accomodare e può levare la mascherina e andare a parlare. Presta il consenso alle riprese audio-video? Abbiamo le telecamere? Non ho sentito. Presta il consenso ad essere ripreso dalle telecamere? Tanto, ma hanno ripreso ovunque, quindi non so. Allora, perfetto, presta il consenso. Deve dare lettura della formula che trova? Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dare tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Lei si chiama? Ciaffarini Mirko. La qualifica? Sono il titolare dello studio Dueltatu di Roma. Benissimo, deve rispondere alle domande. Presidente, non vediamo il test. Allora, aspettate, spengo il mio. Va bene? Perso qualche passaggio. È possibile levare durante l'esame la mascherina o tenerlo? Allora, signor Ciaffarini, peraltro lei è già stato sentito dai carabinieri, come ricorderà. Deve riferirci ciò che è accaduto la sera del 23 di ottobre, cui ha già, come dicevo, reso conto Sì, ai carabinieri. posso? Allora, la sera del 23 ottobre, intorno 10:45, adesso non ricordo precisamente l'orario, sono stato avvisato da un compagno di scuola di mia figlia, che abita tra l'altro nella zona limitrofa dove è successo, dicendomi che c'erano delle pattuglie delle forze dell'ordine fuori dallo studio. 10:45? Più o meno, se non sto ricordando. Del mattino? Di sera, 22:45, mi perdoni. E mi sono recato perché ovviamente avendo l'attività lì per vedere che cosa fosse successo, perché mi hanno detto che c'erano delle pattuglie di polizia carabinieri fuori per strada e si era sentito un botto forte. Ho capito bene, era il padre o la madre di una compagna di scuola? No, era un bambino che ha avvertito mia figlia, un compagno di scuola che ha avvertito mia figlia, sì. Lei ha detto una cosa diversa. Che cosa ho detto? Mi perdono. Che ha ricevuto sul suo cellulare dalla sua ex compagna, che non sì, sarà... ovvio, vabbè, la mia ex compagna, mia figlia ha avvertito l'ex compagna mi ha Sono chiamato. passaggi che lei capisce non sono in Sì, ma è passato pure un anno e mezzo, non posso però sapere anche le virgole. Ciamperini, vede che se li ricorda, sì, magari tranquillo, ovvio. ci dice le cose così come si stanno sviluppando. Allora, quindi la sua ex compagna l'ha chiamata? Dicendomi che a mia figlia gli era... Che si chiama la sua ex compagna? Francesca Truscello. Posso? Quindi sì. Sì. Allora, io mi sono recato sul posto e effettivamente c'erano pattuglie di carabinieri, polizia. Quanto dista il luogo da cui si trovava rispetto al suo locale? Ma vicino, saranno stati 500-600, zona con gli albani, quindi saranno 500-600 metri, 700 metri. Quindi ha trovato molti carabinieri? Ho trovato sì, le pattuglie fuori, i carabinieri, nel mentre io stavo alzando la serranda si sono avvicinati ovviamente perché avendo la videosorveglianza fuori, per guardare i filmati, per risalire un attimino a cosa fosse accaduto. Ho tirato sulla serranda del negozio, sono entrati con me, ho acceso il monitor e poi mi si sono messi tutti quanti davanti, modello scudo ovviamente perché fuori c'erano telecamere e cose varie, penso per quello, e abbiamo cercato un attimino di poter vedere com'era la situazione. Chiedo scusa Presidente, c'è Marcello De Propris che sta alzando il dito, non so. Scusi che abbiamo ripetuto dopo diversi mesi ho sbagliato a mettere i monitor. Un attimo ve lo giro. Roberto, scusi, dobbiamo fare a cambio del monitor, perché giustamente quello che aveva telecamera è questo. Abbiamo dimenticato come funziona. Quindi questo va girato verso noi e quello va messo verso qui. Al contrario, però dovresti girarlo adesso. E poi senza che siete bene l'aula. Perfetto, verso di noi. Così, no, mi sa al contrario, dall'altro verso. Mettilo più No, così come lo fa, dall'altro girandolo di qua. No. Vabbè, va bene pure così. Va bene? Sì. Quello controlla se si vedono... Senta il ragazzo se vede tutta l'aula, soprattutto i difensori, diciamo. Deve Il parlare... difensore, l'avvocato.
Glielo può domandare se vede l'aula, se vede il difensore? È girata la testa. Che vuole vedere l'aula dell'avvocato? Facciamo il test, forse è meglio che vede il test, poi avvocato, giudice, qualunque cosa ce lo dice, interrompiamo. No, vedo che è andato via, guardi un po', è andato via il collegamento? Si è staccato scusate, purtroppo si è staccato tra i due monitor. Ah sì, ok, perfetto. Grazie Roberto, se no vengo io. No. Eccolo, perfetto. Adesso lei lo vede? Senta un po' se vede il test. Non so se questo qui, non è che il monitor gli dà fastidio, lo spinga un po'. Perfetto. Allora riprendiamo, signor Ciaffarini. Quindi si è entrato con i carabinieri? Sì, ho tirato sulla serranda, sono entrati con me e ovviamente ho acceso il monitor delle telecamere e stiamo cercando di vedere, per vedere quello che era successo, ma io di tecnologia non ci capisco niente, quindi ho chiamato chi mi ha montato le telecamere per farmi fornire, perché serviva una password per poter tornare indietro con i filmati. E non avendo poi le forze dell'ordine una chiavetta per poter scaricare le immagini, hanno direttamente hanno preso il server, Hanno sequestrato il server e poi me l'hanno riconsegnato dopo un paio di giorni, 2 o 3 giorni, me l'hanno riportato. Ascolti, lei guardando i filmati, che cosa ha notato? Perché faccio questa specifica domanda perché lei lo ha riferito ai carabinieri, quando è stato sentito, ai carabinieri il 28. Guardando i filmati c'erano, che poi sono stati pubblicati, cioè, sulle televisioni, quindi non li ho visti solo io, nel senso Certo. ci sono 2 ragazzi proprio di fronte alla serranda dello studio, uno con un bicchiere di birra e un altro con un giacchetto in mano. Ad un certo punto si vede praticamente questa smart che gira e si vede tutta la gente del pub che esce fuori e questi 2 ragazzi che vanno avanti e indietro, uno corre verso dove diciamo hanno sparato a Luca e un altro è andato dalla parte opposta e poi si sono incrociati un'altra volta, però ovviamente i filmati visti dal mio monitor sono più ristretti, cioè quindi non è che si poteva vedere un campo più ampio, ovviamente. Certo, ma lei ha visto anche un'auto in quel contesto? Un'auto, una vettura? Una smart, ho detto adesso, una smart. E cosa faceva? Girava, veramente adesso quello non mi ricordo che via è, girava e andava verso via Monson. Era via Bartolini, la strada? Il proseguimento di via Bartoloni, sì, dalla parte opposta. Ascolti, lei ha visto anche altro in quel contesto? Oppure ci sono state altre cose di rilievo? Allora, so che è entrata la ragazza, è entrata al bagno. È entrata nel suo locale? Sì, è entrata nel mio locale, però mi è stato detto da uno delle forze dell'ordine che era la ragazza, perché io ovviamente non la vedevo, tant'è che ho fatto anche una battuta che è il bagno pubblico, per il semplice fatto che tutti i ragazzi che si trovavano al pub, che possono al bagno, è uscita fuori questa battuta così, e mi hanno detto praticamente che era la ragazza di Luca. La vede in aula adesso? Ma sinceramente non la saprei neanche riconoscere. E cosa ha fatto questa ragazza? È andata in bagno, si è lavate le mani. Si è trattenuta molto? No, pochissimo. Si è lavate le mani, tutto quanto e poi è uscita fuori. Lei ha notato se c'era qualcosa di particolare? Cioè se la ragazza ha fatto qualcosa che poi ha lasciato tracce? So che dentro al bagno mi hanno detto altri ragazzi che poi ci sono andati e detto mi domani da una pulita perché c'erano dei fazzoletti sporchi di sangue. Però poi del resto, ripeto, ero talmente contornato dalle forze dell'ordine che non vedo neanche fra un po' di fuori. Lei conosceva qualcuno di queste persone? No, assolutamente no. Assolutamente. So che parlando che Luca svolgeva un'attività come personal trainer, però di persona non lo conoscevo di persona. Non lo conoscevo personalmente no. Senta, un'ultima cosa che lei ha riferito. C'è stata qualche altra persona con cui ha parlato in quel contesto? Io che l'ha riferito ai carabinieri? No, io ho parlato con un ragazzo che stava lì, ma lo conosco da quando è ragazzino, insomma.
Chi è quel ragazzo che... Si chiama, oddio il nome, Alessandro, ma è un amico, cioè nel senso conosco quando è bambino, abita in zona da me, il cognome proprio non... Lo conosce da bambino e non si ricorda il cognome? No. No. Va bene. Non è uno dei ricorda per forza. Diciamo è logico. È logico. No, però se non mi ricordo il cognome... In genere, se sono molti anni, se non fa in tempo a conoscere un dettaglio così qualificante qual è il cognome. Allora, e che cosa ha coinvolto, diciamo, come presenza nella vicenda questo ragazzo? Perché era pieno di ragazzi lì, era di fuori, era pieno di ragazzi, quindi... Sì, ma questo ragazzo in particolare, lei ha riferito, Sì. che si è rivolto a lei, le ha chiesto una cortesia? Per andare al bagno, sì. No. Sì, siamo di fuori perché mi ha detto che stava con la ragazza e ha sentito uguale il botto del... Lì per lì sembrava che era un petardo, invece in realtà non era, perché poi alla fine non è stato così. E siamo messi a parlare, anche perché, ripeto, io sono arrivato dopo, quindi bene o male ho cercato un attimo di capire che allora cosa forse fosse facciamo riferimento a successo. un altro ragazzo che non conosce, perché lei ha riferito di essere stata avvicinata da un ragazzo di 30 anni circa, però non c'è... Che ha portato via il cane. Cioè, Presidente, non vediamo c'era un Ah, scusate. Sì, c'era un cagnolino che praticamente era piccolino, una cosa del genere, e è venuto con uno scooter, adesso non ricordo se era un SH, comunque era chiaro, e si è preso questo cagnolino e se l'è portato via. E questo cagnolino stava da solo abbandonato? No, questo cane stava lì fuori insieme ad altre persone, però io non so chi siano, dico la sincera verità. Quindi stava insieme ad altre persone? Sì. Ed è arrivato un ragazzo con uno scooter, forse un SH? Sì, credo sia un SH, perché ripeto non è che sono riuscito a identificare bene, un SH comunque un grigio chiaro. A portargli il E poi ha cagnolino. preso il cagnolino, sì. Lei ha capito questo cagnolino a chi apparteneva? Perché questo Ma da quanto ho sentito e tutto quanto credo che sia il cane che era di Luca che la ragazza, suppongo, da quanto poi dopo che si è appurato dopo che andavano a passeggio col cane. Io non ho altre domande per ora, Presidente. Solo un'altra domanda. Prego. Lei, dopo i fatti, ha avuto modo di parlare col papà di Luca? Sì. Ricorda di avergli riferito altri particolari di quella sera? Particolari gli ho raccontato come sono andate le cose, perché poi ripeto, io col fatto che ero contornato dalle forze dell'ordine, quindi non è che io stavo a contatto con le persone che c'erano fuori, c'era tutta questa situazione di questa ragazza che è entrata, che poi mi hanno detto che era la ragazza Ecco, di questa Luca. ragazza che è entrata, Sì. che si è pulita dal sangue Sì. perché poi ha trovato i fazzoletti, Sì. dopo ha avuto modo di notarla fuori dal suo negozio? Stava seduta sotto l'albero di fronte al gommista a fianco a me. Ed era da sola o in compagnia? No, c'era un'altra ragazza. Quanto tempo più o meno è stata in compagnia di questa ragazza? Le dico la sincera verità, con tutto quel macello non è che sono stato a guardare i minuti, però comunque un quarto d'ora, 20 minuti sicuramente sì. Un quarto d'ora, 20 minuti? Sì, più o meno si credo di sì. Però ripeto, con tutto quello che c'era, poi col fatto che non riuscivamo a prendere questi biglietti filmati, io stavo anche al telefono per cercare la password, perché se non si mette la password non si riesce a vedere, non si torna a ritroso. E quindi... No, completi. E quindi niente, ma poi ripeto, non è che ho quantificato quanto tempo questa ragazza è rimasta lì fuori. E intorno a loro c'erano i carabinieri, parlavano coi carabinieri, queste ragazze erano da sole? No, in quel momento erano da sole, sedute a terra. Sì, a di terra fronte, sul marciapiede, sul marciapiede, di fronte proprio a fianco a me c'è un gommista. Sotto l'albero stavano sedute lì per terra. Ripeto, non ho quantificato il tempo sinceramente di quanto sono stato. Però le ha notate più volte se io l'ho notate quando sì, perché mi sono alzato, ho detto mi fumo un attimo una sigaretta, nel frattempo parlavo con alcuni delle forze dell'ordine per riuscire un attimino pure a capire. Ci può descrivere l'atteggiamento di queste due ragazze, appunto? Lei stava Che ha seduta notato per terra, qualcosa di particolare? lei era seduta a terra e abbastanza colpita dal fatto, che ovviamente poi te lo vedi davanti agli occhi, non è che può rimanere, però la distanza posso dire che da qui era forse di più di qua telecamera lì giù, da dove ero io a dove erano loro.
ma anche qualcosina di più, anche perché poi quella parte lì è una zona abbastanza in penombra, perché non c'è illuminazione, quindi si notavano, non si notavano, insomma, voglio dire. E c'era sto cagnolino piccolo, e poi quest'altro ragazzo con questo scooter l'ha portato via, però sinceramente io non, quello con lo scooter non so chi sia. Non ho altre domande. Buongiorno, l'avvocato Savic della parte civile. Senta, quando lei arriva davanti al suo negozio, l'autoambulanza era già giunta? Sì, era andato via già, sì. Senta, lei poi durante le ore successive ha notato il sopraggiungere di una ulteriore autoambulanza oppure l'autoambulanza presente sui luoghi era... Allora, il discorso è questo, siccome arrivavano comunque pattuglie di polizia e comunque carabinieri, perché non è che si sono limitati solamente a quelle che c'erano lì, però sinceramente parlando non mi pare che sia arrivata un'altra autoambulanza, come ho detto anche alla deposizione su cosa. Prego, avvocato Cincioni. Avvocato Cincioni per Anastasia Clemmi. Senta, lei rispondendo alle domande del pubblico ministero ha indicato un orario del suo arrivo, ce lo può ripetere? Intorno alle 22:03, 22:45, le 11, 23, insomma, adesso di preciso non ricordo. Allora lei ma era più o meno quello. Rispondendo alle domande del pubblico ministero ha detto di essere stato contattato alle ore, le leggo il passaggio così sì. non cediamo alla tentazione di interpretazioni. Ricordo che verso le 23:35 del 23 ottobre 2019, mentre mi trovavo in un locale in zona Colli Albani con una mia amica, ho ricevuto una telefonata sul mio cellulare dalla mia ex compagna, Francesca Truscello, nella quale mi portava a conoscenza che proprio davanti al mio studio di tatuaggi vi erano numerose macchine delle forze dell'ordine. Esatto. Quindi parliamo delle 23:35. Probabilmente sì. Ripeto, quanto ci ha messo ad arrivare sul posto? Tempo di prendere la macchina 10 minuti. Quindi diciamo che ero lì. Se la calcoliamo lei arriva intorno a mezzanotte meno 20? Che cosa? Scusa. Lei giunge sul posto intorno a mezzanotte meno 20? Sì, più o meno sì, ripeto. Io faccio i calcoli su no, è passato 1 anno e mezzo, ricordo. Può essere... No, ma vabbè, ma questo strumento ha proprio questa finalità, quella di aiutarla al ricordo, si chiama contestazione, certo. Ma non è nulla di acrimonioso, serve semplicemente a questo. Aveva detto 23:45. No, aveva detto 22. Io ho sbagliato 22:45. 23. Allora. No, aveva detto 22:45. Sì, no, ho sbagliato io, sì. Posticipiamo quindi rispetto a quello che lei ci ha detto all'inizio di circa un'ora il suo arrivo sul posto. Sì, no, ho sbagliato io a dire... Io poi non ho sentito bene, proprio per un fatto di udito, di rimbombo forse dell'aula. Lei rispondendo alla domanda del patrono di parte civile ha detto di aver visto un'ambulanza sul posto? No, non ho visto, ho detto. Quindi non mi sembra di aver... avvicina al microfono, se no non sentiamo, mi perdoni. No, le sto dicendo che ho detto, come ho risposto, che ci sono stati, come era un via vai di macchine che andavano e venivano, però sinceramente parlando un'altra ambulanza ad arrivare io non l'ho vista. Questo ho risposto. Quindi lei un'altra ambulanza, però rispetto a quale ambulanza allora, mi scusi? Mi è stato chiesto se era stato già portato no, via. Ora risponde a quello che do, risponde a quello che lei ha visto un'ambulanza. L'altra ambulanza è quella che ha portato via Luca. Ecco, lei l'ambulanza che ha portato via il ragazzo l'ha vista? Assolutamente no, non c'era. Assolutamente no, non c'era. Quindi nella sostanza lei dice io però non ho visto un'altra ambulanza. Esatto. Va bene. Mi pare di comprendere però che io mi sono appuntato questo passaggio, prescindendo dal fatto che c'è un verbale di centro di pronto soccorso, quindi stiamo perdendo tempo. Lei ha detto, io ho appuntato, una delle prime cose che ho appuntato è questo, ero contornato dalle forze dell'ordine, esatto. Mi pare di aver compreso, lei ha detto quasi non potevo muovermi, ma non perché la trattenessero. No, perché ovviamente stavamo vedendo per quella situazione lì. Benissimo. Quindi lei a un certo momento poi esce e vede la ragazza, gliela indico io Anastasia Clemmi, che è questa ragazza qui. Ok, lei vede questa ragazza seduta di fronte al suo
locale? No, non sta seduta di fronte al mio locale, sta seduta di fronte a un altro locale. Ok, d'accordo. Comunque, uscendo sull'uscio del suo Sì, locale, sì. lei la vede in compagnia di un'altra ragazza. Sì. Dopodiché lei rientra. Esattamente sì. Lei a quel punto, quando è riuscito, se lo ricorda ovviamente. Sono uscito dal locale, sono riuscito dopo un bel po', perché stavo sempre... C'era ancora la ragazza? No. No. Quindi nella sostanza quello che voglio domandarle io è questo. Lei ci ha già detto di aver parlato con il papà di Luca. Sì. Al papà di Luca lei ha detto di non aver... Ora io le leggo, se posso Presidente, quello che è stato detto. Il signor Zacchi dice: ho domandato anche al tatuatore lì vicino e mi ha detto che lui è rimasto fino alle 3 di notte perché c'erano i carabinieri lì. Sì. Pure nel suo locale è rimasto fino alle 3 di notte. C'è stata un'ambulanza sola in quella piazza. Lei ha riferito questo passaggio? Dico un'ambulanza sola perché mi è stato detto che era stato appena portato via Luca, per quello intendo come un'ambulanza sola. Grazie Presidente, basta così. Avete domande? No. Grazie, può andare. Hai domande? Scusate, no. Solo 2 precisazioni. Se lei ha detto che poi Anastasia, questa ragazza, le riferisce qualcuno del suo negozio che è stata dentro, si lava le mani. No, mi è stato detto da uno dei ragazzi delle forze dell'ordine. Le è stato detto quando è accaduto questo fatto, che ora era più o meno? No, ripeto, è entrata una persona dicendo posso andare al bagno. Questo prima che lei arrivasse? No, ero seduto lì. Allora l'ha vista lei entrare la ragazza? No, gli è stato riferito che era mi la è stato ragazza. riferito, è entrata, ho sentito una ragazza che chiedeva posso andare al bagno e io ho fatto la battuta, non è un bagno pubblico. E un ragazzo delle forze dell'ordine mi ha detto che era la ragazza. Però io personalmente fisicamente non l'ho vista. Sì. Non ricorda più o meno che ora era? No, assolutamente no. Perché ripeto, come sono arrivato, subito mi sono venuti tutte le forze dell'ordine intorno, perché ovviamente per vedere i filmati, per riuscire a capire qualcosa. Sì, e invece, se lei tiene conto che arriva verso mezzanotte meno 20, ha detto l'incista. Sì, più o meno sì. Ecco. Quando è che vede l'immagine di questa ragazza seduta per terra vicino all'albero? Dopo quanto tempo? Mezz'ora, un'ora, 10 minuti? Un'oretta, ripeto, un'oretta abbondante, il tempo che sono uscito a fumare, gli ho detto posso uscire fuori un attimo a fumare una sigaretta. Cioè era passata un'ora da che lei era arrivato? Più o meno sì, credo di sì. Ripeto, passavo sempre un anno e mezzo abbondante, non è che uno si può ricordare con precisione soprattutto gli orari, i tempi, 10 minuti, un quarto d'ora. So che l'ho vista, per carità, però... Sì, no, all'incirca, se riesce a collocare questo momento in cui la vede seduta per terra lì davanti, trattenersi con quest'altra ragazza, se ricorda rispetto al momento in cui le arriva, se è passato molto tempo, un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora. Lei dice un'oretta? Penso sì, più o meno 40 minuti, un'ora più o meno. 40 minuti, un'ora, grazie. Anche perché ci abbiamo dato abbastanza dentro le... Sì, no, era indicativo rispetto al momento in cui è arrivato. Grazie. Ha detto che le 2 ragazze si trattenevano sedute sul marciapiede erano circa sedute sul marciapiede. 15-20 minuti? Sì, più o meno sì. Perfetto, grazie. Può andare, non le serve un'attestazione? No, mi autogiustifico da solo. Perfetto. Arrivederci. Grazie, buona giornata. Chi facciamo? Colonnello Fratini? Che credo così completa il suo esame, lo liberiamo. Professor Marinelli? Buongiorno. Diamo atto che c'è il professor Marinelli, consulente delle parti civili, consulente tecnico.
Buongiorno. Si può accomodare vicino a noi, può levare la mascherina dovendo parlare. Sì, grazie. Le devo chiedere se presta l'autorizzazione alle riprese audio-video delle telecamere? Sì. Perfetto, deve dare le sue generalità e leggere la formula che ha davanti. Allora, buongiorno. Buongiorno di nuovo. Sono il tenente colonnello Paolo Fratini, comando la sezione balistica del RIS di Roma. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Sì, prego pubblico ministero. Era il controesame delle difese. Scusate, ha ragione. Avvocato Spigarelli. Sì. Buongiorno colonnello, sono l'avvocato Spigarelli per la difesa del Grosso. Mi scusi se parto un po' dall'inizio, ma per fare una... Cortesemente vi distanziate un po' dietro, siete troppo attaccati. Ecco, Galluccio stiamo... Troppo, avvocato. Lingua in bocca tutti i giorni. No, detta così, vabbè. È politica devo controllare, discorretta. avvocato. Diciamo che è il mio più fidato collaboratore. Allora, per chiarezza vorrei comprendere un punto che lei ha anche illustrato l'altra volta. Il suo lavoro si è svolto esclusivamente su basi scientifiche, cioè con le applicazioni di dati di natura scientifica, quindi questo significa che lei ha escluso dal suo esame totalmente i dati testimoniali. Confermo. Questo perché prendere in considerazione i dati testimoniali significherebbe inquinare la validità scientifica del vostro lavoro? Perché gli accertamenti scientifici sono basati su evidenze fisiche. E quindi le ripeto, se ci fosse un inquinamento di dato testimoniale, questo, come dire, in qualche misura inquinerebbe la validità scientifica dei... È proprio nella definizione di approccio scientifico, ossia un approccio scientifico deve prescindere dalle dichiarazioni testimoniali, altrimenti smettiamo di fare le investigazioni scientifiche. Magnifico. Quando lei ha risposto qui nel corso del suo esame, lei ha sottolineato questo, ha detto noi non importiamo il dato testimoniale, ha usato proprio questo termine, non importiamo il dato testimoniale. Questo che sta a significare? Che voi verificate il dato testimoniale ma non ne tenete conto, o che non li guardate proprio i dati testimoniali, cioè è blind come si dice in doppio cieco, cioè voi non sapete proprio che esista il dato testimoniale, o il dato testimoniale sapete che esiste, sapete qual è, ma non ne tenete conto? No, in questo lavoro tecnico abbiamo proprio esulato dalle dichiarazioni testimoniali e nemmeno abbiamo chiesto al pubblico ministero che ci aveva delegato se ci fossero anche dichiarazioni testimoniali al riguardo. Il nostro lavoro era compiere su delega del pubblico ministero accertamenti tecnici volti alla ricostruzione dei fatti. Colonnello, questo l'ho compreso ed faceva parte della prima domanda. Le sto dicendo, quando fate un lavoro di questo genere non avete le informative iniziali? Abbiamo le informative chiaramente della generalità del caso, di dove è avvenuto il fatto, dei rilievi tecnici precedentemente svolti, tant'è che infatti nei nostri accertamenti tecnici prevedono una introduzione dicendo, suddivisa in paragrafi, proprio relativa all'acquisizione di dati che derivano dal sopralluogo e dai rilievi tecnici, dati di natura medico-legale e dati derivanti dall'analisi di laboratorio, ma non importiamo dati di natura testimoniale. Io torno a dirle, questo l'ho compreso benissimo. No, mi scusi Presidente, mi lasci fare il mio lavoro sulla cross examination. No, lei lasci fare il mio, avvocato. No, io le lascio fare il suo Presidente, però sto chiarendo un punto su cui ho fatto 3 domande. Sto chiarendo il punto secondo me ha chiarito, ha chiarito ampiamente, le consento un'ultima domanda perché ha chiarito ampiamente. Non è che ci concede qualche cosa in cross examination, questo ce lo dobbiamo chiarire come regole di ingaggio. Allora chiariamocelo, ma se il teste risponde non può intimidirlo con determinati toni. Che posso intimidire un colonnello? No, non lo intimidisce sicuramente, però lei ha dei toni che a volte non stanno troppo consoni. Non ho nessuna intenzione di intimidire nessuno.
sto solamente chiarendo un punto che correttamente il testimone mi stava chiarendo. Io le ho detto semplicemente, è ovvio, siamo tutti d'accordo, non si fonda sul dato testimoniale, sto verificando proprio rispetto alle sue risposte quali sono i dati che ha il consulente tecnico. Però quali sono i e dati allora che rispetto a quelli importiamo significa che le informative iniziali ce le avevate ma non le importate? Le informative iniziali riguardano l'accadimento dei fatti per linee generali, cioè se si tratta di un reato commesso con le armi da fuoco piuttosto che con oggetti contundenti, se si tratta di un fatto commesso con le armi da fuoco, se è avvenuto all'aperto o al chiuso, che tipo di attività sono state svolte prima del nostro intervento. Queste sono le informazioni. C'è una generica descrizione del fatto come ricostruito nei primi momenti da chi è intervenuto. Certo, dobbiamo cercare di comprendere quello che è accaduto dai nostri colleghi della linea territoriale e anche chiaramente dagli atti del pubblico ministero. Allora, viceversa, invece il dato, lei l'ha appena finito, è quasi poltronea, però sempre per chiarezza, i dati che si ritrovano nella consulenza tecnica medico-legale sono dati che voi, per utilizzare quel termine, non soltanto verificate ma utilizzate nella vostra ricostruzione, quella della consulenza tecnica medico-legale, del dottor Magliese. Sì, confermo, limitatamente al dato medico-legale. Perfetto. Allora, andiamo proprio su questo punto iniziale. Per quanto riguarda la posizione del proiettile nel momento in cui attinge foro d'entrata, parlo di quello, il povero Luca Sacchi, la superficie viene attinta secondo quello che viene descritto anche dal medico legale, poi il medico legale noi l'abbiamo anche risentito qui, però non necessariamente lei deve aver avuto contezza delle sue dichiarazioni. Comunque, il foro d'ingresso è perpendicolare alla superficie che attinge o è invece posto in maniera obliqua rispetto alla superficie che attinge? Questa è una osservazione e considerazione di natura medico-legale. Noi, per quanto riguarda il dato strettamente di natura medico-legale, lo esplicitiamo in modo virgolettato a pagina 8 della nostra relazione tecnica che è allegata al foglio 3335/52 del 27 marzo 2020, ossia riscontriamo alla pagina 47 della consulenza medico-legale del dottor Aniello Magliese che si rileva un tramite intrasomatico diretto dall'avanti all'indietro, dal basso all'alto e da destra verso sinistra. Decorre interessando dapprima il cuoio capelluto e i tessuti molli pericranici in regione fronto-temporale destra e successivamente, sempre a tale livello, penetra nella teca cranica producendo frattura della stessa. A questo punto si produce una lacerazione a livello della dura madre e dell'emisfero encefalico destro. A questo punto penetra nell'emisfero encefalico sinistro in corrispondenza della regione parietale a livello della zona posteriore del corpo calloso e della regione compresa tra il precuneo e il cuneo e infine fuoriesce interessando la cute della parieto occipitale sinistra. Ecco, questa descrizione oggettiva che fa il medico legale a noi sotto il profilo della balistica terminale o balistica d'effetto ci serve per capire appunto dove è collocata la lesione denominata 1, foro d'ingresso, che presenta una forma ovalare di diametro leggiamo, ecco, è maggiore, di diametro maggiore di pari a 1 centimetro e diametro minore di circa
0,5 cm ed è situata a 178,5 cm dal piano calcaneare. Quindi questo è l'elemento oggettivo relativo al foro d'ingresso, che, ripeto, importiamo nella nostra relazione tecnica come dato di natura medico-legale. Poi abbiamo... Mi scusi, la mia domanda è, fermiamoci al foro d'ingresso, io le stavo chiedendo del foro d'ingresso, le stavo chiedendo se quindi il foro d'ingresso ha, proprio sulla scorta di quello che lei ha appena letto, no? Perché lei ci ha appena letto che c'è un diametro maggiore di 1 centimetro, un diametro minore di 5 millimetri e tutto il resto della descrizione che viene fatta in CT medico-legale. Allora, torno alla domanda iniziale, sì, che era quella poi il mio interesse. Quindi attinge in maniera obliqua, in maniera non perpendicolare, le metto un ulteriore dato, se fosse perpendicolare al punto dove impatta sarebbe circolare sarebbe lecito attendersi sì una forma circolare, invece qui il medico legale ha riscontrato una forma ovalare delle dimensioni che ho appena detto. La ringrazio. Per quanto riguarda invece il foro d'uscita, anche qui c'è una descrizione, quindi l'aiuto direttamente colonnello perché più o meno il presupposto della domanda era quello di prima, e cioè su questo c'è una descrizione della consulenza medico-legale proprio anche della lesione in uscita sostanzialmente. Sì, a pagina 11 sempre della consulenza medico-legale si evince che la lesione 2, cioè foro d'uscita, presenta anch'essa una forma ovalare e ha un diametro maggiore di circa 3,5 cm e diametro minore di 2 cm. Questa è situata a 181 cm dal piano calcaneare. Perfetto. Tra l'altro quindi c'è tra l'una e l'altra lesione, la definisco così, c'è una differenza di altezza rispetto ai calcagni del povero Luca Sacchi, cioè una è a 181 e l'altra invece 2,5 cm inferiore, corretto? Sì, queste misure si riferiscono a misure prese dal medico legale ipotizzando la vittima distesa ma diciamo il dato obiettivo, poi dopo la posizione della vittima è tutta un'altra. Prego? Completamente distesa sul piano settorio, perché esatto, vorrei... Non c'era nessun problema, quello è un dato obiettivo sul tavolo settorio, per cui si misura sul tavolo settorio il punto fino sì, ma sul tavolo settorio io posso mettere la testa inclinata in un modo piuttosto che in un altro, cioè la posizione, diciamo, queste misure vengono normalmente prese dai medici legali distendendo la vittima in posizione, diciamo, ortostatica, però in realtà è in posizione orizzontale sul piano settorio, quindi senza ipotizzare inclinazioni del capo. Dunque, adesso non so se entro nel suo specifico, però per quanto riguarda questa seconda ferita, che come ha detto lei è una ferita in uscita ovolare, ma anche qua con diametri diversi, la possiamo definire uno squarcio in uscita sostanzialmente, cioè di nuovo non un punto preciso circolare in uscita? Diciamo questo è un tipico effetto balistico che si riscontra di solito sui tessuti umani, ma in genere anche sui bersagli attinti, anche inanimati, cioè sostanzialmente quelle che sono le caratteristiche del foro, morfologiche del foro d'uscita, hanno dimensioni maggiori rispetto al foro d'ingresso, in quanto appunto i proiettili vengono progettati e concepiti proprio per attingere il bersaglio con la loro parte apicale, quindi esercitare un'azione puntuale sulla superficie e quindi creare il trauma e il danno. Poi è chiaro che attraversando e interagendo con le ossa e interagendo anche con la cute
praticamente il proiettile, anche lui stesso minimamente tende a deformarsi, ha avuto riguardo che questo proiettile è anche in piombo, e sostanzialmente nell'avanzare lungo la sua traiettoria produce in uscita un fuoriuscita che ha dimensioni maggiori, un cratere maggiore, perché si porta anche del materiale e comunque ha una sua onda d'urto nel proseguire il moto. Senta, andiamo su un altro argomento, che è quello dello stato dei luoghi. Lei ha fatto un'ispezione per misurare il punto di infissione di questo proiettile, dove era stato più o meno, essendo stato ritrovato all'interno del pub e via discorrendo? Sì, confermo, perché noi abbiamo esaminato il fascicolo dei rilievi tecnici eseguito dal personale specializzato del nostro nucleo investigativo, dei Carabinieri del nucleo investigativo di Roma, e sostanzialmente ci siamo basati quindi sulle fotografie fatte al momento del loro arrivo, e nel fare le nostre considerazioni di natura balistica ci siamo resi conto che non era stata acquisita la quota del punto di impatto C rispetto al piano stradale, rispetto al marciapiede. Pertanto siamo ritornati successivamente in autonomia, personale nostro del RIS. E comunque questo ha comportato una sommaria disamina dello stato dei luoghi da parte vostra? Ma sostanzialmente il segno di impatto C era ancora ben visibile sul montante della finestra, e abbiamo preso semplicemente la quota del segno di impatto C rispetto al piano stradale, e ci siamo resi conto di persona dello stato dei luoghi. Allora le chiedo proprio su questo, tra il punto dove voi avete collocato più o meno con il range che sappiamo di probabilità, lo sparatore e la vittima, avete verificato l'esistenza in quel cono di sparo di cartelli stradali, uno o più cartelli stradali? Allora, sì, noi abbiamo fatto anche delle fotografie che abbiamo in atti nella nostra relazione, e in prossimità, sul marciapiede, in prossimità delle strisce pedonali, vi era un palo di una segnaletica stradale. Mi riferisco. Io ne vedo due. Lei c'ha la fotografia? Sì, io ho una fotografia. Vediamo se è la stessa foto, così ci capiamo? Questa fotografia fa parte della nostra documentazione che abbiamo in atti nella nostra indagine tecnica come minuta di lavoro. Se vuole posso produrla al Presidente della Corte. Io ho la foto dei rilievi tecnici. No, adesso anche da lì sicuramente verrà vista. Vediamo nella foto dei rilievi tecnici, se può aiutarmi magari a ritrovarla. La foto numero 4, pagina... le pagine ce ne mettete? No, le abbiamo messe tutte le pagine. Allora nella mia non c'è. Però pagina 4 di 5 di 5 sono sui rilievi fotografici senza numero di pagine, ma è la foto 4. Lo dico per il test, e l'avvocato sta facendo riferimento alla relazione a fascicolo fotografico del 2 novembre, quindi non all'annotazione. Lei sta facendo riferimento al fascicolo fotografico fatto dai nostri colleghi, io quello non ho, però noi l'abbiamo importata quelle più... che pure nella foto vostra, che è riportata a pagina 13-22, anche nella fatidica foto in cui si vede la Klemnik china... Ma sì, si vede questo palo anche nella foto numero 6 del fascicolo dei rilievi tecnici eseguito dal personale del comando provinciale di Roma. Sì, però lì se ne vede uno. Nella vostra foto e in quella dei rilievi tecnici se ne vedono due. Nella foto invece a pagina 13, che è la foto scattata con lo smartphone da un soggetto che era presente sul luogo dei fatti, in effetti se ne vedono due, sì. Benissimo.
Era questo solo quello che volevo accertare. Senta, non la prenda per una mia curiosità, ma è una curiosità che ovviamente mi è stata suggerita. Voi avete utilizzato un microscopio comparatore? Sì, per esaminare il proiettile. Ma il proiettile è anche il bossolo. Mi scusi ma non è autoironia o sarcasmo buono. Un microfono comparatore mi viene da dire compara qualche cosa. Cosa compara in questo caso? Allora, il microscopio comparatore è uno strumento che viene utilizzato in balistica comparativa perché è costituito, un microscopio ottico, è costituito da 2 portacampioni e serve per osservare simultaneamente i campioni nelle medesime condizioni di illuminazione e di ingrandimento. È chiaro quando ci sono 2 campioni, se non ci sono 2 campioni si adopera solo un portacampione. Quindi diciamo, allora no, era una curiosità fino a un certo punto, nel senso che l'avete utilizzato ma non c'era se ne è utilizzato una parte sola, cioè non c'era da comparare. Certo. Perfetto, no, si utilizza soltanto un portacampione. Perfetto. Perché quindi, diciamo, è stato utilizzato il microscopio comparatore ma bastava un microscopio normale a quel punto non avendo nulla da comparare? No, un microscopio stereoscopico magari non ha le stesse condizioni e le stesse performance tecniche del microscopio comparatore, però non è stato comparato nulla, questo è quello che mi premeva. No, perché non c'era un termine di paragone. Ecco, appunto, su questo. Allora, lei, questo lo colgo, e siamo sempre nel campo, diciamo, della impermeabilità del dato testimoniale rispetto alla vostra analisi. Anche nel corso dell'esame del pubblico ministero vi siete intrattenuti sulla circostanza che in questa vicenda c'è una singola arma da fuoco e un singolo sparatore. Allora le chiedo, so già quello che lei ha risposto, quindi se vuole lo ripeta, però io le chiedo, ci sono dati scientifici per poter arrivare a questa conclusione o no? Allora, cioè che ci fosse un solo sparatore, questa è la domanda, se ho capito bene? Sì. Allora, sì. Cioè, la domanda è, la conclusione già la sapevo perché lei ne aveva, diciamo, sia pure incidentalmente, parlato con il pubblico ministero nel suo esame, ma il dato che mi serve a me è questo, c'è un'evidenza scientifica, sottolineo scientifica, su questa conclusione o no? Allora, l'evidenza è dettata dal danno medico-legale. Medico-legale riconosce un foro d'ingresso e un foro d'uscita. No, scusi, Capronello, forse Touché sono stato io equivoco, io non sto parlando delle lesioni e quindi di quello che ha cagionato la morte della vittima. Io sto parlando dell'esistenza o meno di un altro sparatore sul luogo del delitto. Quindi prescindiamo dal dato. Cioè, quindi mi sta ipotizzando, se ho capito bene, di uno sparatore che però non genera danno, cioè non ci sono gli effetti balistici. Le sto chiedendo, siccome questa è stata un'affermazione che è stata fatta nel corso dell'esame diretto, se questa affermazione, andiamo a carte scoperte, che lei ha motivato sul fatto che poi è stato ritrovato non so se chiamarlo proiettile, ogiva o come si chiama, sul luogo, ok? Sì. Perfetto. Allora io le sto chiedendo, ci sono evidenze scientifiche che possono motivare l'esistenza sulla scena del delitto di un singolo sparatore o no? Scientifiche intendo, Allora, le evidenze scientifiche che noi abbiamo riscontrato, dall'elemento balistico al dato di natura medico-legale, volevo ripercorrere questo, sono coerenti con l'azione di sparo di una sola arma. E questo per quanto riguarda l'esito letale, diciamo così? Per quanto riguarda proprio le evidenze, sì. Le evidenze, una di queste evidenze, l'ho detto la scorsa volta, è anche l'assenza del bossolo sulla scena del crimine, perché per la tipologia di arma utilizzata, che è di tipo revolver, i bossoli esplosi rimangono all'interno del tamburo e quindi anche questa è un'evidenza
questa assenza che è coerente con questo. Ora vado avanti, mi lasci finire per cortesia. No, ma per capire se ho capito la domanda. Cioè, se lei mi chiede ora se in senso astratto ci fosse un secondo sparatore, no, io le Presidente, perché veramente può magari il difensore precisare se intende una persona che ha sparato o una persona armata presente, cioè, perché così lei sta chiedendo se c'era un'altra persona armata o no? La palla di vetro, no. Io stavo partendo, sto seguendo un filo logico che mi pare anche abbastanza evidente. Allora, sto chiedendo, c'è una determinata conclusione, sulla scena del delitto c'è un solo sparatore. Chiedo, questa conclusione, indipendentemente dal fatto che c'è un solo proiettile che uccide Luca Sacchi, questo è pacifico, non è pure in discussione, il fatto che ci fosse un singolo sparatore è un'evidenza scientifica, ovvero singolo sparatore o singola persona, insomma, che ha potuto sparare in quel contesto, ovvero invece è semplicemente fondata sul ritrovamento di un singolo proiettile, quello che ha attraversato, ahimè, il povero Luca Sacchi e che poi è finito dove è finito. Questo è il punto che le voglio chiedere. Siccome l'altra volta, da quello che avevo compreso e da quello che si legge, diciamo, questo era il dato da cui si è tratta la conclusione, volevo sapere se questo era il dato, per poi chiederle un'altra cosa, o se ci sono dati scientifici di natura diversa che escludono la presenza sul luogo del delitto di un altro sparatore. Un attimo però, perché viene riferito in maniera un po' modificata a quello che è stato riferito l'altra volta, quindi in controesame riferiamo esattamente la risposta che fu data, perché non parlò di un singolo dato il test, ma di due dati, uno di tipo negativo e uno di tipo positivo. Di tipo negativo disse che avevano constatato l'assenza di ulteriori reperti riferibili ad altri spari, dato positivo l'unico proiettile rinvenuto recava il DNA di Luca Sacchi e quello l'avevano acquisito. Mi sembra di aver detto esattamente le stesse cose, perché ho premesso che mi scusi, pubblico ministero. Allora, mettiamoci d'accordo anche su questo. Le opposizioni, ancorché il colonnello non abbia bisogno di chiarimenti naturalmente perché ci fa lezione a tutti su queste cose, le opposizioni devono essere relative stricto senso alla proponibilità o meno della domanda. Io ho fatto una domanda fondata sul fatto che del proiettile che colpisce Luca Sacchi, che quindi ha il dato del DNA e compagnia cantando, mi interessa fino a un certo punto. Voglio sapere se la conclusione è scientifica ma è fondata sul fatto che esiste non che quello poi ha colpito Luca Sacchi, siamo d'accordissimo, non è quello in discussione. Voglio sapere se rispetto al tema che lei ha ben compreso, ci sono evidenze diverse, scientifiche, che dimostrano, portano ad escludere la presenza di un'altra persona armata che abbia sparato in quel contesto. Prego. La domanda è... Avvocato, facciamo rispondere. Allora, vorrei rispondere a questa domanda, perché questa domanda presuppone una risposta articolata, che non è del tipo sì, no. Se mi fate finire cerco di dare una spiegazione. Allora, le evidenze che sono state riscontrate, che sono evidenze di natura scientifiche, che vanno dal DNA ritrovato sul proiettile, dal proiettile stesso e così via, sono coerenti con la figura di un solo sparatore, di una sola azione di sparo. Perfetto. È qui che sono stato interrotto la scorsa volta. Se ho ben capito, lei mi dice, se ci fosse stato un altro soggetto sparatore che ha esploso un colpo, che però questo colpo non ha prodotto effetti balistici che sono stati riscontrati, io è chiaro che questa circostanza non posso né confermarla né smentirla, perché non ho evidenze in questo senso. Posso finire? Faccio l'esempio del classico sparatore che spara il colpo in aria e non viene ritrovato l'effetto balistico prodotto.
e non ci sono bossoli per terra perché magari spara con un revolver, il proiettile non viene ritrovato e spesso ci chiedono: è possibile fare la ricostruzione della traiettoria? E noi diciamo in modo scientifico: no, non è possibile, perché non abbiamo evidenze scientifiche che ci documentano questo fatto. L'eventuale evidenza, ma non è più evidenza scientifica, può essere il testimone che ha visto il signore che sparava con il revolver in aria e non ha prodotto alcun effetto balistico. Penso di aver risposto, se ho capito. Infatti, guardi, era poi Ecco. un altro elemento che semmai le avrei chiesto, cioè questo significa che accade anche in, diciamo, scene del delitto in cui gli sparatori siano più di uno, che alcune delle possibili evidenze della presenza di un secondo sparatore, siccome il proiettile non viene ritrovato, quel che vuole, non vengano accertate e repertate. Quindi è corretto quello che sto dicendo? Presidente, però non ha detto questo. Come non ha detto? Ha fatto l'esempio di uno che spara in aria e quindi il proiettile non si ritrova più. Dico bene? Ha detto semplicemente che... No, quello che ha detto lo dice il testimone, scusate, anche qui. Allora. L'esempio l'ha Però fatto lei il colonnello, non l'ho fatto io l'esempio. Mi scusi, ma lei sta facendo la sintesi? E anche lei sono o non ci sono? Se non ci sono... Io posso... Prego, facciamo rispondere. Se permettete, poi la causa la facciamo dopo, no? Allora io sto chiedendo al testimone se ce ne fosse un altro sparatore e il testimone giustamente mi ha detto: guardi avvocato, che in certi casi se sparano in aria ovviamente non ritroviamo più il proiettile e quindi pur presente uno sparatore non ci sono evidenze che sia sul luogo, ok? No, è questo, perché se non ci comprendiamo noi almeno diventa un problemino. Allora, era tutto qua quello che volevo arrivare a Facciamo rispondere al test che vuole precisare. Però, d'altro lato, tutte le evidenze scientifiche che abbiamo trovato, che sono, ripeto, tracce, le analisi di laboratorio, tracce di DNA sul proiettile, dati di natura medico-legale, l'assenza del bossolo esploso, la pozza di sangue sulla scena del crimine, sono dati che sono tutti coerenti con una azione di sparo. Ma non c'è nessuna evidenza scientifica che possa escludere totalmente la evidenza scientifica, intendo, non le valutazioni, quelle sono tutte possibili. Cioè si chiede la prova del non essere. Sì, ha ragione. La prova del non essere. Io sto chiedendo qual è il metodo utilizzato, il metodo è scientifico, secondo il metodo scientifico si può dire: ho ricostruito perfettamente che ha sparato una pistola e che ha ucciso Tizio, ma secondo il metodo scientifico, non avendo elementi a disposizione per poter dire il contrario, non si può escludere che ce ne fosse un altro che ha sparato per aria. Questo era quello che stavo chiedendo, che era banale, che serve a poco in questa causa, ma serve a me. Questo è quello che sto chiedendo, non è che sto inserendo nella causa chissà quale ricostruzione alternativa. Con le precisazioni del test però, dobbiamo considerarlo. Con le precisazioni che ha reso il test. E quali precisazioni ha reso il test che smentiscono questa cosa? Allora, lei ha evidenze scientifiche, gliela ripeto, gli devo ripetere nuovamente la domanda? L'avvocato, è lei che sta facendo? No, è lei che mi sta dicendo che le precisazioni del test, quello che ha precisato l'ha precisato a verbale. Ha detto che tutte le evidenze scientifiche sono compatibili con l'azione di un solo sparatore e di un solo boss. Di nuovo, ci sono evidenze scientifiche che escludono la presenza di un altro? Questa è la domanda mia, non se ci sono evidenze scientifiche che dimostrano quello. Ma lei vuole la prova del negativo? No, lo sto chiedendo, Presidente, per valutare il metodo. Per valutare il metodo, ha spiegato qual è il metodo, avvocato? Ancora, va bene Presidente, che le devo fare? Se permette, io il controesame lo faccio al testimone, non è che lo faccio al giudice. Lo fa al testimone, però io credo che tutti in quest'aula abbiamo capito quello che ha detto il testimone, lei vuole mettergli in bocca... No, io non gli voglio mettere in bocca assolutamente niente, io faccio una domanda puntuale e specifica. E già le ha risposto. Allora Presidente, è lei che sta rispondendo un'altra cosa. Io sto rispondendo un'altra cosa. Sì, perché la mia domanda è puntuale, voglio sapere se ci sono evidenze scientifiche che escludano la presenza di un altro, mi fa l'esempio il testimone, che è esattamente, allora gli faccio altre domande così forse comprende la Corte. Allora, no, non ha già risposto, allora, per me ha già risposto, avvocato. E allora gli faccio altre domande sul punto così ci comprendiamo meglio. Ci sono, nella sua esperienza naturalmente, ci sono casi in cui
la presenza di più armi da fuoco non ha comportato il ritrovamento di più bossoli riferibili a una delle armi identificate, di più proiettili ritrovati o non ritrovati? È possibile questo nella sua esperienza? Si è verificato? Allora, il ritrovamento di bossoli o proiettili è conseguenziale chiaramente al tipo di funzionamento dell'arma. Nel senso che nel caso di specie, senza divagare molto, le armi del tipo revolver sparano i proiettili e quindi i proiettili attingono dei bersagli e poi producono l'effetto balistico, l'impatto balistico, e addirittura si ritrovano anche frammenti di proiettile o proiettili. Il bossolo rimane conservato all'interno del tamburo, quindi voglio dire, il mancato ritrovamento del bossolo sulla scena del crimine diventa coerente con questo dato. Nella mia esperienza, però, chiaramente i delitti non è che vengono commessi solo con le armi da fuoco tipo revolver, vengono commessi anche con armi da fuoco del tipo semiautomatiche. Le armi da fuoco semiautomatiche invece hanno un principio di funzionamento diverso. Quindi viene sparato il colpo, parte il proiettile, il bossolo viene estratto ed espulso dall'arma e cade a terra. Quindi nell'ipotesi di un impiego di un'arma semiautomatica è legittimo ritrovare a terra il bossolo esploso. Ci sono fucili, faccio l'esempio magari che è familiare a tutti, la doppietta, fucili da caccia, che praticamente... Presidente, ma è proprio pertinente. La domanda infatti non era questa, io le sto chiedendo semplicemente questo. Sulla scena di un delitto, dove vengono utilizzate più armi da fuoco, adesso lasciamo perdere il discorso bossoli o non bossoli, anche solo armi che invece non espellono il bossolo, le è capitato di non trovare, per esempio, proiettili pur avendo riscontrato l'esistenza di segni che portavano anche all'esplosione di un numero di proiettili incompatibili con quelli ritrovati, ovvero di diciamo ancora di più di vere e proprie ogive, cioè dalla ricostruzione si arrivava al fatto che erano stati sparati più colpi, ma proprio l'ogiva non si ritrovava più. Questo era il dato. Allora, sulla base della l'ogiva, adesso non so se ho detto giusto il proiettile però sostanzialmente il ritrovamento dei proiettili sulla scena del crimine è una delle cose più difficili in qualche modo da ritrovare. Questo obiettivamente perché? Perché il proiettile viene sparato, impatta, talvolta attinge la superficie, viene deviata e poi fa anche altri effetti balistici e quindi magari va disperso sulla scena del crimine. Questo è normale che possa accadere. Il nostro compito è chiaramente quello di trovare un'interpretazione logica delle evidenze riscontrate, perché se abbiamo degli effetti balistici, dei segni di impatto prodotti morfologicamente in un determinato modo, in una determinata posizione, è nostro scopo, è nostro obiettivo anche andare a ricercare il proiettile in determinate zone, perché legittimamente all'incontrario ricostruiamo la traiettoria e ci aspettiamo che magari il proiettile sia presente in determinate zone. Talvolta in modo disperato viene anche effettuata la ricerca con metal detector sulla... Per me la risposta così, non era un tema così importante, siamo intrattenuti pure troppo. Allora, se posso continuare passando ad un altro argomento. Allora, parliamo della traiettoria che è stata così importante anche la volta scorsa. Quali sono gli elementi che determinano la traiettoria di un proiettile, che incidono sulla traiettoria di un proiettile? Ma nel caso di specie o in senso astratto? No, in senso astratto, in generale. Beh, in senso astratto, come al solito, dobbiamo prendere quegli elementi oggettivi che si riferiscono all'azione esercitata dal proiettile sul bersaglio attinto.
bersaglio può essere di natura inanimata, quindi un tavolo, un oggetto, una finestra, un'automobile e così via, e vengono esaminate, diciamo, la forma, la distribuzione dell'impatto balistico, oppure può essere un essere vivente, e in particolar modo umano, e quindi in questo caso il dato diventa di natura medico-legale, e quindi prendiamo in considerazione... No, ma mi scusi Colonnello, qua forse sono stato io impreciso, cioè in generale se si spara un colpo di arma da fuoco, la traiettoria da che cos'è determinata, cioè cosa incide sulla traiettoria? Sono ancora più esplicito. Incide la gravità, incide l'impatto con l'aria, incide quello che stava dicendo lei adesso, l'eventuale impatto con superfici di diversa natura, dal corpo umano ad altri, cioè questi sono gli elementi che incidono sulla traiettoria? Beh sì, diciamo che la forza di gravità, l'impatto, l'attrito dovuto alla resistenza opposta dell'aria e così via, diciamo sì, sono parametri ma che non influenzano in modo significativo la traiettoria, almeno nel range di distanze in cui vengono commesse azioni criminose, cioè dell'ordine del metro o poco più. È ovvio che in senso astratto un proiettile sparato percorre una sua traiettoria, la traiettoria è soggetta all'azione di gravità e naturalmente compie una parabola. Questa parabola si chiama gittata e sostanzialmente dopo dipende dal tipo di arma, chiaramente, e questa gittata compie un moto parabolico e poi il proiettile cade a terra, ma nei range di distanze in cui ci si muove normalmente sulla scena del crimine, centinaia di metri al più, ma insomma estremamente varia questa risposta, nel senso che ogni ricostruzione è un caso a sé stante perché tiene conto di tutte le variabili che possono essere in gioco. Una per tutte, molto importante, sono anche i vincoli ambientali imposti dalla scena del crimine. Un conto è un colpo esploso all'interno di un appartamento, un conto è un colpo esploso all'esterno, per cui si necessitano di rilievi planimetrici, di misure, distanze e così via. Un conto è la natura dell'oggetto attinto che può darci... Su questo ci torniamo. Io volevo solo i dati generali e anche la descrizione che lei ci ha fatto della traiettoria. Un altro chiarimento sempre su questo tema. Lei ha parlato l'altra volta di effetto giroscopico. Sì. L'effetto giroscopico sarebbe la rotazione del proiettile, come lo possiamo definire l'effetto giroscopico? Praticamente le canne rigate imprimono al proiettile sparato un movimento rotatorio attorno al proprio asse. Questo movimento rotatorio genera un momento angolare del proiettile che conferisce stabilità giroscopica al proiettile stesso. Questo è un dato tecnico progettuale e lo si vuole perché appunto il proiettile deve produrre un determinato effetto balistico sul bersaglio attinto e quindi chi lo progetta vuole che il proiettile attinga il bersaglio con la sua parte apicale. Diciamo, questo contributo della rotazione del proiettile attorno al suo asse conferisce stabilità giroscopica, cioè lo fa arrivare, in altre parole, di punta sul bersaglio. Perfetto. Senta, l'impatto con la teca cranica, l'attraversamento del cranio, ha prodotto degli effetti su questo effetto giroscopico? Credo di sì. Lei l'altra volta credo di sì. Si era espresso in una certa maniera, cioè possiamo dire che in effetti questo effetto giroscopico è stato annullato da questa... Allora, annullato no. Ho detto che sicuramente il proiettile che ha interagito con le ossa del cranio ha compiuto lavoro fisico sul bersaglio attinto. A questo lavoro fisico si manifesta in vari modi. Intanto una perdita dell'energia del proiettile che possiede all'origine.
di quando viene sparato. E poi, oltre alla perdita dell'energia, chiaramente le interazioni fisiche con le ossa possono anche determinare una variazione, una perdita di stabilità giroscopica. Però l'evidenza più plateale di questa perdita di stabilità giroscopica è dovuta dal segno di impatto C prodotto sul montante della finestra. No, perché poi arriviamo, questo è tutto il periodo del capitombo. No, mi permetto, però questo dato non va visto separato e avulso da tutto quanto il resto, è collegato a questo aspetto perché è un'evidenza scientifica che dimostra appunto la perdita di stabilità giroscopica del proiettile, perché se non l'avesse persa il proiettile sarebbe arrivato sul montante C con la sua parte apicale. Certo. Ma anche l'attraversamento, cioè anche il dato del secondo foro testimonia in relazione alla perdita di questo effetto giroscopico? Questo fino a un certo punto, nel senso che abbiamo visto fenomeni assolutamente, pur non essendo un medico legale, ma ahimè abbiamo visto tante ricostruzioni, tanti dati di natura medico-legale in questo senso, non è assolutamente correlato, cioè nel senso che ci sono proiettili che hanno elevata stabilità giroscopica e che comunque, pur uscendo ancora dopo dal foro d'uscita con la parte apicale, comunque sia il foro in uscita è più grande rispetto al foro d'ingresso, e questo perché semplicemente per quello che dicevo, cioè il proiettile non è che attraversa e basta la superficie, ma trasferisce energia sul proiettile, sul bersaglio, sui tessuti ossei, sui tessuti molli, e quindi sostanzialmente nel momento in cui poi trova l'ostacolo in uscita genera questo cratere che normalmente è più grande rispetto a quello di ingresso. Quindi ribadiamo però due circostanze che sono importanti. Allora, quel tipo di proiettile, se impatta in maniera perpendicolare, dovrebbe produrre un foro circolare, è corretto questo? È lecito attendersi un foro circolare. E invece questo impatta in maniera obliqua, abbiamo veduto dalla vuol dire che male della pagina 9. Sì, il medico legale descrive il foro d'ingresso di natura ovalare. Senta una cosa, anche questo mi interessa sempre sulle circostanze relative alla traiettoria. Su quali elementi sempre di natura scientifica noi abbiamo per sostenere che il proiettile non abbia subito alcuna deviazione nel tratto che va dalla bocca della pistola alla vittima? Proprio dalla forma del foro d'ingresso, perché sebbene il foro d'ingresso è di natura ovalare, esibisce però i margini di ingresso estremamente regolari, e infatti prima l'ha evidenziato l'avvocato su questo concetto, cioè se il proiettile avesse impattato in modo ortogonale, cioè con un angolo di 90 gradi rispetto alla superficie, è legittimo attendersi una forma di tipo circolare. Ma il fatto che venga generata una forma di tipo ovalare significa che il proiettile ha ancora impattato con la parte apicale, ma leggermente inclinato rispetto alla superficie, perché sostanzialmente la sezione obliqua di un cilindro genera un'ellisse. Non so se questo forse ha confuso come cosa, però lei immagini che il proiettile ha la forma parla il Presidente, ha la forma cilindrica sostanzialmente, quindi se l'impatto è esattamente a 90 gradi è lecito attendersi un foro di natura circolare. Questo ovviamente dipende dalla natura del bersaglio attinto, un conto è un oggetto, un conto è la cute, però questo in linea di principio è quello che accade. Se invece arriva già inclinato su questa superficie ma ancora esercita la sua azione con la parte apicale,
il foro assume delle caratteristiche regolari, però di natura ovalare, che è quello che è stato osservato. Ecco perché riteniamo che tra il foro, quando il proiettile lascia la canna dell'arma, abbandona la canna dell'arma e raggiunge il capo della vittima, non ci sono ostacoli con cui ha interagito che ne hanno modificato il suo moto giroscopico, cioè lui arriva di punta sul bersaglio, non arriva con inclinato esattamente a 90 gradi, arriva leggermente inclinato. Obliquo. Sì. Vabbè. Senta, torniamo un momento alle evidenze scientifiche che voi pacificamente avete preso in considerazione e all'affermazione che faceva prima, che per me è di interesse, rispetto alla cessione di, adesso come al solito io sono atecnico, ma alla cessione di energia che il proiettile ha nell'attraversamento di determinati corpi. Questa evento è un evento che si è verificato nel caso di specie? Certamente sì, perché ha rotto delle ossa e ha attraversato dei tessuti molli. Ecco, oltre alle ossa che ha rotto, che come abbiamo visto la teca cranica, foro d'ingresso e foro di uscita, ha fatto un sacco di altri danni secondo la perizia medico-legale, la frattura delle mastoidi bilateralmente, la frattura della parete posteriore dell'orbita destra, la frattura, non vado avanti perché tanto lei lo sa, cioè, molti danni all'interno della teca cranica non conseguenti direttamente all'impatto del proiettile. Questo è un elemento che voi avete preso in considerazione? Non conseguenti, Presidente, non credo, non conseguenti all'impatto del proiettile. Non conseguenti all'impatto diretto del proiettile, ma conseguenti all'attraversamento dei tessuti. Se addirittura si ipotizza che ci sia stato l'impatto con tutte queste ossa, per me è un elemento nuovo, ma di interesse, anzi. Non è nuovo, mi permetto di dire, nuovo nel senso non provocato direttamente dal proiettile, ma provocato per l'appunto dalla cessione di energia nel passaggio del proiettile, cioè il proiettile passa. Prego? Stavo dicendo, l'attraversamento del proiettile, quindi la causa è il proiettile, attraversamento del proiettile. Ma è esattamente quello che sto dicendo, signor consigliere All'Acre. Sto facendo un altro ragionamento, sto dicendo, un conto è un proiettile che tocca un osso, lo buca, poi ne tocca un altro e lo ribuca. Un conto è tutto quello che abbiamo visto anche a livello osseo, non determinato dal contatto col proiettile, ma determinato proprio dall'attraversamento e quindi dalla cessione di energia che combina tutto questo all'interno del cranio. È corretto? Appunto, il trasferimento di energia... Non sto dicendo che non l'ha fatto, ovviamente, sto dicendo che l'ha fatto non toccando direttamente queste ossa, quelle che ho enumerato. Ho capito male, avvocato, è questo. Perché è proprio l'attraversamento. È proprio l'attraversamento del proiettile che genera... No, forse non mi sono spiegato. Sto dicendo che l'attraversamento provoca tutto questo, ma non attraverso il contatto diretto tra il proiettile e tutte queste ossa fratturate. Questo è determinato dall'attraversamento del proiettile all'interno del cranio. Dico bene? Questo è quello che voglio... allora forse c'è un po' di confusione, nel senso che... immaginiamo di ricostruire un'azione a rallenti in qualche modo. Allora abbiamo questo proiettile che impatta con la sua parte apicale dapprima sulla cute e inizia già da lì a compiere lavoro sul capo della vittima. Questo lavoro si trasforma in trauma e lesione, rompendo dapprima già le ossa, diceva il medico legale, fronto temporale destra. Poi il proiettile cosa fa? Attraversa la teca cranica. Nell'attraversare la teca cranica continua a compiere lavoro,
Questo lavoro è dovuto all'interazione fisica del proiettile con i tessuti umani attraversati. Quindi questo lavoro si trasforma, questo lavoro fisico si trasforma in danno, trauma, in tutto quello che ci descrive il medico legale. Ma non è che il proiettile vola in questo e non c'è contatto con queste parti. Infatti, mi scusi, tanto per chiarirlo è proprio sulla base delle evidenze mediche. Stiamo parlando di una traiettoria. Ce l'ha il microfono? Ce l'ho il microfono. Ah, perché si era spento. No, io quello che voglio chiedere è proprio questo, cioè questi danni molto significativi che avvengono a livello, le ripeto, del mastoide, della parete posteriore dell'orbita destra, dell'etmoide, della piramide nasale, via discorrendo, visto che il proiettile passa, sono determinati proprio dalla passaggio di questo proiettile che all'interno del cranio produce, cede energia, e quindi questo fa deflagrare all'interno questi vari organi, senza che vengano trapassati dal proiettile, perché chiaramente la mandibola non sta nella traiettoria che voi pure avete ipotizzato. Quindi sono tutti danni che si verificano proprio perché passa questo proiettile all'interno del cranio. È corretto questo? Tutto qua, non volevo chissà che postulare. Diciamo questi sono anche chiederlo a chi trae la velocità, la cessione di energia. Ma infatti mi permetto di dire questo, che in balistica c'è appunto questa branca della balistica, chiamata appunto balistica lesionale, che fa riferimento al discorso di cavità temporanee e cavità permanenti generate dal proiettile, perché il proiettile ha tanta energia dovuta al fatto che sebbene fosse dovuta al fatto che viene sparato con grosse velocità, stiamo parlando in questi casi di circa 400 metri al secondo, quindi il discorso di interazione fisica non si deve intendere semplicemente per l'attrito fisico con le parti interne della scatola cranica, all'interno del capo, perdonatemi, ma anche sostanzialmente con l'onda d'urto che il proiettile stesso genera per l'impatto nell'attraversamento di queste superfici. È proprio questo peraltro che determina in uscita in regola generale un foro d'uscita più grande del foro d'ingresso. Quindi si può dire danni, scusi avvocato, Massimo solo, danni da attraversamento e danni da onda d'urto, per capire. Sicuramente ci sono stati anche dei danni dovuti all'onda d'urto del proiettile, che questo è un proiettile da 38 specie, non è un proiettilino. Anche in zone che non sono state attinte immediatamente, direttamente, non sono state attraversate. Possono verificarsi. Ora il medico legale che ha eseguito l'autopsia sicuramente è in grado di riferire molto meglio di me, perché è la sua materia. Però chiaramente anche lei è esperto di balistica. Sì, diciamo. A me quello che serviva era sul punto balistico naturalmente, perché tutto questo avviene attraverso una cessione di energia, obiettivamente, no? Sì, non è uno scambio. No, ma infatti non è che... Esatto. Allora cambio argomento, colonnello. Passo alla questione che pure avevate affrontato la volta scorsa e che abbiamo appena accennato prima sul moto del proiettile successivo. Nel corso del suo esame lei ha dato atto della circostanza che questo proiettile a un certo punto capitombola, cioè proprio per la perdita dell'effetto giroscopico assume un andamento che poi ci spiegherà il punto di impatto dove è stato ritrovato, in che maniera è stato identificato. È corretto? Quindi questo è un proiettile che successivamente assume questo moto che voi definite nel vostro gergo capitombolare, dico bene? Sì, in inglese è tumbling, ma insomma in italiano è un capitombolare del proiettile, cioè praticamente
appunto l'interazione fisica determina questa variazione della stabilità giroscopica. Allora io quello che voglio capire e chiarire un momento, anche alla luce delle sue complessive dichiarazioni, è se la traiettoria è una traiettoria rettilinea, pressoché rettilinea o di altro tipo, perché questo io non l'ho ben compreso dalle diverse conclusioni che abbiamo tratto dalla volta scorsa. No, questo io l'avevo ben spiegato, perché trattandosi di un proiettile massivo sparato appunto sui 380-400 metri al secondo, insomma, sebbene abbia interagito con il capo della vittima, ha poi proseguito il suo moto traslatorio, perché nella componente del moto del proiettile c'è questa componente giroscopica che lo fa ruotare attorno al suo asse, ma al tempo stesso c'è anche la componente traslatoria che lo fa andare avanti nella direzione di tiro. Che va avanti nella direzione di tiro, però il problema è proprio la traiettoria, perché lei ha detto la volta scorsa, sul controesame del collega, pressoché rettilinea sostanzialmente. Pressoché rettilinea, perché è corretto scientificamente dire questo, nel senso che sarebbe stata idealmente assai prossima ad una retta qualora non ci fosse stata nessuna interazione fisica. Però l'interazione fisica con la testa c'è stata, e abbiamo visto che non soltanto ha comportato l'attraversamento di due ossa, ma ha comportato anche una significativa cessione di energia, tanto che ci siamo appena intrattenuti. Allora, però io su questa sua conclusione, cioè sulla traiettoria pressoché rettilinea, vorrei comprendere in termini scientifici naturalmente se questa approssimazione è misurabile, cioè se c'è un range per misurare questo pressoché. Allora le rispondo, perché sostanzialmente da studi fatti ripeto, la scorsa volta mi era stato chiesto anche riferimenti di letteratura scientifica internazionale, mi ero riferito al Di Maio, ma ce ne sono tanti altri. Ci sono dei test che vengono fatti per quantificare la perdita di energia. Solitamente nell'attraversamento di uno spazio come questo, che era uno spazio lineare, avevamo valutato, se non ricordo male, sui 12 centimetri circa. Avevamo la distanza lineare 15 e 20 mi dicono dovrebbero essere i centimetri. Sì, se mi aiutate, 15 e 21 era indicato a pagina 9 della nostra relazione balistica. Insomma, per attraversamenti di questo tipo la perdita di velocità dei proiettili è stimata sui 60 metri al secondo, quindi facendo proprio conti alla spicciola, 60 metri al secondo attraversamento dei tessuti molli, vogliamo considerare 80 metri al secondo l'attraversamento dell'osso, perché questi sono chiaramente i conti che vengono fatti, andiamo a 80, 160, 60 metri, 60 metri al secondo l'attraversamento di superfici molli, andiamo a finire sui 200-220 metri al secondo, ma questi sono proiettili che comunque escono dal vivo di volata sui 400 metri al secondo, quindi esce ancora con elevata energia residua. E questo dato, che esce ancora con elevata energia residua, non è soltanto un conto fatto così, come quello che ho fatto adesso in modo molto spicciolo, ma è dimostrato dal fatto che il proiettile, quando si staglia sul punto di impatto C, produce addirittura un effetto balistico, cioè una deformazione del montante di quella struttura in modo significativo, tant'è che infatti
riconosciamo non più l'azione esercitata con la parte apicale, ma addirittura quasi a stampo. Ecco, sono questi insieme... Che significa che è arrivato proprio capitombolando di fianco, diciamo così? Non è arrivato di punta, questo possiamo sicuramente asserirlo con certezza, ma è arrivato dotato di energia, e l'energia ce l'aveva come? Ma certo, ma dico, il problema non è tanto... No, ma è completo, perché è tutto questo ragionamento che ci fa ritenere approssimativamente che la traiettoria è stata approssimativamente rettilinea, non ha subito significative deviazioni nell'attraversamento, ma stiamo parlando di un proiettile che è entrato e uscito dalla carrozzeria di un'automobile, che ha attraversato dei lamirati, che ha attraversato, cioè tutto sommato ha attraversato dei tessuti umani. Ripeto, ci sono dei valori di conversione che sono quelli che l'ho detto, grosso modo, dell'attraversamento delle ossa, poi bisogna anche qui specificare, perché la resistenza opposta dall'osso frontoparietale non è come quella nella zona parieto-occipitale sinistra, quindi ripeto, è un conto a spanne, ma che il proiettile avesse ancora significativa energia quando è uscito dal foro d'uscita 2 lo dimostra l'effetto che ha prodotto a 16 metri circa, se non ricordo male, sul montante della finestra. Sì, ma questo non ci dice la modifica della traiettoria però. No, è proprio questo che l'ho fatta lunga per cercare di spiegare questo concetto, nel senso che se il proiettile avesse semplicemente creato una piccola scalfiturina e poi non a quell'altezza di 2,22 metri, perché ha proseguito questa inclinazione ancora dal basso verso l'alto, il proiettile è arrivato, per aver prodotto una significativa deformazione come quella osservata, aveva ancora energia, quindi il fatto di avere ancora significativa energia cinetica vuol dire che il proiettile ha proseguito ancora in modo pressoché rettilineo la sua traiettoria. È il problema che rimane comunque non misurabile. Senta, lei ha parlato proprio in questo della velocità del proiettile e ci può rammentare che tipo di proiettile era? Allora, se rivediamo un attimo le caratteristiche metrico-ponderali che erano indicate a pagina 2 della nostra relazione tecnica, intanto si trattava di un proiettile in piombo nudo, che esibiva delle deformazioni a seguito di impatto, era del diametro medio di 9 mm e del peso di 9,619 grammi. E i dati metrico-ponderali lo rendono compatibile con proiettili del calibro 38 Special o 357 Magnum. Senta, prego. Si è allontanato? Si è allontanato De Propris Marcello? Perché l'altro video non è pubblico ministero che può chiederglielo lei cortesemente, perché non so se andate in bagno, interrompiamo un attimo. No, chiediamo che si allontanato De Propris Marcello. È andato in bagno. Allora approfitterei un minuto, perché De Propris Marcello il test lo vede, invece vedo la multivideoconferenza, se fosse possibile si vedono solo le mani del test per gli altri imputati. E Roberto c'è? Cioè io... No, guardi, Cioè? Sì, come no. Posso? Ho scherzato. No, a posto, ci siamo.
No, va bene, va bene. Vai. Così? Non mi faccio casino. C'è la canalina sotto. Scherzo. Metto la mascherina. C'è lei che parla, noi dobbiamo stare zitte. No, così va bene, anche perché c'è la canalina sotto. No, perché i testi collegati in videoconferenza non la vedevano, mentre Teams ora c'era De Propris che vuole prendere la parola. Sì, Armando. De Propris Armando? De Propris? De Propris? De Propris, ma non avete l'audio? Mi sa che si è levato l'audio. Dottoressa, mi scusi. Prego. Io mi chiedevo, no, ma la giuria a noi non ci vede? Come no? Vi vediamo benissimo. Ma sono come no? che vado al bagno non è stata interrotta, per mio figlio l'ha interrotta, e io 2 volte che vado al bagno no, ma la giuria a noi non ci vede però. Dovete parlare. Quando parlate, perché sono 3 immagini in contemporanea, se No, parlo... volevo sapere questo perché giustamente vedo mio figlio che va al bagno e dice aspettate, ma io nel frattempo ci sono andato 2 volte e non è stato detto, allora io vorrei essere inquadrato dalla giuria. Io ho detto, quando avete bisogno di interrompere, di parlare con i difensori, fatemi cenno, perché io vedo, ma non è che sto sempre a guardare il video quando il test, quando l'avvocato. Solo per sapere, mi scusi. No, per carità, però se avete bisogno di qualunque cosa, lo chiedete e interrompiamo 5 minuti. Assolutamente, tranquillo De Propris. Allora, possiamo riprendere, siamo tutti, no? Sì. L'avvocato vuole riprendere? Stavamo dicendo, lei ha appena, adesso poi ce lo siamo perso, che tipo di proiettile era, lei l'ha appena rammentato. Senta, ma quindi è un proiettile, chiamiamolo così, nudo, come viene definito? Sì, è un proiettile che genera, ma noi abbiamo anche le fotografie di questo proiettile che sono allegate alla nostra relazione tecnica, questo tanto per far capire alla Corte di cosa stiamo parlando, perché allegata alla nostra relazione tecnica 3335/52 del 27 marzo ci sono anche le fotografie di questo proiettile. Quello che volevo capire, era un proiettile blindato o no? No, e appunto si definisce proiettile di nudo piombo un proiettile di piombo. Ed era un calibro 38 special. Appartenente, sì, 38-357. Senta, allora, proprio sul dato grezzo della velocità, cioè voi avete tratto le vostre conclusioni interpellando la ditta che produce quel proiettile o no? No, ci sono schede note in balistica per quanto riguarda le velocità. Però voi avete identificato, attraverso qualche elemento la riferibilità a fiocchi, tanto per non fare nomi piuttosto che ad altri? Sì, sì, ci sono valori tabellati, questi qui. Sì, dico, perché voi avete verificato alcuni elementi che portano a concludere che quello sia un proiettile, anche un proiettile fiocchi. No, noi diciamo che si tratta di un proiettile in piombo nudo, perché il proiettile viene poi assemblato al bossolo, come spiegavo la scorsa volta, e tutto insieme forma la cartuccia. Ora, sul bossolo, il bossolo, ripeto, non è stato ritrovato nell'immediatezza, non è stato ritrovato sul luogo
dove è avvenuto lo sparo, è stato trovato successivamente da un'altra parte e è un bossolo con stappigliato sul fondello la scritta GFL, che appunto corrisponde a Giulio Fiocchi Lecco e ha tutte le caratteristiche compatibili con il proiettile, per cui ragionevolmente poteva essere associato. Senta, ma nelle, diciamo, a parte le indicazioni consulenziali, ma nelle cosiddette, sempre da voi citate, fonti aperte, quando andiamo a vedere le specifiche tecniche di quel tipo di proiettile troviamo una velocità media, quella a cui voi fate riferimento, inferiore, 2,60 per il blindato e 2,50 per quello nudo. E la sua citazione fa riferimento a quale fonte? Al catalogo della Fiocchi. Al catalogo della Fiocchi. Poi ovviamente bisogna tener conto anche della lunghezza della canna con cui viene sparato il proiettile. Cioè abbiamo a che fare con tanto più lunga la canna, tanto maggiore dura l'accelerazione del proiettile all'interno della canna, parametro che questo ci viene, però lo sappiamo. Diciamo quei valori sono i valori minimi che lei trova in... veramente io sono quelli che vengono dati non come minimi obiettivamente, ma comunque al di là di questo, allora il tipo di arma lei diceva obiettivamente non l'abbiamo mai identificata con certezza. Non c'è in reperto, abbiamo soltanto formulato delle ipotesi. Era possibile, diciamo, attraverso l'analisi delle rigature sul proiettile arrivare a una identificazione dell'arma o no? Sì, tant'è che nelle nostre conclusioni, a pagina 6, a pagina 5 della nostra relazione tecnica, se non ricordo male, sì, a pagina 5, e testualmente scriviamo proprio questo, che indichiamo le caratteristiche di classe di questo proiettile, e poi indicate una serie di armi. E poi indichiamo dei modelli, sì, diciamo così, di marche di revolver che sono compatibili con quel tipo di munizionamento. Va bene, senta, stiamo andando alla conclusione, ci sono qualche altro elemento, diciamo, che vorrei chiarire, sempre sul tema, chiamiamolo così, generale, colonnello. Allora, io vorrei comprendere su quali basi misurabili, scientifiche, parametrate, oggettive, certe, si determina l'altezza della impugnatura dell'arma, cioè l'altezza da terra dell'arma nel momento dello sparo. Prescindiamo per un momento dall'altezza dello sparatore. È possibile che uno sparatore basso spari con diverse posizioni, posture, no? Allora io vorrei capire qual è l'elemento su cui basate, se ce n'è uno, o se invece è un dato anche, se vuole, esperienziale o quant'altro, su cui basate questa altezza da terra. Allora, questa domanda presuppone una risposta piuttosto articolata, perché la ricostruzione dell'altezza del punto di fuoco, quindi rispetto al piano di campagna, è determinata da più fattori. Il primo fattore è certamente, ecco, questi fattori possono essere indicati, possono essere sintetizzati nello schizzo planimetrico di pagina 17 della nostra relazione tecnica, perché in questo schizzo planimetrico, lo mostro alla Corte che più volte l'abbiamo rappresentato, abbiamo considerato
quegli elementi certi che sono il punto di impatto C sul montante della finestra del pub, che si trova ad una quota di 2,22 cm rispetto al marciapiede. Poi abbiamo la pozza di sangue la pozza di sangue è visibile sull'asfalto in prossimità dell'incrocio, e poi abbiamo il foro d'uscita 2 che si colloca sulla testa della vittima, che si colloca a 1,81 metri di altezza. Allora, considerando che la distanza tra la pozza di sangue e la parete che contiene la finestra del pub attinto è di 16,2 metri, attraverso delle triangolazioni trigonometriche che sono meglio descritte all'interno della relazione, è stato possibile all'incontrario ricostruire la traiettoria balistica partendo dal punto C fino al foro d'uscita 2 e quindi all'incontrario a risalire all'origine del punto di fuoco. Nel far questo abbiamo fatto delle assunzioni, cioè la prima assunzione era quella di considerare la vittima completamente in posizione ortostatica, cioè completamente eretta, in prossimità della pozza di sangue generata dal sangue fuoriuscito dalle ferite alla testa, perché è l'unica ferita sanguinolenta che produce sanguinamento, e questa massima altezza corrisponde a 1,81. Quindi, mettendo questi numeri all'interno del modello trigonometrico, otteniamo i valori che sono indicati nella tabella 1 di pagina 19 per l'altezza di fuoco. Come vedete non c'è una risposta certa, c'è un range di valori, cioè se supponiamo questa postura della vittima completamente ortostatica in prossimità della pozza 1, otteniamo per l'altezza del punto di fuoco un range di valori che, come vedete, va da 1,63 fino a 1,34. Dice, perché non l'ha considerata anche di meno? Certo, in teoria è possibile pure ricostruire la traiettoria all'incontrario, fino a addirittura farla coincidere con il terreno, ma non è verosimile come posizione del punto di fuoco. Per cui abbiamo considerato che un soggetto di altezza di circa 165 metri, 1,65, scusatemi, 1,65, impugna normalmente l'arma da fuoco in un'arma a fuoco corta, come è il revolver, ad una quota che si colloca praticamente tra 1,50 1,40 rispetto al piano. Assumendo questi valori e riportandoli nella tabella ci viene un range di distanze tra il punto di fuoco e il bersaglio attinto che è compreso tra i 2,50 m e i 4,10 m. Perfetto. Questo è il modello ipotizzando la vittima in posizione perfettamente ortostatica. E poi il resto l'abbiamo già sentito, la interrompo perché è proprio sui dati da cui si parte per fare proprio i dati che lei ci ha consegnato. Allora, in effetti la mia domanda iniziale era proprio questa, lei ha risposto quasi alla fine, cioè dice, il dato esperienziale ci dice che una persona che è alta 1,65 impugna l'arma tra 1,50 e 1,40. Sì. Questo non esclude che possa essere impugnata in maniera diversa, naturalmente, cioè non è un dato certo. Certo. Primo punto. Secondo, tra i dati numerici che lei ci ha indicato c'è il dato di 1,81 m. Sì.
Il dato di 1,81 m è tratto dalla altezza di cosa? È il dato medico-legale. Cioè? È praticamente l'altezza del foro d'uscita denominato 2 rispetto al piano del calcagno. Calcagno, perfetto. Quindi se il Sacchi aveva delle scarpe, diciamo, con un tacco, con una gomma di qualche centimetro, questo è stato escluso dalla vostra valutazione. È stato escluso, però è altresì vero che di qualche centimetro, se uno fa una variazione di qualche centimetro dell'1,81, vedrà che riportando queste variazioni all'interno della tabella poco incide sulla distanza dello sparo, perché il quesito che ci aveva formulato il pubblico ministero era relativo proprio alla distanza dello sparo. Senta. E invece per quanto riguarda e poi per correttezza, perché anche mano a mano la riprova di quanto ho detto si vede nelle successive tabelle, perché praticamente anziché prendere 1,81, uno già lo prende con un'escursione di 10 centimetri, vedete che insomma sostanzialmente ecco che siamo tra gli 0,80 e 2,30 m come distanza, cioè non è chiaramente a contatto, ma nessuno ha la pretesa di stabilire al centimetro, non sarebbe veramente serio qual era la distanza dello sparo, ma in ordine di grandezza sì. Allora però un'altra questione che è importante, io qua non ripercorro il controesame che c'è stato la volta scorsa, ma in relazione a quello che vi siete detti, a un certo punto lei ha correttamente confermato che diciamo rispetto all'altro punto di riferimento che lei ci ha indicato, cioè la pozza di sangue, ci può essere uno scartellamento di 50 centimetri. Sì, 50 o meno, l'abbiamo detto, sì. Da una parte o dall'altra, avanti e indietro anche. Sì, considerando la pozza di sangue, diciamo come punto certo in cui sicuramente ha giaciuto la testa della vittima, in quanto era la testa della vittima che produceva ferite sanguinolente e quindi ha consentito il dilagamento del sangue sulla superficie. In relazione sempre a questo che come abbiamo visto, parlo dati che servono a immettere dati sul calcolo, come abbiamo visto è importante anche appunto il punto di ritrovamento del corpo di Sacchi, lei ce lo ha identificato. Diciamo. Senta, io questo veramente è una domanda in cui le chiedo qualche cosa di cui forse lei non ha potuto tener conto. Per quanto riguarda la caduta di Sacchi, ha tenuto conto delle lesioni che sono state rilevate su Sacchi, sulla scapola sinistra e sul deltoide sempre sinistro, e dunque il fatto che sarebbe caduto sulla sinistra ma con un impatto cadendo all'indietro. Allora, questo modello matematico trigonometrico per il calcolo della traiettoria non risente tanto. No, mi scusi colonnello, no. Io chiedevo, siccome lei tra gli elementi che ci ha indicato, no, ma ce l'ha ripetuto, non è un trabocchetto, ci ha detto è importante per questa triangolazione gli elementi sono il punto finale, per arrivare alla posizione dello sparatore, il punto finale, il punto dov'è il punto d'uscita, il punto d'uscita situato ad una certa altezza identificata dalla chiazza di sangue e quant'altro.
Allora, in relazione a questo, su cui vi siete già lungamente trattenuti e io non insisto, questa circostanza, che è una circostanza che io le ho indicato, che obiettivamente è una circostanza che è stata indicata nel corso del suo esame dal medico legale, era una circostanza che voi avete tenuto in considerazione per verificare quale potrebbe essere stato il movimento di Sacchi una volta colpito? Allora, questo era il punto, tutto qua, niente di che, niente di più. In base alle informazioni di natura medico-legale che abbiamo, riteniamo che il povero Sacchi, dopo essere stato colpito da un proiettile che alla testa, che ha generato foro d'ingresso e foro d'uscita con sfacelo e danno all'interno, non abbia percorso grosse distanze rispetto al punto in cui è stato attinto. Quindi sostanzialmente abbiamo ipotizzato che si è accasciato, io ho adoperato questa parola, ricordo, certo, la scorsa volta, si è accasciato in prossimità, e anche qui col beneficio di inventario di cosa significa in prossimità, perché sta a dire mezzo metro, un metro, nessuno ha la pretesa di questo tipo, ma certamente non erano 10 metri di distanza, si è accasciato in prossimità poi di dove è stata ritrovata la pozza. Questo era il presupposto questo era proprio il presupposto delle nostre considerazioni. Però, no, vabbè, questa è penso di aver risposto alla... No, appunto, siccome io le ho detto, attenzione, qua ci sono segni lesivi da caduta, sul corpo di Sacchi, così identificati dal consulente medico legale, all'altezza, ripeto, del toide, mi sembra che sia questo, no? E della qual era l'altra, gliel'ho appena detto, e della scapolare, esatto. Allora, questo dato, unito al dato che, sempre secondo la consulenza medico legale del pubblico ministero, cade colpito e quindi cade tendenzialmente all'indietro, l'avete preso in considerazione o no? No, confesso, noi ci siamo soffermati sul danno prodotto dal proiettile. Mi è sufficiente. Dal proiettile sparato. Ancora, allora, vediamo se le mie nozioni su questo sono corrette. Quando viene esploso un colpo da sparo, è corretto dire che i residui di sparo si distribuiscono in forma tendenzialmente conica rispetto alla bocca da fuoco e sono più rarefatti nel punto più lontano e invece più concentrati in prossimità del foro d'ingresso Allora, quest'ultima espressione è corretta, nel senso che più ci si allontana dal punto di fuoco, più in qualche modo la concentrazione dei residui dello sparo tende a diminuire come abbondanza di particelle dello sparo. Però, come ho spiegato la scorsa volta, la genesi, la formazione dei residui dello sparo che vengono analizzati per scopi forensi è riferita alla detonazione della capsula di innesco, non alla deflagrazione della carica di lancio della munizione. Quindi soprattutto poi per armi tipo revolver come queste che hanno un interspazio libero tra dove va imbattuta il cane praticamente e la capsula di innesco, è lecito attendersi una propagazione dei residui dello sparo tutto attorno l'epicentro di fuoco. Anche qui non è che c'è un'equazione matematica che ci descrive come questa nube possa generarsi tutto attorno l'epicentro di fuoco, però per armi soprattutto di questo tipo si ha una propagazione attorno l'epicentro di fuoco. È chiaro che una parte dei residui dello sparo viene proiettata anche in avanti nella direzione dello sparo, ma soprattutto per armi tipo revolver è tutto attorno all'epicentro del punto di fuoco. Senta, ma comunque non sono stati fatti degli accertamenti
chimico-fisici, cioè di nuovo accertamenti di carattere tendenzialmente solo e semplicemente scientifico sugli indumenti della vittima? Allora, questo tipo di accertamento volto all'analisi dei residui dello sparo non posso rispondere su questo accertamento perché non fa parte proprio del nostro laboratorio e della nostra sezione. C'è una sezione apposta del RIS che si occupa di analisi. Le chiedo solo se le risulta che siano stati fatti. Guardi, confesso, non lo so. Allora, veramente le ultime due domande finali e poi la libero per quanto mi concerne. Mi dica una cosa, sulla scorta di un singolo colpo che è stato esploso, è possibile stabilire la consuetudine o sempre scientificamente, non a intuitu, la dimestichezza con l'uso delle armi da parte di un soggetto? No, questa non l'ho capita la domanda. Allora, sulla scorta noi abbiamo un singolo sparo, questo l'abbiamo prestato pure oggi. E sulla scorta di questo e degli elementi che sono stati raccolti, è possibile dire Tizio aveva dimestichezza con le armi o meno? Lo sparatore, naturalmente. Non posso rispondere, nel senso... È una domanda che evidentemente è fondata su alcune affermazioni che sono state... Allora, spiega quali sono le affermazioni, così comprendiamo la rilevanza. Vediamo la rilevanza? Che c'è da spiegare la rilevanza? Nel senso che un'arma da fuoco è una macchina, diciamo, che viene progettata e concepita per offendere. È chiaro che se al colpo inserito la sicura disinserita e uno preme il grilletto, anche un bambino esplode il colpo. Ma la domanda non era questa. No. Questo è talmente evidente che non mi offende. No, però veramente non ho capito la ripeto in maniera semplice. È possibile, avendo la ricostruzione di una sparatoria che si è esaurita in un singolo colpo, è possibile avere dei parametri per stabilire che lo sparatore è uno che ha dimestichezza o meno con le armi, o è semplicemente impossibile stabilirlo da questo dato qua? Questo è quello che voglio comprendere. Io le posso dire com'è andata questa traiettoria, con questa inclinazione di un colpo che ha assunto questa direzione, come si dice a Roma, dritto per dritto, verso la testa della vittima, e basta, ma poi non posso dire se la persona avesse... Era un'altra la mia domanda, lei l'ha compresa. Ma non posso dire se la persona avesse dimestichezza oppure no. Perfetto, senta, allora, alla fine dei conti, diciamo che però questo direi che è inutile ribadirlo, perché l'ha ripetuto anche oggi, quindi del tutto. Per me va bene così. Finito, prego. Sì, Presidente, brevemente. Buongiorno Colonnello, Avvocato Menichetti per la difesa Pirino. Solo un paio di precisazioni velocissime sulle evidenze fisiche di cui appunto ha parlato nel corso del controesame del collega, in particolare il riferimento alla perdita di energia del proiettile tra il momento in cui il proiettile stesso è uscito dalla canna e il momento in cui è uscito dal foro d'uscita dal cranio della povera vittima. In buona sostanza, e mi corregga se sbaglio, questa perdita di energia ha a che fare con la quantità di moto del proiettile? La quantità di moto è la massa per la velocità del proiettile e l'energia cinetica del proiettile è collegata alla velocità del proiettile. In aula no. E quindi c'è correlazione. Quindi diciamo è corretto se io dico che la quantità di moto di un corpo è il prodotto tra la massa del corpo e la velocità da esso posseduta, è corretto? Sì. Senta, e se dico che la quantità di moto è una grandezza vettoriale, è corretto? Sì.
quindi se io dico che il vettore quantità di moto ha la stessa direzione e verso della velocità, sto dicendo cosa corretta sotto il profilo delle leggi della fisica classica? Relativamente all'aspetto traslazionale, sì, è corretto. L'aspetto traslazionale è proprio quello a cui volevo arrivare. Quindi diamo per certo, sulla scorta di quello che lei dice, che la velocità del proiettile al momento dell'urto iniziale, quindi con l'osso fronto parietale, di cui stavamo parlando, e del proiettile in uscita dalla teca cranica, dal foro di uscita, è sensibilmente diversa. Lei, su domanda del collega, e stabilendo la velocità in uscita a 400 metri al secondo, dice che poi successivamente deve essere più o meno, lei ha detto con approssimazione individuata, in 220 metri al secondo. Facendo dei conti assolutamente molto spiccioli, come ho detto prima. Tra l'altro mi è parso che proprio sul dato tecnico di quale fosse la velocità del proiettile in uscita dalla canna, il collega abbia fatto riferimento ad un parametro più basso, quindi 250 metri secondo, e lei a 400. Ma lasciamo perdere, non mi interessa. Quelle che sono le sue valutazioni, quindi in uscita 400 metri secondo, in uscita dal cranio... No, in uscita, chiedo scusa, in uscita dalla canna, non dal cranio. Dalla canna, 400 metri al secondo, giusto? In uscita dal foro, di uscita dal cranio, lei più o meno stima 220 metri secondo, è corretto? Sì, da un conto fatto così, assolutamente piccolo, sì. Quindi è corretto dire che questo proiettile tra il primo urto e l'uscita dal cranio più o meno ha perso il 45% della sua quantità, diciamo, di moto? Sì, può starci. E questa variazione quindi di moto, che più o meno abbiamo stimato nella misura del 45% che subisce il proiettile tra l'ingresso e l'uscita, viene trasmessa meccanicamente al corpo urtato e dunque poi attraversato? Non è la quantità di moto, è l'energia cinetica posseduta dal corpo che viene trasmessa, quindi è un mezzo mv quadro che è una grandezza scalare, non è più vettoriale come si diceva prima. Cioè quindi in quel momento sostanzialmente la grandezza vettoriale è completamente dissipata, secondo lei? No, comunque è associata alla massa del proiettile in modo direttamente proporzionale alla velocità, perché la quantità di moto è data appunto, come dicevamo prima, dal prodotto della massa per la velocità, ma è il lavoro compiuto che è l'energia trasferita sul proiettile, dal proiettile sul bersaglio attinto, che va come un mezzo mv quadro, cioè come diciamo metà della massa moltiplicata la velocità al quadrato del proiettile. È una grandezza scalare. Siamo perfettamente d'accordo, la ringrazio. Altre domande? Ci sono delle domande? Prego. Allora, varie precisazioni. Un attimo che riprendo gli appunti. Vado in ordine con le domande che le ha fatto l'avvocato Spigarelli. Allora, la prima domanda che le ha rivolto è stato proprio sull'acquisizione dei dati. Ora, un chiarimento, laddove voi avete considerato dei dati da voi direttamente non rilevati, quindi quando avete fatto riferimento al fascicolo fotografico piuttosto che ai dati medico-legali, lo avete specificato in relazione? Il microfono. Assolutamente sì, e l'abbiamo indicato nel capitolo 2 della nostra relazione, a pagina 7, dove precisiamo proprio l'acquisizione dei dati come viene effettuata. Testualmente leggo quello che abbiamo scritto. Per ricostruire la traiettoria balistica di un evento delittuoso è necessario considerare tutti gli elementi oggettivi utili, desumibili dalla scena del crimine nella sua complessità, e questi vengono acquisiti dall'analisi di laboratorio sulle varie tracce o evidenze repertate, dagli accertamenti medico-legali, perché in questo caso
è una vittima attinta, e dai rilievi tecnici e dal repertamento. Se aveste considerato degli ulteriori dati li avreste riportati in relazione. Certo. Questo volevo sgombrare i dubbi. Dati però. Dati tecnici. conoscitivi, sì. Qualora elementi oggettivi. Il pubblico ministero vi avesse chiesto di verificare una data ricostruzione offerta dalle testimonianze, sarebbe stato specificato nel quesito e voi lo avreste riportato in relazione. Assolutamente sì, ma non è questo che ci ha chiesto. Esatto, era giusto per sottolineare quali sono le consuetudini dell'ufficio. Poi volevo ricollegarmi alla domanda su cui ci siamo soffermati molto circa la possibilità. Gliel'ha fatto il difensore con la doppia negazione: potete escludere che non ci fosse un secondo sparatore? Io gliela porgo in maniera un po' più diretta. Avete trovato tracce di uso di ulteriori armi da parte di ulteriori soggetti, sia nel vostro sopralluogo che nei dati di cui avete avuto considerazione e cognizione? No. Poi mi ricollego alle domande fatte dall'avvocato Spigarelli e dall'avvocato Menichetti in ordine alla velocità del progetto. Prima una domanda in generale. Quando nelle schede tecniche noi leggiamo la velocità indicata nelle schede tecniche, questa è una velocità media che tiene conto sia della fase di accelerazione che della fase di decelerazione, perché è un moto parabolico, quindi c'è una prima fase in cui se ci può spiegare questo dato che cosa significa? No, quella che troviamo nelle schede tecniche è il dato della casa produttrice della munizione, riferendoci con ciò alla velocità del proiettile sparato per quel tipo, la velocità media nel moto parabolico, immagino. Oppure è la velocità che tiene in uscita la velocità iniziale, di solito indicano la velocità iniziale. Io vorrei chiedere più che altro all'avvocato, perché mentre porgeva la domanda io ho consultato personalmente, perché per fortuna è disponibile su Fonti Aperti, le schede tecniche di tutti i proiettili 38 Special prodotti dalla Giulio Fiocchi Lecco. Io non ho trovato in nessuna scheda tecnica dei 38 Special il dato di velocità che lui, quindi infatti le sto facendo stampare e ora arriverà il magistrato in tirocinio, perché non corrisponde con quello che io leggo Questo da dove è preso? Perché io perché leggo, intanto mi limito a leggerlo dal cellulare. No, ma sono fonti aperte, non è che... No, io posso mostrarlo anche al difensore da dove sto leggendo, dal sito fiocchi.com, che è appunto il sito della casa produttrice. Ci sono vari proiettili 38 Special e cliccando su ciascuno io leggo dati che vanno dai 300 metri al secondo ai 350 metri al secondo. Quindi bisogna vedere il tipo di proiettile. Lo sto guardando, il difensore, 38 Special. No, 38 Special non e i vari 38 Special, guardo anche... Il problema era il nudo del camiciato. Esatto, quindi... Ma come ho detto dipende anche dalla lunghezza della canna. Dipende anche dalla lunghezza della canna, quelli sono valori nominali che si trovano praticamente sulle schede tecniche, però chiaramente... Faccio l'esempio che è comune a tutti quanti: perché la canna di fucile spara proiettili più veloci? Perché, eppure la cartuccia può essere paradossalmente sempre quella, perché l'accelerazione del proiettile dura per un tempo più lungo, quindi più è lunga l'accelerazione, maggiore è la velocità del proiettile. Noi non sappiamo la pistola quanti pollici era la lunghezza della canna. Comunque va bene, il difensore... Però voglio dire, l'evidenza, io dico questo, non possiamo prescindere dall'evidenza dell'effetto balistico prodotto da questo proiettile sul montante della finestra, proiettile che è entrato e uscito dalla testa, perché sul proiettile troviamo il DNA addirittura della vittima, e che praticamente è in grado ancora di produrre una deformazione di quel tipo. Ecco dove, è un insieme di elementi che ci fa
pensare alla velocità iniziale del proiettile. Poi per carità c'è il dato tecnico della scheda, uno può trovare il dato tecnico di quel tipo di munizione per il valore più basso, ma possiamo trovarle, come ha fatto adesso il pubblico ministero, anche per i valori più alti. Poi bisogna vedere anche il tipo di canna. Ma certo, ma bisogna vedere anche il tipo di arma con cui è stato sparato questo proiettile. Il tipo di proiettile lo abbiamo la fortuna di averlo. Sì, abbiamo la fortuna di averlo in sequestro, il tipo di proiettile, poi ora io sto facendo stampare le schede tecniche, le sottoponiamo tutte al test e ci dirà lui su quale scheda tecnica adatta al tipo di proiettile in sequestro. Chiedo 5 minuti perché devo disporne della stampata. Intanto, per darci un'idea, perché abbiamo parlato 400 metri al secondo, 220 metri al secondo in uscita dal cranio. Ecco, per quantificare in modo da comprendere la velocità che aveva il proiettile in uscita dal cranio, se vi fosse stato un'altra persona sulla traiettoria, che tipo di effetto balistico avrebbe prodotto su un'altra persona lungo la traiettoria? Balistica terminale. Se tra il punto di impatto C ecco, e il foro d'uscita 2 vi si fosse trovata un'altra persona, ci fosse stata un'altra persona. Che tipo di danno considerando l'effetto balistico che ha fatto sul montante della finestra, che l'ha deformato in modo significativo, io non sono un medico legale, ma immagino, a seconda della zona corporea attinta, avrebbe provocato una lesione importante. Quindi era, su un'altra persona. E per usare un termine che già ho usato precedentemente, in uscita dal cranio di Luca quel proiettile era ancora dotato di wounding power, di potere lesivo, offensivo? Assolutamente sì, tant'è che, ripeto, sul montante della finestra a 16 metri di distanza produce una deformazione significativa. Avrebbe anche potuto uccidere un'altra persona se fosse stata Queste sono variabili estremamente in potenza, non richiedo se l'avesse preso in un occhio probabilmente sì. No, proprio perché mi ricordo alla scorsa udienza la difesa, l'avvocato Menichetti aveva cercato di porre sullo stesso piano un proiettile 38 Special da un calibro 22 che in genere arresta la sua corsa dentro il corpo umano, quindi ci tenevo a sottolineare come non si tratta della stessa cosa. Un attimo. No, io ho solo ulteriore domanda tra quando non so se vogliamo fare 2 minuti di pausa in modo da... Ok. Pausa in attesa che arrivi poi una precisazione, perché l'avvocato Spigarelli si è richiamato e ha chiesto se avevate tenuto conto nella descrizione dell'accasciamento di quanto riferito dal medico legale. Io ricordavo bene, ma per un'esigenza di precisione vorrei sapere se lei ha tenuto conto, perché ciò sono le conclusioni e sono state esplicitate nel corso dell'esame dal medico legale, peraltro anche su mie domande, che si parla di un accasciamento non con un moto andare dall'avanti in indietro, ma un accasciamento laterale con la porzione del braccio sinistro e della parte sinistra, tanto che il medico legale dice: guardate, questo è anche dato dal fatto che non abbiamo tracce di urto, di battuta della testa, quindi per il medico legale, se la domanda è se ne avete tenuto conto, se avete tenuto conto nelle valutazioni di questa scena della conclusione del medico legale secondo cui Luca Sacchi si accascia sulla parte laterale, la parte sinistra, io sono mancina quindi ho tendenza a fare al contrario, e dove ha questi segni, la scapola indicata anche dall'avvocato mi pare, il braccio, e quindi va così, e non ha segni, tracce, lesioni riconducibili al trauma da caduta sulla testa. Avete tenuto conto di tutto questo per una precisazione, perché anche l'avvocato l'ha detto, però mi pareva che poi nella mimica l'avvocato Spigarelli
forse non facesse così, ma facesse dall'avanti all'indietro, e non è così. No, noi abbiamo tenuto conto dell'elemento oggettivo che era la pozza di sangue. La pozza di sangue. E rispetto alla pozza di sangue ragionevolmente riteniamo che la vittima fosse in piedi a pochi centimetri di distanza rispetto alla pozza di sangue. Perché come vede questo dato, se stava un po' più a destra o un po' più a sinistra rispetto alla pozza di sangue, oppure un po' più avanti o un po' più dietro, di fatto non inficia significativamente i valori che andiamo a riportare nella tabella. Siccome lo scopo era quello di fornire un ordine di grandezza rispetto alla distanza di sparo e alla dinamica dei fatti, questo parametro lo si può vedere andandolo a rimettere all'interno delle nostre tabelle, non sposta molto ai fini del calcolo, quindi è inutile. Esatto, quindi abbiamo ritenuto veramente, non dico superfluo, però insomma non rilevante ai fini del calcolo comprendere come effettivamente la vittima si sia accasciata al suolo. La scorsa volta mi ricordo che si faceva l'esempio di una vittima di un soggetto che fosse caduto, diciamo, come un birillo. Questa per carità non posso escluderlo. L'avvocato Manichetti, avvocato Spigaretti. Non posso escluderlo, però ecco. Interessava la precisazione che c'è solo questo riferimento all'accasciarsi, a riportare i dati medico-legali, poi faremo le valutazioni, a quello che è stato riportato. Guardi, infatti nella nostra relazione tecnica noi parliamo proprio apposta di schizzo planimetrico, non di una diciamo, non ha la pretesa di avere dov'era? A pagina, nella nostra relazione tecnica, eccola qua, a pagina 15, nello schizzo planimetrico di pagina 5, di pagina 15, abbiamo indicato con l'ovale azzurro la zona dell'incrocio stradale dove la vittima è stata attinta, perché è una zona, diciamo, dove si colloca topograficamente la pozza di sangue, ma rispetto a quella poi abbiamo considerato un cono d'apertura, perché sostanzialmente lo sparatore doveva stare sul marciapiede diciamo di quella strada. Ecco. Senta, un'ultima precisazione, le faccio la domanda in maniera molto più semplice, o almeno per quello che a me interessa capire. Ci si è soffermati a lungo su ipotesi più o meno complesse di scene del crimine, in cui giustamente anche la difesa ha evidenziato talvolta la scena è anche complessa, noi non riusciamo, non troviamo il proiettile, non troviamo una cosa, e quindi non riusciamo a escludere o a ricostruire o a escludere determinate ipotesi. Ora però a me interessa la vicenda di oggi. Allora, io vorrei sapere da lei se i dati e gli accertamenti che lei ha condotto e ciò che rispetto anche ai dati di sopralluogo, ai dati della consulenza medico-legale, ai reperti, se in questa vicenda, oltre alle evidenze scientifiche che avete preso in considerazione, sono residuati segni, dati, elementi o altre evidenze scientifiche, sia pure minimali, che che non hanno trovato una soluzione. Confesso no. No, vabbè. Gli elementi scientifici, i dati che abbiamo riscontrato, li abbiamo legati logicamente tra di loro, cioè logicamente in modo logico, tra di loro, e appaiono tutti coerenti. Sono convergenti? Sono convergenti. No, a me non è solo la convergenza e la coerenza, a me interessa capire rispetto alla complessità di una scena se in questa vicenda, come accade e ha giustamente evidenziato l'avvocato Spigarelli, esistono, nel senso che sono stati tracciati dal verbale di sopralluogo, dai prelievi, dai reperti, qualche altro segno, non evidenza scientifica evidentemente, che è rimasto incompreso, che a lei risulta. Per quello che è mia conoscenza no. Vabbè, grazie. Se posso chiudere l'esame come parte che l'ha richiesto, colonnello lo sa perché Chiedo io scusa l'ho conferito. Presidente, c'è De Propris che fa dei gesti, quindi Armando. Grazie, avvocato, sì, De Propris.
Un attimo solo. Presidente, no, perché volevo avvisare che c'è un assistente sociale che deve consegnare lo stesso un certificato, si vuole assentare un attimo. Chi si vuole assentare? De Propris? Sì. Possiamo procedere senza di lei o dobbiamo sospendere? Ritorno dopo, potete procedere. Possiamo procedere, va bene, grazie. Diamo atto che De Propris Marcello dichiara che deve allontanarsi, Armando, scusa, sto con Marcello, Armando deve allontanarsi un attimo, ma acconsente a che l'udienza proceda. Scusi, pubblico ministero. Nulla. Dicevo come parte che ha chiesto l'esame, ma in particolare, avendo conferito l'incarico, il colonnello sa qual è uno dei punti su cui ho insistito particolarmente, glielo richiamo veramente in modo molto semplice, così sarà comprensibile per tutti. Lei ha fatto dei calcoli, e li ha già fatti, lo avrà detto in esame, e mi scuso perché ero assente, per calcolare appunto dei calcoli variabili sulla distanza tra sparatore e bersaglio, collocandola in un range. Me lo ricorda un attimo il range? Velocemente. Allora, in base alle stime effettuate, riteniamo, sono quelli della tabella 2, lo riprendiamo qui nelle conclusioni, in un range che varia tra gli 80 centimetri e al più 2,3 metri. Quanto incide la distanza di sparo tra il soggetto autore e il bersaglio ai fini della lesività del colpo? Niente, perché sostanzialmente la perdita di velocità del proiettile in così breve distanza è praticamente nulla. Non è bruciapelo, ma è una distanza. Questo ce lo dice il medico legale, infatti il medico legale dice che il colpo, non ci sono evidenze sulla cute, esatto, per cui il colpo deve essere stato sparato da 40 centimetri o più, ma o più significa anche 2-3 metri per il medico legale o anche più, appunto. Noi però con questa triangolazione incastriamo questo dato, cioè che è un ulteriore elemento di coerenza col medico legale, cioè tra gli 80 centimetri e i 2,3 metri, cioè 80 centimetri comunque gli effetti dell'affumicatura, diciamo la distanza più vicina dell'affumicatura non si producono, però comunque è un range che è compatibile. Perfetto, grazie. Volevo mostrare queste schede tecniche al test. Quindi diamo atto che il pubblico ministero mostra delle schede tecniche negative a priori schede tecniche della sì. Acquisite da fonti aperte. Acquisite da fonti aperte, in particolare dal sito web della Fiocchi. Ai proiettili 38 proiettili calibro 38 stessa. Aspetti. Allora, vedo che sono più tabelle. Le consulti con calma. Avvocato, ma lei non c'ha pure il... Ce n'ha uno? Un foglio aveva esibito? No, ha detto l'avvocato Spigarelli che lui comunque c'ha il catalogo. Quello che ha esibito era un foglio. Sì. Poi c'è l'elaborato di consulenza. Quando sentiremo il consulente, vedremo. Allora, in queste schede che mi vengono mostrate abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
tipi di cartucce in calibro 38 Special prodotti dalla Fiocchi Munizioni SPA di Lecco. E praticamente Scusi un attimo, scusi, non ho capito. Presidente, mi scuso, devo allontanarmi 10 minuti per... Sì, c'è l'avvocato Riccardo. Allora, in queste schede che mi vengono mostrate si tratta di munizioni in calibro 38 Special prodotte dalla Fiocchi Munizioni SPA di Lecco e si riferiscono a 6 prodotti che la ditta appunto produce. Allora, in questi 6 prodotti che mi vengono qui mostrati abbiamo montano tipi di palla diversa, dal Full Metal Jacket FMJ al Full Metal Case, quindi anche completamente chiuse, fino a proiettili, ecco, questi che sono anche in piombo. Come vedete il range nominale va da un valore di 350 metri al secondo fino ai 275 metri al secondo. Successivamente per ogni tipo di prodotto viene specificato il tipo di palla, cioè il tipo di proiettile. Questo è anche un altro modo di chiamare appunto l'ogiva, proiettile, palla. Appunto la palla blindata, qui stiamo parlando di un prodotto da catalogo che corrisponde al 700-390 e la velocità diciamo nominale è di 310 metri al secondo. Qui stiamo parlando di un altro prodotto di palla semi blindata punta molle, qui stiamo parlando del prodotto della Fiocchi 700-393, stiamo parlando di 300 metri al secondo. Stiamo parlando di una palla semi blindata a punta mobile e anche qui stiamo parlando di una velocità di 350 metri al secondo, 350 metri al secondo anche per la palla blindata a punta piatta, perché ci sono anche queste varianti, anziché avere il naso arrotondato è la punta piatta, e stiamo parlando di una palla, di un proiettile che viene sparato a 350 metri al secondo. Palla completamente blindata e abbiamo velocità di 300 metri al secondo. È chiaro che a seconda della palla cambia anche la massa della palla e quindi di conseguenza anche l'energia cinetica associata, leggendo queste. Poi palla in piombo ogivale che è più massiva, stiamo parlando di 10,24, da come valore nominale 275 metri al secondo, però ripeto, questi valori nominali devono essere letti anche in funzione della canna con cui vengono sparate queste munizioni. Non so se... Vuole mostrare anche la sua scheda? Quindi no, per comprenderci, siccome sono piuttosto, affezionato anche alla mia correttezza, io sono partito dal tipo di proiettile per identificare nel catalogo Fiocchi, e lei ha identificato che nel catalogo Fiocchi il proiettile che abbiamo considerato è quello di cui ha parlato per ultimo, cioè quello che va a 270, 260? Viene stimato 275 metri al secondo. Perfetto. Beh, quindi così abbiamo evitato fraintendimenti anche sulla... Però un'ulteriore precisazione allora sulla ultima domanda del pubblico ministero. Lei la scorsa volta, all'esito di una interlocuzione con i miei colleghi, ha affermato esattamente questo, quindi io vorrei che lei mi
confermasse questo dato, perché sennò saremmo tornati un po' indietro. Il punto di fuoco, quindi, guardando all'incontrario, il punto di fuoco della traiettoria doveva collocarsi tra 1,40 e 1,50 come punto di fuoco, per una distanza lineare rispetto alla vittima compresa tra 2,50 metri e al più 4 metri, ma questa è proprio la massima distanza. Sì. Quindi conferma questa ricostruzione. Questo è il dato che dicevamo ipotizzando la vittima in posizione ortostatica, cioè la massima... Siccome come sta la vittima, colonnello, in posizione ortostatica, un'altra posizione, ahimè, è un dato che, come sappiamo, poi vedremo le varie altezze se hanno, diciamo, anche altri parametri, però, diciamo, questo è il range di ipotesi che fate voi, in posizione ortostatica la vittima, dico bene? Per la massima altezza che può avere il foro d'uscita, cioè di 1,81 m. Grazie. Beh, qualcosa di più di 1,81 m, ma comunque. Questo era. Ma sì, oppure l'avvocato si vuole riservare di produrla come vuole. Ma diciamo tanto il dato l'abbiamo chiarito in quest'ultima risposta. Va bene, grazie, allora le acquisiamo e alleghiamo al verbale odierno. Solo quelle del pubblico ministero a questo punto. Grazie, c'è Roberto, grazie, c'è l'ufficiale giudiziario, grazie. Grazie mille colonnello. Allora abbiamo esaurito le domande. Presidente da Roma. Sì? È tornato... Sì, Presidente, però vorrebbe collocare col topo difensore se è possibile. Avvocato, un attimo che... Sì, tanto colonnello la ringraziamo veramente che abbiamo esaurito il suo esame e controesami. Grazie. Grazie e buona giornata. Se vuole tornare a noi fa sempre piacere. Ormai col nucleo investigativo siamo particolarmente a contatto in questo periodo. La ringrazio. Grazie a voi. Molto bravi, veramente molto bravi, perché poi avete fatto capire delle cose non semplici, molto tecniche. È la nostra missione questa. È proprio una missione, credo, ci vuole una passione particolare. Io devo dire sono un po' lontana da questi argomenti. Va bene, allora sono le 12:35, che facciamo? Abbiamo ancora un test, è giusto che Piromani? Sì, no, come io in contemporanea dovrei stare al bunker a discutere un processo, però ho detto aspettatemi, quindi se potessimo fare quello che dobbiamo fare subito mi fate una cortesia. Possiamo andare, però che sia 5 così minuti, lunga la faccenda. forse 5 minuti dobbiamo sospendere, avvocato, proprio 5 minuti. I Ronaldi probabilmente dura poco. Presidente, però io devo salire in ufficio. Presidente, se dà la possibilità di salire in ufficio, quindi una sosta breve. 5 minuti, non di più. 5 minuti. No, ragazzi, io mi sa che devo andare. Questi sono di primavera. Insomma. Eccoci. Siamo tutti collegati? Siamo tutti? Salve, L'avvocato Sticarelli? È sostituito da me, avvocato Gaetano Carluccio Mezio, buongiorno. Perfetto, grazie. Va benissimo. Allora, abbiamo l'ultimo test previsto per oggi. Presidente, chiedo scusa, solo per capire se è cambiato qualcosa nell'organizzazione dell'udienza. È ammessa la presenza dei giornalisti? È cambiato qualcosa? No, è sempre stata ammessa, non l'abbiamo mai revocata. No, giornalisti di cronaca giudiziaria che Di sono ANSA, presenti? sì, anche l'ANSA.
Il numero di 2 si alternano. Sì. Ok. Buongiorno, si può accomodare. Allora, Buongiorno. No, un momento Presidente. Sì. Sì. Tanto sono mantenute le distanze di sicurezza. Presidente. Prego, deve dare lettura di quella formula. Presidente, sul tema dell'esclusione del test, Sì, prego. questo test è stato indicato nella lista test del pubblico ministero ex articolo 210. Come mai oggi lo sentiamo come test? Perché la posizione di Piero Manlio Simone è stata archiviata con decreto di archiviazione che posso produrre in data odierna. Se lo vogliamo vedere, grazie. Allora, intanto lo generalizzo. Lei si chiama? Nato? Io 99. Perfetto, deve dare lettura di quella formula. Consapevole della Intanto lo responsabilità. sto generalizzando. Sulla prestazione della formula? Ok. C'è un decreto d'archiviazione, quello. Ma volete sindacare il decreto d'archiviazione? Scusi, volete sindacare il decreto d'archiviazione? Comunque avvocato, a microfono, così risulta tutto. Ci mettiamo. Non è un tema, guardi, che sì, uno mi riservo anche il diritto di sindacare, 2, c'è un provvedimento di Presidente, scusi, siccome, se posso, allora, guardate, con calma, così no, era una cosa che vi volevo chiedere peraltro. Allora, in primo luogo, non è una questione polemica, è una questione tecnica. Questo decreto di archiviazione è integrato dalla richiesta, costituiscono un unicum dal punto di vista provvedimentale. Ma per me formalmente interessa che sia stato emesso un decreto d'archiviazione, poi le motivazioni non le posso sindacare. No, lei no Presidente, però io per le ragioni che da qui a un momento voglio prospettarle, sì, perché intendo sapere e conoscere per quali reati costui è stato iscritto e poi archiviato. Perché c'è un'altra questione che deve essere posta ed è necessario conoscere per quali reati è stato iscritto e per quali reati è stato archiviato. Nel decreto d'archiviazione non c'è scritto quali sono i reati? No Presidente, il decreto di archiviazione firmato dal Presidente della sezione GIP CUP Bruno Azzolini consta di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 righe, nel quale le prime sono l'infestazione, la terza è il nome del giudice. Avvocato, io ho fatto il GIP per 10 anni, usavamo anche lo stampato, per relationem. Mi ricordo che comprai uno stampato proprio perché sono migliaia purtroppo, quindi... Beh, insomma, se Presidente, se questo faccia parte dei seriali come processo... Anticipo, non c'è problema, non ce l'avevo qua fisicamente perché pensavo di dover dimostrare solo l'avvenuta archiviazione. Sì, ma non si capisce. E la integro, non c'è problema. No, non si capisce. No, avvocato, basta parlare il pubblico ministero per cortesia. Non c'è un problema, intanto lo anticipo e poi lo dimostro anche producendo la copia della richiesta di archiviazione che è stata molto argomentata. È stato iscritto ovviamente per reati inerenti la violazione del testo unico sugli stupefacenti ed è stato archiviato per attinenti questo procedimento. Sì, parla del procedimento 8081 del 2020 ed è l'unico procedimento a carico del test. Dobbiamo aspettare? Solo per stupefacenti, unico procedimento a carico del test. E è quello correlato all'odierno procedimento, però sta per arrivare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Ma io non vi voglio far perdere tempo Presidente, e io nel frattempo, mentre arriva, visto che ho saputo qual è l'ambito in cui si è collocata dal punto di vista giuridico l'incolpazione, io vi prospetto un'altra questione. Abbiamo detto che l'incolpazione provvisoria, l'ipotesi che è stata vagliata con favore nell'interesse di Piero Manlio riguarda un'ipotesi di cessione di stupefacenti che evidentemente devo ritenere essere quella che è oggetto di contestazione qui oggi, immagino, no? Giusto? Sì. Grazie.
restano fuori tutta un'altra serie di ipotesi di reato che non sono coperte da quel provvedimento. Ma non è iscritto per altre indagini, a Roma sì, non è... Che non sia iscritto per altre indagini, a mio sommesso avviso, per la questione che io le sto prospettando, non ha alcun rilievo. E il tema è semplicissimo. Voi dovete fare, l'autorità giudiziaria, dice l'articolo 63 del codice di rito, deve procedere alla valutazione di sussistenza, parlo del 63 secondo comma, lo leggiamo così ci, come dire, circoscriviamo l'ambito della questione che io sto ponendo. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata, ovvero una persona non sottoposta alle indagini, rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, un momento, questo è l'incipit descrittivo della fattispecie, l'autorità procedente ne interrompe l'esame. Il secondo comma della stessa norma, e mi rivolgo segnatamente ai giudici popolari, perché voi queste cose le sapete meglio di me, o quantomeno come me, se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. Allora sgombriamo il campo da un equivoco interpretativo. La circostanza che non vi sia una previa iscrizione non ha alcun rilievo. Si tratta Quali altre ipotesi di reato? Scusi, ci faccia capire. Ci arrivo subito, Presidente. Il tema di fondo è questo. È chiaro ed evidente che nel corso di questo giudizio sono emersi consistenti, a mio avviso, perché anche questo la giurisprudenza richiede, cioè la sussistenza non di una possibilità di un fumus, ma di un consistente quadro indiziario rispetto a reati che siano connessi a quello per i quali si procede. Ed allora, signor giudice, signori della Corte e signor Presidente, in questo giudizio è stata escussa come teste D'Ambrosio Giorgia, la quale all'udienza del 17 luglio 2019 ha attribuito a Piromalli Simone la seguente condotta, quella di aver partecipato, poi valuteremo, a mio avviso si tratta di un concorso, con Del Grosso Valerio alla perquisizione del portafogli di Anastasia Kilemnik. Pagina 49 e 50 del verbale della trascrizione dell'udienza del 17 luglio, dopo che il pubblico ministero mostra il portafogli che è stato sequestrato e attribuito pacificamente come oggetto che possiamo qualificare refurtiva, si legge alla pagina 49 e 50, domanda del pubblico ministero, lo aprivano e guardavano. Dopodiché si legge ulteriormente, sempre a domanda del pubblico ministero, stiamo parlando di un oggetto incontrovertibilmente provento della rapina contestata in questo giudizio in danno di questa ragazza. Hanno tirato fuori tipo delle schede telefoniche, mi sembra, una foto e soldi, penso mi sembra dei soldi ed una bustina d'erba. Ancora il PM, e questo contenuto del portafoglio poi chi lo ha tenuto, Simone o Valerio? L'hanno buttato, mi sembra, le foto, il portafoglio è stato buttato, penso. Hanno buttato via anche le banconote, anche l'erba? No, l'avranno tenuta, l'hanno tenuta. L'avranno tenuta chi? Valerio ha tenuto i soldi ed il portafogli lo hanno buttato via o lo ha tenuto qualcuno dei due? No, l'hanno buttato, penso. Viene sentita da me, fa un esplicito riferimento, tanto le trovate scritte queste cose perché ve la deposito questa nota, e rispondendo a me dice che era intercorso un dialogo tra Piromalli in quella circostanza specifica, ma poi la trascrizione le avete, le potrete rivedere in Camera di Consiglio, tra Piromalli e Del Grosso, nel corso del quale praticamente parlano del fatto che dentro lo zaino nel quale c'era il portafogli non era stata trovata la somma, questa è la mia deduzione della quale sin d'ora mi scuso, evidentemente entrambi si attendevano che ci fosse del denaro.
A mia domanda, pagina 78 e 79 delle trascrizioni, quando io chiedo la ragione per la quale costoro, se si fosse posta la testa, la curiosità di sapere la ragione per la quale costoro stessero perquisendo entrambi insieme quel portafogli, ha risposto: stavano guardando che cosa c'era, erano più impegnati a guardare che cosa c'era dentro piuttosto che a darmi spiegazioni a me. È stato sentito in Cani Manuel, mi pare ad un'udienza antecedente a questa. In Cani Manuel sgombra il campo per la valutazione che dovete svolgere voi circa il coefficiente soggettivo in capo a Rispoli Simone, a Piromalli Valerio, questo Piromalli qua, che fosse nella consapevolezza di che cosa stesse succedendo e di che cosa fosse accaduto, perché va a capitare che il 23 luglio del 2020 nella pagina 57 delle trascrizioni di quell'udienza voi trovate una descrizione dell'occorso per come Del Grosso l'aveva riferita all'Incani e poi la richiesta del Grosso all'Incani di parlare con il Piromalli dicendo: vedi di capire dove l'ho colpito, mi devi fare un favore, per favore senti, dato che c'erano anche Rispoli e Piromalli. Cosa voglio dirvi con tutto questo, signori della Corte? Che al vostro cospetto si sono formati pacificamente, in maniera lampante, che non è possibile negare, elementi indiziari di sicura consistenza. Voi non dovete fare una sentenza, voi non dovrete valutare se siano da archiviarsi oppure no. Attenzione, non si incorra in questo errore giuridico. Voi questo errore non lo dovrete commettere, a voi non si chiede la valutazione di sussistenza degli elementi per l'inizio dell'azione penale, perché non siete voi che la dovete iniziare. La Corte d'Assise, che è l'autorità giudiziaria, cioè l'autorità giudiziaria richiamata dall'articolo 63, ha un'unica funzione, quella di verificare se nel proprio corredo conoscitivo vi siano elementi indiziari di adeguata consistenza e sussistenza per sostenere che questo signore sostanzialmente, indipendentemente quindi dalla sussistenza di iscrizioni formali, che sono molto spesso un formalismo, e guardate che lo siano lo dice quella non recente sentenza delle sezioni unite, che dà luogo all'approdo a cui arriviamo oggi, perché oggi si dice non lo potete sentire come soggetto teste puro e non assistito perché è stato attinto da un decreto d'archiviazione, e lo si dice proprio in ragione del fatto che una delle storture che quella sentenza voleva evitare era proprio quella delle iscrizioni formali, cioè quella della denunzia da parte dell'indagato nei confronti del proprio teste, onde condurlo in una qualificazione giuridica di fonte dichiarante diversa da quella del testimone. Quindi, ragionando a contrari, se è pacifico che il dato dell'iscrizione diventa un dato che può essere formale. Il dato di fondo è che di fronte a voi emergono elementi indiziari di sicura consistenza, almeno con riferimento a 3 distinte fattispecie incriminatrici. La prima, in ordine di esposizione, il favoreggiamento reale, perché nel corso di quella, io la chiamo per comodità, perquisizione, si è consentito con un atteggiamento che va ben oltre, cosa che voi non potreste valutare, ma ve lo dico, signori della Corte, che va ben oltre la connivenza. C'è un contributo attivo al percepire da parte di Valerio Del Grosso del provento della rapina, perché in tasca i soldi, e come si chiama questo? E Piromalli sta lì che con lui attivamente controlla quel contenuto. Del favoreggiamento personale, perché insieme hanno buttato il portafogli, con il che hanno eliminato
uno degli elementi di possibile collegamento reale tra l'autore del fatto, del Grosso, e la rapina, perché buttano un oggetto che sarebbe stato di sicura riferibilità per Del Grosso rispetto a quel fatto. 3. Di ricettazione, perché dice la D'Ambrosio che hanno trattenuto la sostanza stupefacente che lei dice di aver visto dentro quello zaino. È stato buttato dentro quel portafogli, è stato buttato il portafoglio, sono state buttate le schede, è stata fatta una selezione ed è stata fatta insieme per quello che dice la D'Ambrosio. Dopodiché, all'esito di quello, si trattengono, controllate, io ve le ho scritte per comodità e ve la produco questa nota che chiedo sin d'ora che venga allegata al verbale d'udienza, ma voi potrete verificare, l'indicazione delle pagine è specifica, ci siamo dedicati, ma non ci voleva molto, sono 4 paginette. E voi potrete rileggere peraltro, e collegando peraltro queste singole condotte che gli vengono attribuite a tutto il contesto nel quale Piromalli si muove, perché è un soggetto che arriva, conosce del fatto, lo dice in cani. Qui poi noi scontiamo un altro problema, scontiamo la circostanza che, ma questo è appannaggio del pubblico ministero, scegliere l'ordine di acquisizione della prova, però scontiamo del fatto che non siano stati ancora sentiti alcuni operanti su temi specifici che potrebbero darvi un contributo, soprattutto, ripeto, conoscitivo, gnoseologico, di un contesto nel quale costui agisce in maniera molto più ampia e molto più informata di quello che oggi per la fisiologia dell'istruzione dibattimentale voi siete in grado di apprezzare. Ma non serve questo. Quello che voi vedete è lo stigma accusatorio che promana in maniera non revocabile in dubbio dalla descrizione dei fatti di 2 testimoni. Il secondo teste sgombra il campo, signori della Corte, dalla possibilità che voi potreste sostenere di un eventuale deficit di coefficiente soggettivo. Ma cosa ne sapeva? Era sul posto. Veniamo alle conseguenze processuali di questa questione. Mentre ribadisco fino alla noia che la circostanza che non sia stato iscritto può dipendere da 1500 ragioni che non riguardano l'autorità giudiziaria che procede, ciò che certamente emerge è la disponibilità in capo a questa autorità giudiziaria di elementi di sicura consistenza induziaria, perché costui sia, attinto da elementi di significatività probatoria più che indiziaria, per la verità, rispetto a 3 distinte fattispecie di reato. E allora è chiaro ed evidente che il sistema con il quale si deve procedere, oltre a non incorrere nella sanzione di inutilizzabilità erga omnes di quello che ci dirà, è quello di procedere ai sensi dell'articolo 210. Aggiungo che è pacifica, signori della Corte, e questo lo dico a beneficio dei giudici non togati, è necessaria un'ulteriore condizione. La condizione è quella di sussistenza di elementi di connessione o collegamento con il fatto per il quale oggi si procede, perché è chiaro che se stessimo parlando, è emerso in questo processo che Tizio è imputato di un altro omicidio, se non ha nulla a che vedere con questo, sarebbe quello che io vi sto dicendo, probabilmente un po' annoiandovi, non avrebbe alcun senso, ma è pacifica invece la sussistenza anche di quest'ulteriore condizione per dar corso all'operatività della norma che si deve applicare in questo giudizio. C'è un evidente collegamento dal punto di vista del nesso teleologico, perché sono reati commessi forse anche in occasione, ma è certo che ex articolo 300, abbiate un attimo di pazienza, le cose le facciamo bene, sì, ma certo volevo ricordarla tutta. 371,2 lettera B, perché è pacifico che i 2 reati di favoreggiamento reale e favoreggiamento personale sono stati posti in essere al fine di
contenere il conseguimento del prodotto, del profitto, del prezzo della rapina, e comunque per allontanare, con la condotta inquadrabile nello stigma del favoreggiamento personale, nel reato di, l'atto di gettare, di concordare, di concorrere nel gettare il portafogli, ha la pacifica finalità di allontanare del grosso la possibilità di, essere, nell'eventualità fosse stato rinvenuto in possesso di quell'oggetto, collegato al fatto. Quindi ricorrono tutti i presupposti che la legge richiede. Ricorre l'ulteriore presupposto: per quel che consta a noi, questo signore non è mai stato sentito con gli avvertimenti, perché in questo procedimento è stato sentito nella fase delle indagini come testimone, quindi non ha mai avuto Piromalli. Piromalli nella fase delle indagini di questo procedimento, al cospetto di questa situazione, questa situazione non si era verificata perché era antecedente, è stato sentito come testimone, ergo difetta della, informazione prevista dall'articolo 64, quindi quello di quando si risponde sulla responsabilità di atti si assume la veste di testimone. Quindi siamo in una situazione di conclamata incompatibilità. Per quello che consta a voi, incidentalmente constava anche al pubblico ministero, ma io non sindaco le scelte del pubblico ministero, io ne faccio una questione di sostanza. Io vi domando ora come si potrà proseguire l'esame quando noi gli avremo domandato: scusi, ma ha preso qualcosa dentro questo portafoglio? È ovvio ed evidente che questo signore deve essere sentito con le forme assistite, non c'è dubbio alcuno su questo tema, in questo senso insisto. Grazie, quel che vi ho detto ve l'ho scritto, mi scuso tantissimo. Ma non ho capito, è una memoria o sono delle note di udienza che rassegnano queste conclusioni, che riproducono i passaggi con indicazione numerica e di data delle pagine a cui faccio riferimento e che chiedo di allegare al verbale. Grazie. Volevo sapere se qualcuno vuole interloquire. È arrivata nelle more la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, volete vederla? Un tema, Presidente, su questo tema specifico. Attenzione, da quello che mi sembra di comprendere, ma io fate quello che mi ha detto il pubblico ministero, da quello che mi sembra di comprendere, leggere le motivazioni, tutte queste... No, è meglio che le legge, no? Sì. Il dato conferma quanto dico io, è stato iscritto ed archiviato esclusivamente per 73. Ma abbiamo finito a studio ieri sera tardi, veramente non c'è stato il tempo materiale per fare una cosa per i colleghi per il pubblico ministero, però immagino sia... Presidente, se ci dà la parola poi... Sì, chi vuole prendere la parola? Volete prendere la parola qualcuno? Non ho capito, qualcuno? Pubblico. Gli avvocati non vogliono interrompere. La difesa del Grosso si associa alle considerazioni fatte dal collega Cincioni. Anche la difesa Pirino. E proprio si rimette. Allora, Presidente, apprezziamo l'eloquio dell'avvocato, magari un po' meno la sintesi. Io sarò molto sintetica, anche perché la questione in realtà è mal posta. Quando è stato sentito per la prima volta Piromalli, nell'immediatezza dei fatti, ovviamente è stato sentito come persona informata, né poteva non esserlo, visto che non si conosceva il contenuto delle sue dichiarazioni. Sono state rese in contesti differenti, dico fisicamente, spazialmente differenti da quelli che invece riguardavano Valerio Rispoli, che era sentito da un altro gruppetto di polizia giudiziaria in un'altra stanza. Questa questione, cioè se doveva essere interrotto il verbale perché stavano facendo dichiarazioni autointizianti, bene è stata affrontata. Io ho fatto tutti i riesami anche di questo processo, ben affrontata dal Tribunale del Riesame, che ha giustamente rilevato
che stiamo parlando di tutte norme a garanzia dell'interessato, non a garanzia dei terzi. Quindi chi si poteva dolere che non fosse stato interrotto in un verbale dinanzi a dichiarazioni autointizianti erano esattamente Piero Malli, Simone e Valerio Rispoli. Ma non poteva essere perché in quel momento, ripeto, nessuno sapeva quali sarebbero state le versioni. E una volta che hanno reso le versioni, che poi sono state ampiamente utilizzate e che hanno contribuito ad avviare, ad orientare correttamente le indagini, non sono mai stati più sentiti. Quindi da questo punto di vista diciamo che quelle originarie verbali di sommarie informazioni rimangono perfettamente utilizzabili. Né, ripeto, possono essere considerate viziate perché poi successivamente non c'è stato nessun tipo di esame di questi soggetti. Quando è stata effettuata la perizia con le garanzie, o meglio, gli accertamenti tecnici delle forme di irrepetibilità, e quindi è stato dato avviso poi alle parti, sono state effettuate tutte le estrapolazioni dei dati dai telefoni. Perché giustamente dice il Tribunale del riesame, non possiamo su dichiarazioni autoindizianti iscrivere delle persone, autoindizianti perché in quel momento diventano non utilizzabili. La sottigliezza dal punto di vista giuridico, e citano varie sentenze, quella sia interessante. Cioè, nel momento in cui io le vado poi a utilizzare, però, praticamente le vado a utilizzare e diventano la notizia di reato. Quindi noi ne cercavamo altre notizie di reato, ma nessuno ha mai riferito. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, la stessa Klemnik ha detto ben poco. Quindi noi aspettavamo dai telefoni quello che doveva essere oggettivamente il riscontro e la ricostruzione dei fatti. E mentre su alcuni telefoni sono state rilevate e messe a disposizione delle parti un ampio materiale che ha un valore accusatorio molto forte, ciò non è avvenuto sul telefono di Piero Malli, né tantomeno sugli altri telefoni. Quanto alle dichiarazioni rese in udienza, esse sono così vaghe, così poco, pertinenti rispetto al concorso nella droga, che se rispetto a questo reato l'ufficio che li ha iscritti correttamente non poteva che chiedere l'archiviazione, sia facendo proprie le considerazioni del riesame, sia facendo presente che non c'era nessuna fonte eterofonte diversa da quelle dichiarazioni autoindizianti sulle quali si potesse fondare un'azione penale con qualche possibilità di riuscita. Il discorso degli altri reati, Presidente, e a quel punto, nel momento in cui il soggetto avesse compiuto quei reati, il 384 è una scriminante, anche D'Ambrosio Giorgia è scriminata perché hanno tutti ritrattato, seppure si fosse emerso con il portafoglio, la condotta è successiva quando ha reso quelle dichiarazioni alla polizia giudiziaria, quindi di fatto ha ritrattato tutto quello che ha fatto rispetto a presunti, ipotetici reati di favoreggiamento che peraltro da un punto di vista proprio della integrazione del reato non esistono, perché assistere anche semplicemente guardare chi apre un portafoglio dopo un omicidio, insomma che si tratti di un favoreggiamento personale, ma in ogni caso c'è la scriminante. Quindi anche rispetto ad altri reati si chiude ogni possibilità di esercizio dell'azione penale. Ecco perché noi riteniamo, alla stregua dell'iscrizione invece che ha riguardato un possibile, e questo sì, realistico concorso nel reato per cui si procede relativamente alla droga, che doverosamente la posizione doveva essere stralciata e archiviata. E ricordo, per concludere, che la disciplina dell'articolo 210 è una disciplina di favore per il soggetto, cioè il soggetto viene con il difensore in modo da essere tutelato rispetto alle dichiarazioni che rende. E tant'è che c'è una disciplina a parte, non perché se ne possano avvalere le altre parti, se non nella misura in cui c'è un interesse generale alla correttezza nell'espletamento delle operazioni nel processo. Signor Presidente, mi scusi, da Spoleto. Prego, Spoleto. Sì, allora l'imputato Pierino Paolo dovrebbe fare delle dichiarazioni spontanee e poi parlare con il proprio assistito.
Può farlo adesso? E parlare con l'avvocato? Sì. Va bene, allora le dichiarazioni spontanee proprio adesso le deve fare? Lui mi ha detto di sì, Va bene. proprio di sì. Va bene, Può prego. farlo? Prego. Io sì, le volevo dire la terza volta che provo a mettermi in contatto con il mio avvocato, ma non mi risponde nessuno, se potete sistemare questa cosa, perché è impossibile così, non so che fare. Che non riesce a parlare col difensore, giusto? Non squilla il telefono? Vabbè, ha chiamato, Adesso vi mettiamo in contatto, era questo quello che voleva dire come dichiarazioni spontanee? Qualcuno che parla perché sentiamo quello mio. Scusi, si allontani dal microfono perché rimbomba molto e non riesco a capirla. Mi sente ora? Sì, prego. Dico ogni volta, non mi sembra giusto interrompere tutto quanto per parlare con il avvocato. No, prego, è un suo diritto, è un suo diritto. Allora ce ne può sistemare questo fatto, insomma. Ma è la musichetta del telefono? No. Pronto, Spoleto? Ecco. Pronto, Spoleto? Pronto? Mi scusi, è caduto la linea, l'avvocato in linea, però è caduto la linea in questo momento. Allora, l'avvocato non riesce a mettersi in contatto, l'avvocato di Pirino. Evidentemente non avete... Ma avete chiamato? Prego. Allora, intanto che voi verificate questa cosa, noi andremo in camera di... Chiedo scusa, solo un'osservazione su quello che ha detto il pubblico ministero. Noi non siamo semplicemente associati a quello che ha detto il collega Ciancioni, però volevo una sola notazione puntuale, cioè la causa scriminante a cui fa riferimento il pubblico ministero rispetto ai reati di favoreggiamento personale e reale fa riferimento a una condotta, e quindi la scriminante della cosiddetta ritrattazione, fa riferimento al fatto che il reato presupposto sia commesso nell'atto del dichiarare, da cui consegue la natura scriminante dell'eventuale ritrattazione. Ma in questo caso mi pare, e su questo noi ci siamo associati, che il collega Cincioni abbia individuato come ipotesi di reato non una condotta dichiarativa posta in essere nell'ambito dell'attività di indagine. Mi limito solo a dire questo, insistendo nell'eccezione formulata dal collega. Allora avrei dovuto parlare io sul punto, a parte che il richiamo ad altre fattispecie di reato da parte del difensore Cincioni è stato alquanto generico, quindi giustamente la collega si è richiamata sia a reati dichiarativi che sulle condotte di favoreggiamento personale. Non mi siccome si è stigmatizzato il fatto che io abbia parlato molto, bisogna ascoltarci, perché abbiamo parlato di ricettazione anche, che è una cosa che è stata appresa e messa in tasca. Va bene, grazie avvocato. Prego, pubblico ministero, ricettazione e due ipotesi di favoreggiamento reale e personale. Sì, stavo sì, è vero. rileggendo la memoria, quindi anzitutto non mi pare emerga nemmeno la notizia di reato, non dico la prova o indizi gravi, precisi e concordanti, non arriva evidenza di notizia di reato nelle dichiarazioni della D'Ambrosio, quindi è comunque, anche qualora fosse emersa, non avrebbe pregiudicato il 63 al momento del rilascio delle dichiarazioni da parte di Piromalli, che è avvenuto il 24 ottobre 2019. Quindi, ma ad ogni modo io non riesco proprio a vedere una notizia di reato inerente condotte di favoreggiamento anche solo di tipo reale, poiché io qua leggo il paradigma normativo, non mi pare che abbia il Piromalli in alcun modo o che la D'Ambrosio abbia reso dichiarazioni tali ad ascrivere al Piromalli una condotta del tipo assicurativo del profitto del reato di rapina. Io questo non lo leggo. C'è stata, hanno buttato? Sì, l'hanno buttato, le foto, il portafoglio è stato buttato, quindi non leggo nulla, e comunque era un profitto che era stato già, secondo le tesi dell'accusa, ancora stiamo in fase processuale, appreso, e quindi già vi era stato un impossessamento da parte del Grosso e Pirino, quindi non vedo una condotta
con cui sia stato assicurato il profitto. Questo per quanto riguarda il favoreggiamento. Sulla ricettazione non mi pare che abbia ricevuto, occultato quant'altro, dato che si tratta di materiale rinvenuto, quindi va bene, insiste per sentirlo. Sull'archiviazione appunto le argomentazioni è abbastanza motivata, io non so se e comunque il merito dell'archiviazione non può essere certamente discusso qui. Poi mi limito ad osservare che anche, come le sezioni unite hanno chiarito, la veste di indagato è una veste formale che conta in via formale, e quindi preciso ulteriormente che Piromalli Simone attualmente non veste la qualità di indagato in procedimento connesso o collegato al presente. Credo non si debba dire altro. Grazie. Senti, no, volevo prendere le dichiarazioni verbali di udienza di Incani e di Giorgio, come si chiama? Giorgio D'Ambrosio. Ce l'hai i verbali? Grazie, poi glieli restituiamo. Sì, no, me lo ricordi se mi dovessi dimenticare, ma comunque me lo ricordo. Grazie. Andiamo in camera di consiglio. Sì, prendiamo. Allora, la prima Corte d'Assise, all'esito della Camera di Consiglio, pronunciando sulla questione relativa alle forme di assunzione della testimonianza di Piromalli Simone, sollevata dall'avvocato Cincioni, cui si sono associati tutti i difensori degli imputati, salvo l'avvocato giudice che si è rimesso alla Corte. Sentiti il PM e le parti civili che si sono espresse in senso contrario, avuto riguardo alle emergenze processuali e al decreto di archiviazione emesso dal GIP in data 28 ottobre 2020. Rilevato che l'avvocato Cincioni prospetta la ricorrenza di indizi di reità a carico del Piromalli per i reati di cui agli articoli 378, 379 e 648 Codice Penale, connessi probatoriamente o comunque collegati ai fatti reati per cui si procede in questa sede nei confronti degli imputati, ravvisando tali indizi nelle dichiarazioni dibattimentali rese da Incani Manuel e Giorgio D'Ambrosio, laddove riferiscono in ordine alla condotta del Piromalli successiva alla commissione del reato. Rilevato che le garanzie previste dall'articolo 210 Codice di procedura penale sono poste precipuamente a tutela del dichiarante e non già degli imputati, come pacificamente evidenziato in plurime pronunce dalla Suprema Corte con eventuali ricadute in termini di inutilizzabilità sempre nell'interesse e a tutela del dichiarante. Rilevato che, in ogni caso, quanto al reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti per cui si procede in questa sede, la posizione di Piromalli Simone è stata definita dal GIP con decreto di archiviazione del 29 ottobre 2020, che, attraverso il richiamo per relazione ma la richiesta del PM, motiva anche sulla precipua circostanza relativa alla presenza del Piromalli all'atto dell'esibizione del portafoglio e dello zaino della Kilemnik, fondanti la prospettazione difensiva, che le richiamate deposizioni della D'Ambrosio, la quale fa riferimento sostanzialmente al dato che sarebbe stato del Grosso a buttare foto e portafogli della Kilemnik e del Rispoli, che riferisce peraltro del relato, dichiarazioni entrambe assai succinte sul punto, e non sono apprezzabili ai fini prospettati dalla difesa, neppure quali elementi indiziari a carico del Piromalli rispetto alle ventilate ipotesi di ricettazione e favoreggiamento reale e personale, in quanto non indicano alcuna apprensione, neppure momentanea, di detti beni da parte del Piromalli, né d'altra parte delineano una condotta di favoreggiamento personale, tenuto conto che il Piromalli, come risulta dal decreto di archiviazione e dalla relativa richiesta del PM, dopo un momento di iniziale reticenza rese dichiarazioni in un'ottica ampiamente collaborativa, che non si ravvisano in conclusione elementi di sicura consistenza indiziaria perché il teste possa ritenersi attinto da elementi di significatività probatoria di sicura consistenza ex articolo 210 Codice di procedura penale, che pertanto allo stato il Piromalli può essere sentito quale teste puro, salvo procedere nelle forme garantite ove nel corso dell'esame dovesse rendere dichiarazioni autoindizianti. Per questo motivo dispone procedersi oltre con l'escussione di Piromalli Simone in qualità di teste puro. Questo possiamo poi allegarlo al verbale d'udienza.
Prima ancora di chiamare il test volevo fare, perché non ho avuto occasione di farlo prima, un avviso di deposito di atti integrativi di indagine ai sensi del 430, in quanto da questo ufficio è stato sentito in procedimento connesso Rispoli Valerio, che ha appunto reso delle dichiarazioni che sono state ritenute utili anche per questo procedimento, e quindi il relativo interrogatorio è stato acquisito in copia ed è confluito pertanto anche nel presente procedimento. Quindi questo vale come avviso ai difensori. Copia dell'interrogatorio è già disponibile presso la mia segreteria ed è anche consultabile a mezzo TIAP, e quindi per gli effetti, dato che Rispoli Valerio non era nelle liste FM, alla luce di questa prova sopravvenuta chiedo di poterlo escutere anche come test diretto della Procura. Sì. Sulla richiesta quindi di sentire Rispoli Valerio quale test non indicato in precedenza all'esito delle nuove emergenze, cioè un verbale di interrogatorio reso è stato sentito nel procedimento 8081 del 2020, poi dopo l'interrogatorio è stato valutato come prova rilevante anche ai fini di questo procedimento, e quindi ho proceduto ad acquisire in copia gli atti nel 46791 del 19, e pertanto è materiale già depositato presso la mia segreteria, consultabile dai difensori, e chiedo l'integrazione. Vi riservate all'esito della visione del verbale? Ma a questo punto sarà sentito come testimone assistito? No, è come 210 perché è attualmente indagato nell'altro procedimento. Però a questo punto, Presidente, noi dobbiamo chiedere che l'esame di Piromalli possa avvenire dopo che ci sia consentito di leggere questa ennesima integrazione. Ma per Rispoli Valerio c'entra nulla con Piromalli? Come no? È hanno camminato di pari passo sostanzialmente, poi salvo le interpretazioni delle singole condotte, ma noi dopo l'ennesima integrazione ex 430 non possiamo sentire oggi Piromalli, quando necessariamente, sicuramente saremo costretti a risentirlo dopo aver preso visione di questi. Eventualmente lo risentiamo. Quindi già ci riserviamo di risentirlo comunque sia in un altro. Voi vi riservate di una volta letto il verbale di interrogatorio che ad oggi non avete visto? Finora dico che io oggi, con riferimento Avvocato Cincioni per Chilenniche, No, non lo so, io non so se ha detto qualcosa che riguardi Piromalli, scusi. Insomma, chiaramente questo è il tema di questo, fuori di polemica, il tema di questo profluvio di attività integrative a me sommesso, e quindi questo rincorrere la formazione della prova extradibattimentale chiaramente crea problemi, indiscutibilmente, però d'altra parte è patologicamente fisiologico e quindi si faccia. Il tema di fondo è un altro, è che quindi fuori da ogni forma di polemica, io oggi faccio solo il controesame di Piromalli, io ce l'ho in esame diretto e Piromalli lo richiamerò in esame diretto quando si sarà, secondo la mia prospettazione, esaurita la porzione di prova che intendo che la Corte preconosca al momento in cui questo venga sentito. Quindi io oggi faccio solo il controesame. Va bene. Allora lo facciamo accomodare, grazie. No, scusi, preliminarmente. O vogliamo interrompere? Siccome qui c'è mi pare di aver compreso che oltre all'avviso di deposito c'è anche una richiesta di ammettere un testimone non indicato in lista testi. Allora, rispetto a questa richiesta ci riserviamo comunque di valutare questa richiesta, perché sennò poi tutti quanti riservate, va bene, tutte le difese. E dopodiché valutiamo. Quindi l'avvocato Cincioni fa presente che il test Piromalli verrà da lui sentito oggi in controesame, e nel prosieguo quale test è diretto? Presidente, anche per la difesa, una circostanza che vale anche per le. È test diretto anche della difesa del Grosso, immagino pure della difesa Pirino. A questo punto io chiedo di sentirlo in un'unica udienza, la prossima che abbiamo calendarizzato, perché comunque questa divisione di esame e controesame sistematica non è prevista dal codice. Piromalli gli si può contestare solo il contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese, che sono già nella disponibilità dei difensori fin dalle indagini preliminari. Quindi se vogliono dell'ulteriore tempo per sgombrare il dubbio, allora facciamo esame e controesame tutto insieme nella prossima udienza. Il tema, scusate, perché... mi scusi la interrompo,
perché così evitiamo di perdere tempo. Il problema è un altro. Essendo io in esame diretto, io per svolgere l'esame contestualmente al controesame dovrei prestare il consenso a invertire l'ordine di acquisizione della prova e non lo presto, punto. Se non è un problema di sentirli insieme e non sentirli insieme, non presto il consenso all'ordine di acquisizione della prova. Ma il problema rimane essere tutti per un problema dopo l'integrazione di oggi. Basta, noi no. Se posso essere anche propositivo, sì. Il tema di fondo è questo, e ritorno al tema, io non dico mai cose nei processi fini a se stesse, perché mi hanno insegnato che è inutile. Quando si dice che questo sistema crea un cortocircuito informativo della Corte, perché il processo, signori, altro non è che informare il giudice su quel che è successo. Il tema di fondo è questo. Ora io apprendo che Piromalli è stato sentito. Voi non avete ancora la materiale percezione del Rispoli e Piromalli, entrambi, perché entrambi. Non ce l'ho con te. Il concetto di fondo è questo, è che Rispoli e Piromalli, ma voi di questo avete una contezza parziale, perché non è stata sentita la polizia giudiziaria, hanno avuto un ruolo in questo giudizio di pacifica iniziale e finale con partecipazione che si qualificherà, è stata qualificata, che è pacifica, quindi pretendere che si svolga, peraltro imponendoci l'inversione, di dare il consenso all'inversione dell'ordine dell'acquisizione della prova. Normalmente i testi comuni si fanno in unica sede. Sì, ma questo però esatto. Avviene quando il processo è conosciuto da tutti in tutte le sue componenti. Ma il pubblico ministero ha detto che per Piromalli si limiterà alle dichiarazioni già rese, non ci sono elementi Presidente, nuovi. il tema di fondo è un altro, per poter sentire Piromalli in maniera informata è inutile far finta che non sia così, occorre per noi conoscere anche il contenuto di quello che ha detto Rispoli, e attenzione, questo potrebbe non bastare, perché potrebbe servire a voi e a me personalmente come difensore della Chilemnik aver fatto veicolare nel materiale probatorio disponibile una serie di informazioni che oggi vi mancano. Quindi il tema che convenzionalmente l'esame delle parti congiunto si svolge contestualmente non è una norma di carattere generale. L'atteggiamento è derogatorio perché il nostro è un processo in parte dispositivo, quindi possiamo consentire certo tipo di condotte. In questo caso non c'è, io voglio che sia chiaro ai signori non c'è nessuna attività, nessun atteggiamento ostruzionistico. Io oggi ci sono delle domande che non gli posso fare perché presuppongono in capo alla Corte la conoscenza di alcuni elementi che la Corte ancora non ha e che promaneranno dal dichiarato delle testimonianze. Abbiamo detto che poi sarà l'esame, verrà recitato. Okay. Oggi facciamo esame del PM, delle parti civili e controesame. Io mi facevo, ripeto, ecco, poi mi sono perso, scusate perché siamo tutti stanchi. Sì. Il tema di fondo è questo, che forse proprio per evitare questo dilatarsi delle situazioni. Avvocati, però siete stati voi i primi che avete chiesto dei rinvii perché o qualcuno era impedito o Presidente, io li ho evitati i rinvii. Io mai, devo darle io i rinvii li ho evitati. Li ha paventati ma li ha evitati. Perché lei sa perfettamente, questa è un'indicazione che non si può fare a me perché io sono l'unico difensore unico e lei sa perfettamente, Presidente, che io ho messo a disposizione, come dire, come era doveroso fare, tutto il massimo della collaboratività possibile, quindi io non ho mai chiesto nessun differimento. Io faccio una proposta diversa perché oggi avrei potuto non essere qui. Quindi a me questo, mi scusi Presidente, ma proprio non si può dire. Il tema di fondo diventa un altro. Il tema di fondo diventa allora un altro. Se vogliamo svolgere compiutamente e con una disponibilità in capo alla Corte che così potrà comprendere le prospettazioni avverse di pubblico ministero, e parlo per me, e mia, io direi una cosa,
e non c'è nessun atteggiamento dilatorio. Posticipiamo l'escussione di queste due fonti dichiarativa agli operanti e dopo faremo tutto insieme. Io sono il primo a voler fare tutto insieme, ma finiamo di capire che cosa è successo. C'è tutta un'attività integrativa di indagine che voi non avete ancora svolto. Siamo d'accordo, no? Siamo d'accordo per fare l'esame oggi. Presidente, solo un'ultima precisazione. Rispetto al controesame delle difese, io ritengo che mentre l'esame diretto del pubblico ministero è fatto anche scientemente, conoscendo il contenuto delle dichiarazioni che ha reso Rispoli, io non posso svolgere un controesame non conoscendo le dichiarazioni rese da Rispoli, perché il pubblico ministero oggi potrebbe formulare delle domande mirate alla luce della conoscenza piena degli atti, che noi non abbiamo. E questo è il motivo per cui noi oggi non possiamo fare il controesame. Se avessimo avuto conoscenza di quest'atto... Le domande non credo che riguardino evidenze che sono relative alle dichiarazioni del Rispoli. Non possiamo prevedere quelle che saranno le domande del pubblico ministero. Giusto? Ha detto che si baserà esclusivamente... riferirà sul verbale SIT reso il 24 ottobre 2019. Quindi lo conoscete tutti, non c'è nulla di nuovo. Presidente, scusi, solo l'ultima precisazione nell'aderire a quello che hanno prospettato i colleghi, sì, ma perché vi possiate rendere conto anche del motivo per cui noi facciamo questo tipo di richieste. Questo è un procedimento incardinato con il giudizio immediato. Abbiamo assistito ad un stillicidio continuo di depositi di atti di indagine avvenuti nel corso del dibattimento. Siccome le prove in un processo penale sono concatenate le une alle altre, per cui noi facciamo delle domande perché sappiamo che magari quando verrà un testimone, questo ha un'incidenza sulla possibilità di esercitare in maniera efficace i nostri processi. Le faccio un esempio perché non sembri un tentativo di guadagnare tempo. Per esempio, e lo avete letto in quella richiesta di archiviazione, esami di testimoni come, non lo so, Incani o come potrebbe essere Piromagli eccetera, sono strettamente connessi per esempio ad emergenze processuali depositate ex 430, tra l'altro di dubbia ammissibilità, ma questo lo vedremo, sulla base di accertamenti tecnici come quelli del recupero di certe memorie eccetera, su cui voi avete disposto di sentire il consulente per capire in che modo quei recuperi di file sono avvenuti o non sono avvenuti, cioè noi facciamo domande, sentiamo testimoni, facciamo dei controesami, poi un bel giorno arriva il pubblico ministero che conosce da prima questi atti, ci deposita degli elementi di conoscenza rispetto ai quali noi avremmo tutto il diritto di modulare il nostro Valeria, e per esempio Rispoli Valerio, chiedo scusa, e veramente concludo, la situazione, perché noi chiediamo di conoscere prima le dichiarazioni di Rispoli Valerio? Perché è chiaro che le dichiarazioni di testimoni che hanno vissuto parte della vicenda in comune sono di rilievo rispetto al controesame, visto che ancora una volta in sede di attività integrativa di indagine rispetto a un procedimento per reati gravissimi svolto col giudizio immediato, i rapporti tra Rispoli e Piromalli per esempio figurano e vengono fatte ampie allusioni nell'informativa passante depositata ex articolo 430, cioè noi non vogliamo creare problemi o impedire alla Corte d'Assise di approfondire le vicende, però è la gestione di questa attività e tenga conto che fino ad oggi non abbiamo ancora mai posto il piccolo problema che su tutte le circostanze emergenti d'attività integrativa di indagine si tratta di circostanze non indicate nella lista del pubblico ministero e quindi sui quali formalmente non sarebbe ammessi i rispettivi testimoni e noi questo problema non l'abbiamo posto. Però dovete comprendere pure voi che vorremmo fare il nostro lavoro in maniera informata. Per questo insisto nella richiesta del collega. Io insisto vuol dire si tratta di un recupero di tempo. Cioè se noi li sentiamo dopo, si è risolto il problema, capisci? Solo questo. Li sentiamo dopo in un'unica soluzione. Questo testo è stato... Non vi limitiamo minimamente nel vostro diritto, perché giustamente dite vogliamo fare il nostro esame diretto al momento opportuno, quando toccherà la parola a noi, quindi sarà, avrete la Corte conoscerà una serie di argomenti. Avrete voi la possibilità di fare l'esame, ma avessi tolto la possibilità dell'esame diretto lo capirei. Ma era per dire proprio in un'ottica di economia del tempo, ma io la ritengo di rinunziare ad un'ora di oggi per guadagnarne 4 la prossima volta, ma mi rimetto va bene. No, volevo solo ogni volta che io ho fatto un avviso 4:30 in udienza ho anche chiesto l'ampliamento del tema di prova, ad esempio non è che non è poi conseguita alcuna richiesta formale da parte della Procura. L'interrogatorio è stato preso
pochi giorni fa, ora non ricordo la data esatta, però parliamo di pochi giorni, la settimana scorsa, quindi non Sì, è perché un, ha parlato non è di un nuove atto di indagine emergenze. che è stato tenuto nei cassetti della procura per mesi. Mi pare 4 novembre, non vorrei... Molto recente comunque, tra parliamo di l'altro giorni. è un interrogatorio che è stato posticipato proprio perché vi è stata un'impossibilità oggettiva ad escutere e a sentire l'indagato in data precedente per motivi attinenti alla salute dell'indagato, quindi non è un atto che volontariamente la procura ha scelto di compiere con ritardo. È chiaro che poi le tempistiche di un procedimento connesso hanno una vicenda a parte, che derivano anche dall'acquisizione delle prove che sono state fatte in dibattimento. Il difensore dell'indagato nel procedimento connesso di Rispoli ha evidentemente valutato che era il caso far rendere delle dichiarazioni a suo assistito e pertanto non è una scelta della procura di compiere determinati atti di indagine solo in questa data. Pubblico Ministero vuole procedere all'esame oggi? Mi sembra di sì, da quello che ha detto, no? Sì, no, volevo solo capire, perché i giudici popolari hanno anche delle esigenze, io e la collega possiamo pure farne a meno, però vorremmo interrompere mezz'ora, questo è il problema, perché non credo che sarà una cosa brevissima. Esame e controesame, vediamo l'esame come va, eventualmente rinvieremo il controesame e l'esame a un unico. No, se ce la facciamo con i tempi non possiamo stare qui fino alle 7 di sera, insomma, mi sembra evidente, c'è un'emergenza. Vabbè, facciamo una cosa breve, facciamo io mi sicuramente rendo conto- l'esame e vediamo se c'è la Allora lo possibilità. aspettiamo comunque. Ci fermiamo dove arriviamo. Lo spezziamo comunque, certo, questo era stato detto dall'inizio, quando nel momento in cui non prestate il consenso. Lo possiamo fare, sospendiamo un quarto Scusa, Va bene. Presidente Allora da sospendiamo un Roma. quarto d'ora, cerchiamo di ridurre i tempi al massimo. Presidente da Roma. 10 minuti? Presidente. Presidente. No, perché non mangiamo neanche, per voi. Io non ho problemi. Andiamo avanti? Mi dicono che andiamo avanti, pubblico ministero ce la fa? Sì. Allora andiamo, facciamo entrare il test, grazie Roberto. Sta chiedendo la parola. Chi? C'è... Chi è che? De Propris. Ah, eccolo, sì, lo De vedo. Propris. No, Sì, mi dica De Propris. Presidente, a questo punto, visto la vostra volontà, anche noi ci rimettiamo a aspettare perché non tocchiamo cibo e acqua da quell'ora. Visto che voi continuate, aspettiamo anche noi. Grazie Perché De Propris. Grazie, atteggiamento collaborativo degli imputati, grazie. Però se Prendiamo continuate io atto. ringraziamo a voi. Ringraziamo noi, grazie. Facciamo entrare il ragazzo? Io non mi ricordo se aveva già giurato. No, non ha giurato, vero? Ha solo dato le generalità, le ha date, mi sembra, vero? Il ragazzo no, niente. Buongiorno, come le dicevo prima può levare la mascherina, ha detto che presta il consenso, giusto? Sì. Per le riprese, allora deve dare le sue generalità e dare lettura di quella formula. Sono Simone Piromaldi, nato a Roma il 22 luglio 99, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione. Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla a quanto è a mia coscienza. Prego, pubblico ministro. Allora, lei è stato sentito, ricorderà, nell'immediatezza del fatto e in particolare ha riferito di ciò che si è svolto partendo dalle 21, più o meno come orario, del 23. Ricorda? Sì. Cosa è accaduto? Cominci a esporre alla Corte cercando di essere preciso, così come lo è stato poi. Mi sono visto con il Rispoli per le 21 in zona Casa del Monastero. Chi ha preso l'iniziativa? Se lo ricorda? Mi sembra mi ha contattato Rispoli. Siamo stati un po' per Casa del Monastero in giro. Come siete usciti? A piedi, in macchina? In macchina, con la mia macchina. La sua macchina qual è?
Ford Fiesta, intestata a mia madre. E niente, poi ci siamo recati in zona Colli Albani. Perché siete andati a Colli Albani? Perché Valerio mi ha detto che doveva parlare con uno, con una persona, e quindi ci siamo recati in zona Colli Albani. Ma gli hai detto il motivo di questo incontro? Ma non l'ha specificato, immaginavo ma non l'ha specificato. E poi dopo è arrivato Quindi quando lei dice, e questa è una contestazione rispetto al verbale che lei ha reso il 24 di ottobre ai Carabinieri, no, al Commissariato di San Basilio, dice per definire un accordo di droga è una sua deduzione, era una sua Sì, era la mia deduzione. Perché lei deduceva Scusa, che si trattasse di questo? C'è opposizione alle modalità di formulazione della domanda e evidentemente la contestazione è stata troncata una porzione del contenuto dichiarativo che risolverebbe questo problema se letto integralmente, perché non ha la domanda che sta ponendo il pubblico ministero è nell'ottica di dire se sia stata una tua deduzione, mentre invece, non lo leggo io per doverosa correttezza, ma se si fa un salto indietro di mezza riga si legge con precisione che cosa ha detto nel dichiarato predibattimentale. Allora, che cosa ha detto? Ha detto: mi chiedevo se ero disponibile a accompagnarla a Colle Albano per parlare con un ragazzo, senza precisare il nome, Quello che ho appena detto. e definire i termini per una cessione di stupefacente tipo marijuana. Quindi glielo ha detto Rispoli da quello che dice qui. Quindi Ma io non ricordo precisamente cosa mi disse Rispoli un anno fa, però io non avevo conferme che lui stesse andando lì per non aveva conferma, però prima ha detto, oltre alla contestazione che comunque resta, che lo immaginavo. Ma perché lei lo immaginava? Che poi è la cosa che mi interessa. Che faceva il suo amico nella vita? Ma O andava a comunque scuola. Anche, ecco. E oltre ad andare a scuola, che faceva? Niente. Non c'aveva attività in giro di spaccio. Guarda, lei ha detto desumevo, per desumerlo. Sì, perché ne sentivo parlare che c'era qualche, come dire, trattativa in atto, ne avevo sentito qualcosa, quindi ho immaginato che... Da chi ne aveva sentito? Da Rispoli, che comunque parlando con altre persone le orecchie si hanno e si sente, ma non mi ha mai detto devo andare lì a parlare con Tizio, Caio. Senta, però lei in quel momento è stato molto preciso, ha detto anche che altri dettagli, per esempio sapeva se era in possesso dello stupefacente e quindi lo dovevate portare con voi in macchina? No, non lo era e non lo sapevo. Senta, invece al tempo è stato molto più esatto. No, non lo sapevo allora. Lei ha detto al tempo, preciso che al momento Rispoli non era in possesso di tale sostanza e che l'acquirente era già un suo cliente, cioè lei capisce che invece qui è tutto diverso, cioè lei ha delle informazioni e le informazioni gli vengono di prima mano da Rispoli. Lei è sotto il giuramento. Sì. Sì, è che non so. Sì, cioè, non mi ricordo io onestamente cosa mi disse in particolare di Rispoli, però il Ministero le sta sollecitando la memoria. Cioè, sì, d'accordo, ho capito, è passato del tempo, però non credo che le capiti sempre di vivere situazioni di questo genere, quindi non trinceriamoci, mi perdoni Presidente, dietro il tempo trascorso. Non mi sto parla di eventi molto... No, ma quello che chiedevo io era, visto che quelle dichiarazioni le ha rese nell'immediatezza del fatto e quindi ci può pure stare che la memoria sia più viva. Sì. Quindi conferma quello che ha reso a lei, quelle dichiarazioni che ha reso all'epoca? Conferma. Quindi lei non sapeva se trasportavate droga o comunque la persona? Sapevo che nella macchina mia non c'è stava niente di sostanza, mi ha detto tanto andiamo a Colli Albani e devo parlare con un ragazzo e ce l'ho accompagnato. Chi
era questo ragazzo? Perché lei è stato preciso ed ha dato proprio una qualifica. Non ha detto con un ragazzo, con un amico, con un conoscente, no? No, a me mi ha detto un ragazzo. Lei l'ha definito un cliente. Però Non so se era in possesso di tale sostanza e che l'acquirente era già un suo cliente. Era un amico, cioè lo conosceva già in passato, che in realtà non era un cliente suo, era il Rispoli che si rivolgeva a Giovanni per acquistare. Lei lo conosceva Giovanni? Mai visto prima di quella serata. Certo. Però sapeva che si chiamava Giovanni? Neanche. E però adesso l'ha chiamato Giovanni? Perché adesso lo so bene come si chiama. Solo perché adesso conosce i dati del processo. Senta, ascolti, perché lei ha accettato di accompagnarlo? Ma perché era un gesto ingenuo, in buona fede, non pensavo potesse succedere una catastrofe. Gli ha anche promesso qualcosa perché al tempo... No, non mi ha promesso niente. Anche qua lei al tempo invece disse mi sono offerto di accompagnarlo anche perché mi era stato offerto un po'. Sì, ma mi riferivo al fatto che comunque poi magari dopo ci saremmo divertiti, ma la serata dopo avrebbe offerto una serata e quindi era quello il compenso. Va bene, allora ci ricollochiamo alle ore 21:45. Che cosa accade? Cerchi di essere preciso però. Arriviamo in zona con gli albani e si incontrano Valerio Rispoli e Giovanni. Dopo un po' arriva anche Valerio Dove? In Rispoli. che via si incontrano? Non mi ricordo la via, era un vicolo buio, dei parcheggi. Giovanni è Brinci quando dice Giovanni, vero? In un vicolo buio? In un vicolo, sì, era una via, non so dirle il nome, non sono di quella zona. Fatto sta che discutono, io stavo... Al tempo disse in via Latina, una traversa ubicata a 100 metri dal pub John Cabot, era questo? Immagino di sì. Sì, era quello. E discutono, io parlo. Un attimo, allora, arrivate in questa via, in questo strettoia, e che cosa accade? Accade che Valerio Rispoli e Giovanni Brinci iniziano a parlare. Dopo un Lei po'... lo conosceva già Giovanni Brinci? No, non lo conoscevo. L'ho visto... C'erano altre persone? Sto spiegando, iniziano a discutere, a parlare, poi dopo un po' arriva anche Valerio Del Grosso e si avvicinano altre 2 o 3 figure, 2 ragazzi e una ragazza. La ragazza portava uno zaino rosa e lo consegna a Giovanni, dal quale estrae delle mazzette che fa vedere a Rispoli. È sicuro che non erano già presenti? Perché lei dice che quando potrebbero pure essere già presenti, io li ho notati soltanto dopo un po'. Quindi la scena è quella che ci ha descritto. Sì. Quindi la ragazza tira fuori del denaro dal... No, la ragazza porta semplicemente uno zaino, non mi ricordo di averla vista estrarre niente. Mi sembra che lo diede a Giovanni Brinci e Giovanni apre il contenuto e lo mostra a Valerio. A Valerio? Quale Rispoli. Valerio? A Valerio Rispoli. C'era Valerio Del Grosso davanti a questa scena? All'inizio, no, davanti a questa scena no, lui è venuto dopo. Senta, lei a che distanza era quando accadeva questa scena? 3 metri, 4 metri, era un paio di macchine dopo. E lei riusciva a vedere questa mazzetta di soldi? Cioè, la mazzetta l'ho vista perché è stata tirata fuori, ho visto un rotolo, poi non le so neanche dire di che taglio erano. Quando è stato sentito a suo tempo, ha detto che è la ragazza che ha estratto la mazzetta. Ci riflette un attimo se la ragazza che ha consegnato e la mazzetta l'ha estratta? Io mi ricordo sicuramente che la ragazza è venuta con lo zaino, poi non so dirle con precisione se l'ha tirati fuori lei i soldi o ha consegnato lo zaino a Giovanni e l'ha fatto Giovanni, non so dirlo con precisione.
Va bene, rimane questa, quindi lei al tempo ha attribuito alla ragazza Al tempo sì. diciamo, l'estrazione di queste mazzette. Comunque sicuramente sono state estratte delle mazzette prese dallo zaino rosa, questo possiamo convenire. Sì. Che cosa è successo dopo? Quindi fate vedere i soldi? E dopo, come ripeto, arriva Valerio Del Grosso, il quale pure lui... Possiamo dare un ordine di tempo, di grandezze di tempo, dopo un po'? Sì. 5-10 minuti dopo arriva Valerio Del Grosso, discutono anche, si riprende il dibattito con Giovanni e i due Valeri. Quindi erano tutti fermi lì? Sì. Non si sono mossi mai. E anche gli altri giovani stavano tutti fermi lì? Gli altri giovani poi non li ho più notati, non me ne sono accorto mentre se ne andavano, però ricordo che poi non c'erano più. Come è arrivato Del Grosso? A piedi? No, è arrivato con una Smart che è rimasta parcheggiata più lontano ed è sceso solo Valerio. Quindi sostanzialmente c'erano Del Grosso, Princi e Rispoli. Princi e Rispoli. Dalla vettura è sceso soltanto Del Grosso, sì. Lei si ricorda il colore di questa vettura che ha detto era una Smart? Bianca. Bianca. Senta, che cosa... Lei era sempre abbastanza vicino da poter eseguire la scena? 4 metri sempre, sì. Quindi di che parlavano? Non ascoltavo, non seguivo. Questa è verità, lo confermo. Non... In tale frangente, ha dichiarato il 24 ottobre, dico che gli stessi... Piromalli, guardi la Corte quando risponda alle domande, ragione. va bene? Sia tranquillo e la inviterei a guardare Deve la solo Corte. dire la Non verità. sia tranquillo, ma guardi la Corte. E spiego come funziona. Quello che lei ha dichiarato serve al pubblico ministero per sollecitarle la memoria, perché lei l'ha reso nell'immediatezza dei fatti. Quindi alcuni particolari, cose che magari per lei sono di scarsa rilevanza, per noi invece possono risultare importanti. Quindi se il pubblico ministero le dà lettura, dopo averle fatto le domande di quelle dichiarazioni, è proprio per sollecitarle la memoria. Va bene. Allora, quindi lei era abbastanza vicino da ascoltare ciò che accadeva. Sì, perché non seguivo il dialogo, ero distratto e non prestavo attenzione, quindi potenzialmente sì, potevo ascoltare, ma non ho ascoltato. Però lei è stato molto preciso invece al tempo, le dicevo prima, perché lei ha detto che in quel frangente coglieva che si accordavano su una trattativa di stupefacenti. Sì, sentivo che comunque l'argomento era una trattativa, ma non so dirle i particolari della trattativa. Senta, c'era un'altra persona, gliel'ha chiesto prima la Presidente, oltre a Del Grosso, va bene, Del Grosso si interfacciava, come dice lei, con gli altri ragazzi, ma c'era un'altra persona? Dalla macchina scese anche un'altra persona, però rimase a distanza. Cioè dalla macchina intende di Del Grosso? Dalla macchina di Del Grosso è scesa anche un'altra persona, però non si è avvicinata, è rimasta vicino alla macchina e non l'ho riconosciuta. Lei c'è in grado di farcene una descrizione Di quella persona? Una descrizione? È un po' più alto di me, indossava una tuta. Lei quanto è alto? È 1,77 m. Indossava una tuta, poi era buio, quindi descrizioni dettagliate non l'ho fatta al tempo. Una tuta chiara, una tuta scura? Mi sembra scura. Quindi aveva una tuta, lei l'ha descritto con molta precisione, era molto giovane, era... Io ricordo di averlo detto pure quella sera che non potevo fornire una descrizione precisa perché appunto era... E però ha parlato anche di tatuaggi. Che notavo tatuaggi sul collo che comunque si vedono abbastanza... Sul collo? Sul collo, che si vedono abbastanza facilmente pure di notte, ma niente di più. Cosa accadeva dopo? Quindi questo signore, questo ragazzo si disinteressava, invece Del Grosso parlava,
E dopo un po' hanno finito di parlare. Sempre si erano allontanati il gruppo dei giovani che prima ci ha descritto, il ragazzo stavano lì. Mi sembra che siano allontanati. Le sembra o non è sicuro? No, mi sembra. Perché non hanno dato quando se ne sono andati, quindi. E dopo il De Grosso ritorna nell'auto, nella Smart, se ne vanno e rimaniamo io, Giovanni e Valerio. Decidono di andare a un pub a bersi una birra nell'attesa. Giovanni Princi, Valerio Del Grosso e lei, rimanete voi tre. No, io, Valerio Dispoli e Princi. Quindi Del Grosso scusate, perché poi ci sono nomi identici tra di voi, quindi... Andiamo, mi sembra che Giovanni o Valerio Dispoli propongono di andarsi a bere una cosa nell'attesa e Giovanni dice che c'è stato un pub a pochi minuti e ci leghiamo davanti a quel pub. Poi che pub è? Il John Cabotta. Senta, ma che dovete attendere? Il ritorno di Valerio Del Grosso. Ma tornava? Per quale ragione si era allontanato? E si è allontanato perché secondo... si era allontanato a prendere, a finire la trattativa, cioè secondo gli accordi presi con i ragazzi si doveva allontanare, ritornava e al ritorno si sarebbe effettuato lo scambio. Quindi era andata a prendere la droga da quello che sta... almeno... Da quello che lui ha detto a noi sì. Che tipo di droga era? Che qualità era? Marijuana. Poi non so qualità, non so niente. Quindi chi è entrato nel locale a prendere le birre tra i voi tre? Io. E mentre stavo in fila d'attesa sentii un rumore forte. Inizialmente pensai provenisse dal locale, poi sentii una ragazza urlare, mi girai verso l'esterno e vidi una ragazza sopra un ragazzo. È qui in aula, la ragazza lei? La ragazza è qui in aula, la vede qui in aula? Sì. La ragazza bionda Anastasia. Sì, diamo atto che indica la Kilemnik. Senta, e oltre, diciamo oggi a riconoscerla, al tempo collegò chi fosse questa ragazza e questo ragazzo? Sì. Chi erano? Erano i due ragazzi, uno dei due ragazzi era uno dei due che stava con la ragazza che avevano la borsa rosa portata a Giovanni. E la ragazza, quindi quello a terra era uno dei ragazzi? Uno dei due ragazzi, la ragazza era quella che gridava. Che aveva lo zaino. Ascolti, lei in quel momento faceva qualcosa, c'erano i soccorsi, era sempre in contatto con Rispoli? Sì, eravamo vicini, stavamo tutti lì fuori e sentivo che qualcuno chiedeva la via per chiamare l'ambulanza, insieme a altri ragazzi sconosciuti ci dirigiamo al primo cartello con la via vicina e i ragazzi poi la riferiscono al ragazzo con il telefono e poi io e Valerio Dispoli ce ne andiamo. Lei ha riferito in questi frangenti esattamente che stiamo ripercorrendo con lei nella sua memoria due frasi particolarmente significative. In particolare qualcosa relativo alla trattativa e qualcosa che le dissero Princi. Che cosa? Ricorda di aver detto che io e Rispoli intuivamo che qualcosa era andato storto nella compravendita? Sì, lo ricordo. Storto, cosa pensavate in quel momento? Perché accadesse un fatto talmente grave da sparare? Non sapevo metabolizzare la cosa, sapevo solo che qualcosa che non doveva succedere era successo. E invece Princi? E Princi è lui che ci disse di andarcene e basta. E noi ci siamo ridiretti verso la macchina e siamo andati via. Fu poi contattato da qualcuno del gruppo di quelli della trattativa, diciamo? Io? Sì. Mi chiamò su WhatsApp Valerio ma non risposi.
Del Valerio Grosso. Del Grosso, il Sì, gruppo Rispoli tra- era con me in macchina, mi chiamò Valerio Del Grosso, io non risposi. Mentre andavamo via con gli albani. Quindi a un certo punto vi siete messi nella macchina, sempre la Ford Fiesta? Sempre la mia, sono partito in direzione Catel Monastero, mi arrivò una videochiamata da Valerio Del Grosso e non risposi. Senta, quella notte accade qualcos'altro che la vede coinvolto protagonista rispetto a questa descrizione? Non ho capito bene la domanda. Cioè è successo qualcos'altro quella notte, perché poi lei riprende il racconto dal mattino dopo. No, Ha saputo qualcos'altro, ha contattato qualcun altro di quel gruppo? sono andato a Caffè del Parco che c'era mia sorella con i suoi amici e poi basta. Invece la mattina cosa accade? E la mattina io dovevo andare a lezione universitaria, mi chiamò Valerio e mi chiese se... Lei cosa studia all'università? E al tempo era statistica, ma ho cambiato facoltà economia. E mi chiese se gli restituivo una tuta che mi ha prestato mesi scorsi, Valerio Del Grosso, che mi ha prestato mesi scorsi, scesi, gliela restituì e stava... Era arrivato sotto casa sua? Cioè... Sì, era arrivato sotto casa mia insieme a una sua amica, Giorgia, e la sua macchina di Giorgia. Quindi lei gli ha restituito questa tuta? Sì, gliel'ho restituita. Senta, ma no, com'era Del Grosso? Quando è venuto? Avete parlato? Era agitato, mi ha detto che era successo un macello, non si fermò a spiegare particolari, mi abbracciò e se ne andò. Senta, lei ha fatto un'individuazione fotografica, si ricorda? Sì. Che sono state mostrate diverse foto e ha individuato una persona, si ricorda? Non mi ricordo, mi hanno mostrato diverse foto, mi hanno mostrato una foto e mi hanno chiesto se fosse Giovanni. Che poi è Giovanni Princi, Sì. individuato. Invece, lei, non so se ce l'ha l'album fotografico? Non è un album fotografico? No, un'unica foto? Un'unica foto. Sì. Un'unica foto che... Sì, se ce l'ha gliela può. Se quella è la foto che ha riconosciuto. Sì, la che copia, succede? certo, non... Ecco, questa sicuramente... Sto scrivendo. Ha fatto Parlano e ridono. Un po' di qualità migliore. È diventato tutto rosso. Sì, era quella foto. Che poi era Giovanni. Quindi riconosce anche oggi la foto che corrisponde all'immagine di Giovanni Princi? Sì. Senta, lei... La vuole produrre per farla risultare con calma, anche dopo, poi chiediamo a Roberto che la faccia da Roberto. Ah, eccolo Roberto. Grazie. Ascolti, è un dato di fatto, quindi è comprovato, quindi non è una domanda suggestiva. Lei ha consegnato il suo telefono, che non Sì. è stato sequestrato, cioè lei lo ha consegnato? No, è stato sequestrato. Sequestrato? Sì, però insomma si è portato Boh, ci hanno detto diciamo, un dateci... atto coercitivo, cioè lei ha dato comunque questo telefono. Ci hanno detto di dargli i telefoni, li abbiamo dati, non è che... E senta, perché non c'erano contatti con Del Grosso? Oppure lei ce l'ha evocati? Che senso contatti? Cioè non c'era la chiamata WhatsApp per esempio che lei prima ci ha... Perché come già dissi al tempo avevamo cancellato del materiale per paura di ripercussioni. Quindi ha cancellato, che cosa ha cancellato in particolare? La chat WhatsApp, le chat WhatsApp principalmente. Lei faceva parte di questa chat WhatsApp? Quale... Ha cancellato solo quello che intratteneva con Del Grosso? Con Del Grosso? No, solo quello che intratteneva con Del Grosso mi sembra. Quindi non ha cancellato null'altro dal suo telefono? No. Ma lei faceva parte, aveva più gruppi che interessavano le persone che sono in qualche modo Sì, coinvolte perché poi su WhatsApp vengono creati gruppi per ogni cosa, per ogni evento, quindi
non escludo che ero partecipe in più gruppi con loro. Senta, ma si trattava e si parlava anche di droga, di armi in questi gruppi? No, cioè, si parlava, il gruppo nostro di amici, cioè si parlava per lo più del più del meno, poi magari qualcuno raccontava fatti, però cioè di armi e di droga no. Di droga magari quella che qualcuno voleva comprare, perché comunque abbiamo 20 anni, facciamo uso. Fa uso di stupefacenti magari? Sì, faccio uso di sostanze stupefacenti di basso, cioè marijuana e hashish nel senso. Che anche all'epoca? Anche all'epoca. E chi glieli procura? Come se li procura? Dipende. Guardi la porta. Sì. Dipende. Non c'è un luogo preciso, a Rebibbia, in giro la gente che si capisce che fa quello che lavora. Sì. Ma sono rivenditori abituali, va più volte dalla stessa persona per garantirsi anche la qualità di stupefacente? Spesso capitano pure delle truffe nella cessione di stupefacente. Sì, quindi... possono capitare, però se devo cercare non capita. Io vado sempre a Bibbia, così che mi trovo bene, quindi. E Princi non gliel'ha mai dato lo Io non l'ho mai visto, conosciuto, ho contattato prima di quel giorno, cioè proprio non sapevo dell'esistenza. E tra i suoi amici qualcuno le ha mai anche regalato dello stupefacente? Sì, è successo. E chi? Ma anche le Rispoli. Ma è successo, mi ha regalato stupefacente. Prego, pubblico ministero. Per ora, giudice, non abbiamo altre domande. Per ora non avete altre domande? Allora, le parti civili, avvocato, lei vuole, vediamo un attimo. Prima, prego, avvocato Salice. Sì, io solo una precisazione su una circostanza. Lei ha detto che non appena giunge in via Latina vede una mazzetta di soldi uscire fuori. Ora, la domanda mia è questa, perché prima non ho capito bene, voglio maggiore chiarezza. Prima domanda, da dove è uscita fuori questa mazzetta di soldi? Dallo Treno Rosa. Chi estraeva dallo zaino questa mazzetta? Non me lo ricordo con precisione, no, non posso. Senta, lei ha sempre sentito un giorno dopo i fatti, su questo, per il suo punto dice. Presidente, c'è opposizione. Siamo esattamente nello stesso solco della domanda del pubblico ministero con contestazione del medesimo passo di verbale, al quale ha già confermato di non ricordare. Quindi è una domanda che pure in controesame non si può ripetere perché... Perché non si può ripetere, avvocato? Perché no, me lo spieghi, perché subito, voi spesso e volentieri ripetete le domande già fatte. Perché non è che glielo spiego, Presidente, io penso siccome già è successo in questo processo che ci avete detto che domande non si possono ripetere, ma soprattutto... No, non all'infinito, avvocato, io intervengo normalmente... Allora lo prendo io, che c'è un numero di volte limitato nei quali si può fare... Diciamo quando siete in esame o controesame... Pure ai fini dell'attendibilità del test lo consente, una volta, due. Si può rileggere esattamente lo stesso passaggio? Benissimo, grazie. Va bene, prego avvocato, può procedere. Grazie. Dico, stavo dicendo, lei ha sentito un giorno dopo i fatti, dice su questo punto, in tale frangente notavo che la ragazza estraeva una mazzetta di soldi dalla propria borsetta di colore rosa. Ora lei qui è stato sentito un giorno dopo dei fatti. E secondo lei è più vivo il suo ricordo ora oppure noi dobbiamo prendere per buono ciò che lei ebbe a dire un giorno dopo i fatti? Sicuramente è più vivo come ricordo quello di un anno fa, però non ho nella mia testa l'immagine di Anastasia che prende la mazzetta. Se lei non aveva questa immagine all'epoca, per quale motivo allora disse questa cosa? Allora vuol dire che... con calma, per favore. Nella sua testa aveva l'immagine. Non so risponderle.
No, come non sa rispondere? Guardi, forse non ho capito, l'avvocato le sta chiedendo se può confermare sostanzialmente quello che ha dichiarato all'epoca, perché l'ha dichiarato la notte stessa sostanzialmente, erano il giorno dopo. Oppure se proprio dice no, forse mi sono sbagliato. Posso pure che mi sono sbagliato, non ci posso mettere la mano sul fuoco sul fatto che è stata Anastasia e strada dei soldi. Senta, e poi questi soldi sono stati mostrati a qualcuno? A Valerio Rispoli. E chi li ha mostrati? Giovanni. Pinci. Ecco, io continuo a contestarle che lei sempre in questo verbale... Cioè potrebbe pure essere che ha infilato una mano Rispoli e la strattava non lo ricordo. Io ora le leggo quello che ha detto lei in base... Sì. Ha detto. In tale frangente notavo che la ragazza estraeva una mazzetta di soldi dalla propria borsetta di colore rosa che mostrava al Rispoli. Quindi qua, siccome l'italiano è chiaro, lei qua, un giorno dopo i fatti, dice che questi soldi vengono estratti dalla borsa di Anastasia, da Anastasia, e che la stessa mostra a Rispoli. Presidente, ora io posizione, qual è il numero finito di volte che si può ripetere la stessa domanda? No, se me lo indicate io lo apprendo. Siamo sul mostrare, non siamo sull'estrarre. Ascolti però, prima sempre di andare subito in quarta. Stia calmo. No, io sono calmissimo. Ti calmi, per favore, proprio andare in quarta, lei lo... Presidente, andare in quarta, il giovanissimo collega lo riferisce a qualcun altro. No, per cortesia, non c'era sicuramente nessun intento offensivo. Siamo calmi quando ci siamo rivolgiamo tutti ai colleghi calmi, avvocato, anziani. si accomodi, grazie. Vabbè. Quindi lei qui ebbe a dichiarare che questi soldi, io voglio sapere perché lei sentito qui dopo un anno cambia versione, mi dice che i soldi... Perché adesso non ricordo proprio di chi ha estratto i soldi, come ho detto... io sto parlando del mostrare. Il mostrare li ha mostrati Giovanni, cioè perché lei dopo un giorno... Bisogna vedere quello cosa intende per mostrare, cioè, perché... Per mostrare ha un significato, ora è lo stesso significato, sì, però... non penso che il significato cambia da un anno all'altro. Però se arriva una ragazza con uno zaino e chi tiene in mano lo zaino sta mostrando il contenuto, perché era un gruppetto, è arrivata Anastasia, ha dato lo zaino mi sembra a Giovanni, e poi non mi ricordo chi materialmente ha preso la mazzetta, l'ha tirata, poi io mi ricordo solo che è stata estratta una mazzetta e l'ho vista. Se fa mente locale proprio non le so. Non riesco proprio, ripeto, potrebbe essere pure stato Rispoli a infilare. infilare. Di soldi, nemmeno poche banconote che potevano passare. No, sì, era una mazzetta di soldi, però non mi ricordo chi l'ha estratta dallo zaino, non ci metto la mano sul fuoco e non dico no. Vabbè. Adesso un'altra domanda. Allora... Avvocato di Commissione per la difesa Chilemi. Buonasera signor Piromaldi. Buonasera. Senta, tornando ad una risposta che lei ha dato al pubblico ministero, lei ha riferito che la ragione per la quale si recò sul posto era effettivamente, qui rispondendo a contestazione, c'era stato un accordo, come dire, perché lei avrebbe avuto un piccolo compenso, giusto? L'ho già chiesto questo... Lei rispondendo al pubblico ministero che le chiedeva chiarimento in che cosa consistesse questo piccolo compenso, lei ha riferito che si trattava di un compenso perché la sera successiva, mi ricordo se sbaglio, vi sareste divertiti? Avremmo andati a bere, avremmo fatto una serata. Ecco, io le leggo il verbale di cui stiamo parlando tutti e le significo che lei ha dato la seguente risposta. Mi sono... Il verbale è l'unico reso 24... Tratta, volevo capire qual è la contestazione. Leggo e vi... No, prima gli fa la che cosa ha detto lui, cioè voglio capire la contestazione. Allora, è quello che ha detto al PM era prima. risposto che la sera dopo sarebbero stati e si sarebbero divertiti. Ci eravamo persi questo passaggio. Dice, mi sono offerto di accompagnarlo anche perché mi era stato promesso un piccolo compenso economico. Quindi in questo verbale lei precisa la circostanza che si è parlato evidentemente di denaro e non di una possibilità di, come dire... Io non ho mai detto le parole un piccolo compenso economico, poi magari quella è la traduzione in italiano scritta sul
sul foglio, però non ho mai detto che mi hanno promesso dei soldi, non l'ho mai detto. Ho detto che mi avrebbero magari ricompensato, perché comunque Valerio era solito a offrire agli amici, Valerio Del Grosso era solito a offrire agli amici divertimento durante le serate. In che cosa sarebbe consistito, mi perdoni allora a questo punto? Offre la bottiglia di champagne. Quindi io non torno sul tema, lei dice che l'affermazione compenso economico non corrisponde al vero, cioè quello che è scritto in questo verbale, e che se vuoi io le posso far vedere, io non ho mai detto le parole a quel che lei ha detto, quindi non corrisponde al vero di quello che è stato verbalizzato. Sì, no, adesso pure su questo non va bene. Rispoli, peraltro, mi era stato promesso un piccolo compenso economico, il che sembrerebbe, ma questo ce lo deve dire lei, se il compenso economico glielo Ma abbia... Rispoli o Del Grosso, perché stiamo facendo un po' una confusione. Preciso che al momento Rispoli non era in possesso di tale sostanza e che l'acquirente era già un suo cliente. Mi sono offerto di accompagnarlo anche perché mi era stato promesso un piccolo compenso economico. Allora ricominciamo, da chi le era stato offerto questo compenso che qui viene definito in questi termini? Cioè o economico o una bella serata, chi gliel'ha offerto? Chi gliel'avrebbe Del offerto? Grosso. Del Grosso, quindi parlava di Del Grosso, non di Rispoli. Sì, però siccome poi l'avvocato diceva Rispoli, allora di un momento di confusione. Sì, sì. Senta, io le porrò soltanto un altro paio di domande, poi appunto mi riservo l'esame diretto. Il tema abbiamo già sviscerato questa situazione nella quale un gruppo di persone tirano fuori questi soldi dalla borsa. In quel momento insieme alla ragazza c'erano altre persone? Sì, altri 2 ragazzi. Lei li ha poi riconosciuti? Uno sì, era il ragazzo disteso in terra ferito, l'altro no. L'altro l'ha riconosciuto, dovrebbe riconoscerlo? No. Senta, un'altra informazione, l'ultima. Lei qui dice, non so se il pubblico ministero già gliel'ha domandato, quindi mi sono distratto, il tema della conversazione telefonica che è riportata nel verbale, chiedo veramente aiuto al pubblico ministero perché potrei essermi distratto, ne avete già fatto oggetto di domanda? Benissimo, lei ci dice, perché siccome glielo spiego subito, perché essendo in controesame e non voglio debordare l'esame diretto, resto nel solco del controesame. Avvocato, io ho capito perfettamente questo, però ho ben chiare le regole dell'esame e del controesame, siccome però ha fatto una partenza ricollegandosi alle domande di prima del pubblico ministero che io non ho capito, allora gradirei capire la premessa a cui si collega, perché io come Corte devo seguirla. Esattamente questa, io siccome non ricordo se il pubblico ministero ha fatto menzione nel proprio esame diretto a questa telefonata, ho chiesto al pubblico ministero se ne avesse o meno parlato proprio per non andare oltre. Va bene, non ci siamo capiti avvocato, la Corte non l'ha però io rimango fermo sul fatto che non so se gliel'ha fatta, se non la ricordo questa domanda. La domanda è... Lo faccia, avvocato. Ricorda quale fu il contenuto della conversazione con Del Grosso? Cioè, lei dice qui, aspetti che le trovo il passaggio, verso le 22:55 circa aggiungeva sulla mia utenza cellulare una chiamata a Del Grosso che mi informava che stava arrivando con lo stupefacente marijuana. Sì, confermo. Allora, la informava di questo, lei ha questa informazione, peraltro vorrei che lei mi spiegasse una ragione. Posto che lei mi conferma anzitutto questa circostanza? Sì, questa circostanza la confermo. Allora lei mi dovrebbe spiegare una cosa che, come dire, viene spontaneo domandarle. Perché contattava me? Perché parlava con lei? Non lo so neanche io, me lo sono pure chiesto perché non ha chiamato Valerio Rispoli, magari non gli ha risposto, magari ha trovato prima il mio numero. Perché non ha chiamato Valerio Rispoli? Perché non ha chiamato Valerio Rispoli, però chiama a me. Ma non so dare una motivazione. Ok, lei ricorda che cosa rispose? Gli dissi, Valerio,
E lui mi dice, Simo, sto tornando, diglielo a Valerio. E basta. E lei diede corso a questa richiesta? Sì. Quindi lei andò da Rispoli e gli disse, guarda, sta arrivando Valerio. Sì. È solo questo il contenuto della conversazione? Sì. Veda, io ho verificato sul tableau del suo telefonino che questa conversazione dura 2 minuti e 32 secondi. 2 minuti. Calcolato di quelli che è stato versato in atti, io posso fare riferimento agli atti acquisiti dal fascicolo del dibattimento. Dura 2 minuti e 32 secondi. Ora lei comprenderà che questo scambio di battute che vi siete fatti lo vede qui, è durato una decina di secondi, diciamo 20, diciamo 30, i restanti 2 minuti che vi siete detti. Ma non mi ricordo che è durata così tanto la telefonata, magari c'erano problemi di audio, non ci sentivamo, non so dirle, però questo è stato il contenuto del dialogo. Mi perdoni, problemi di dialogo che non vi sentivate per 2 minuti e 32 secondi, io poi non mi sta dicendo adesso che è durata così tanto. Tra le verifiche che ho fatto c'era i 2 minuti e mezzo. La telefonata dura, e ci sono i tabulati, 2 minuti e mezzo. 2 minuti e 32 secondi. È chiaro ed evidente che il contenuto dialogico riferito dal teste sembra un po' più scarno e sicuramente non occupare questo iato temporale che invece è apprezzabile per una telefonata. Io sarò un impaziente, ma a me ai 35 secondi mi perdo il lume della ragione, quindi volevo capire questo. Se questi 2 minuti e 32 secondi epurati del tempo che ci è voluto a dirvi questa cosa, sostanzialmente da quel che lei ci dice, gli ha detto, guarda, sto arrivando, dillo a Rispoli. Lei gli ha detto, ok, premettendo un ovalè. Ora, per dirci questo, come vede gliel'ho recitato, il tempo è quindi molto la domanda è cosa altro vi siete detti? Non c'è altro che io ricordo, neanche sapevo che era durata così tanto la chiamata, me lo sta dicendo lei adesso, non ricordo proprio il contenuto di quella chiamata, è stato questo, lui mi avvertiva che stava tornando e io ho ripetuto alla Rispoli. Scusi, ma per caso le ha chiesto se lei avesse avuto personalmente contezza di dove fossero i soldi? No, se lei avesse, scusa avvocato, con le mascherine? No, con la mascherina, Presidente, scusi lei. Avete parlato per caso di se lei sapesse di dove fossero i soldi? No, non mi ha chiesto niente sui soldi. Non le ha chiesto niente sui soldi? No. Quindi gli ha semplicemente detto, a me interessa di sapere, aperti Rispoli che io sto arrivando. Che sto arrivando, sì. Bene. Presidente, per me il controesame va bene così, vale la richiesta. Va bene, quello che ci siamo detti prima va bene. Qualcuno vuole procedere al controesame? Mi scordo, qui mi viene da guardare chi mi parla. Sì, è normale, però è meglio che guarda noi, sta più tranquillo secondo me. Sì. Prego, Avvocato Matteo Riccardi, difesa Appellino Paolo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, io volevo sapere solamente una circostanza, a che distanza era la Smart rispetto alle persone che stavano contrattando? Non lo so dire. Più o meno indicativamente. 10, 15, 20 metri. Bene. Senta, invece lei a quanto era distante? 3-4 metri, un paio di macchine. E lei non ha sentito che cosa stavano in quel momento dicendo? No, non prestavo proprio attenzione. Bene, un'altra domanda, grazie. Però ha precisato che ha capito che parlavano di una trattativa. Sì, cioè, comunque sapevo di che si parlava, ma non prestavo attenzione. Non ha prestato attenzione ai particolari del discorso, ma aveva capito comunque, che parlavano sì. di una cessione di stupefacenti, sì. Giusto? Altre domande? Sì, signor Piromalli, buongiorno, avvocato Marcucci, difesa del Grosso. Buongiorno. Allora, lei prima, a risposta di una domanda del pubblico ministero, ha precisato cosa ebbe a dirle la sera che poi, il giorno dopo, quando incontrò Del Grosso, in quel frangente in cui lei... Dice la mattina... Perfetto, la mattina dopo, quando lei gli restituì la tuta. Si ricorda esattamente cosa le disse Del Grosso?
Sì, mi disse che aveva fatto un macello e che li voleva soltanto spaventare, mi abbracciò e se ne andò. Quindi ho fatto bene a farle la domanda perché in realtà lei prima ha detto una cosa diversa, ha completato... Ho tralasciato che li voleva solo ha tralasciato? Ha tralasciato che li voleva solo spaventare. No, mi sembra che l'avesse detto. Perfetto, non c'è bisogno di fare contestazione perché effettivamente a Titte precisò questa frase Secondo me l'ha detto. così come ce l'ha detta adesso. Forse non l'ho riportata. No, secondo me l'ha detto. Un'altra domanda, lei ha iniziato la sua deposizione precisando come le venne richiesto da Rispoli di accompagnarlo a Colli Albani. Inizialmente a domande del pubblico ministero sembrava che non conoscesse la ragione per cui stava andando a Colli Albani, fino a quando poi, sollecitato nella memoria, ha chiarito come effettivamente sapeva di doverlo, le aveva detto Rispoli di accompagnarlo perché dovevano andare a parlare con una persona. Ma lei già sapeva quando Rispoli le ha fatto questa proposta che sarebbe dovuto andare ai Colli Albani? No. No. E quindi come fa, anzi no, le faccio un'altra domanda per precisione. La proposta di accompagnarlo e il successivo compenso economico, lei ha detto prima una cosa, poi ne ha detto un'altra. Le è stata fatta da Rispoli o da Del Grosso? Da Del Grosso. E allora le faccio una domanda, quando gliel'avrebbe fatta Del Grosso questa proposta? Perché io l'avevo già detto pure quella sera che alle 9 quando stavamo un po' in giro ci siamo visti pure con Valeria. Quando siamo usciti, io mi sono visto con i Rispoli per le 9. Sono stato un po' a casa al monastero, tra cui ci siamo visti pure con Valerio. Poi i Rispoli mi ha detto mi accompagni a Colli Albani, io ho detto sì, accompagno a Colli Albani. E poi il resto già è stato detto. Però mi perdoni, allora lei a SIT ha riferito questo. Sommare informazioni Chiedo scusa. A sommare informazioni riferisce alla polizia giudiziaria questo passaggio. Aspetti, l'ho perso. Nella circostanza Rispoli mi chiedeva se ero disponibile ad accompagnarlo a Colli Albani per parlare con un ragazzo senza precisare il nome e definire i termini di una cessione di stupefacenti tipo marijuana. Preciso che al momento non era in possesso di sostanza stupefacente, mi sono offerto di accompagnarlo anche perché mi era stato promesso un piccolo compenso economico. Ora, in questa sua dichiarazione non è presente nessun riferimento a Valerio Del Grosso e nell'immediatezza dei fatti, un giorno dopo, come mai lei oggi, a distanza di un anno, viene a riferire questa circostanza molto precisa e inserisce questa persona in questa fase dell'incontro con Rispoli? Io mi ricordavo di averlo detto pure il 23 che la sera c'eravamo visti a casa al monastero e c'era pure Valerio Del Grosso. No, non l'ho inventato adesso. L'avevo già detto al tempo, se ci dovrebbe essere tutto il verbale non riassunto dove c'è proprio tutto, che io lo dico. C'era scritto dove? Ci dovrebbe essere il mio verbale, quello non riassunto, dove ci dovrebbe essere scritto che io l'avevo detto che c'era pure Valerio a casa al monastero. Quale sarebbe il verbale non riassunto? Quello che a lei, avvocato. Quello riassunto. Questo è quello che a lei penso sia quello riassunto. Vabbè, non conosce... Quindi quando Rispoli le fa questa richiesta lei già sapeva cosa stava andando a fare? Sì. E questo compenso, come lei ha detto, si sarebbe tradotto in una serata? In una serata, sì. Sempre, lei precisa e chiarisce, sempre fatto da Del Grosso Valerio, questa proposta di compenso in una serata? Sì. Cioè, perché non mi ricordo bene chi mi aveva... Guardi, stia tranquillo, non è il fatto che io in difficoltà, no, certo, legittimo, però non... Sì, sì. È da Valerio Del Grosso, sì, sì.
scambiare. Solo un attimo. Dopo il primo incontro che ebbe a Via Latina con Princi e gli amici di Princi, lei ha detto che a un certo punto sopraggiunge Valerio. Ora, lei oggi ha fatto due riferimenti temporali diversi, 5, 10 minuti e 30 minuti. Che senso? 30 minuti? Allora, dopo quanto Valerio Del Grosso arriva sul luogo in cui lei già si era incontrato con Rispoli? 5-10 minuti. Ok. In realtà, nell'immediatezza, a ridosso dei fatti, il giorno dopo, ci dice come sul luogo dell'incontro in Via Latina, dopo circa mezz'ora arriva Del Grosso. Allora, io adesso ricordo 5-10 minuti, poi potrebbe pure essere passato più tempo, non ricordo il lasso Quindi temporale. conferma quello comunque sia che ebbe a dichiarare il 24, il giorno dopo? Sì, potrebbe pure essere benissimo 30 minuti. Solo una domanda, no vabbè, ma questo lo faccio poi in esame diretto. No, un attimo, ancora una precisione, cioè poi per carità non esaurisce il controllo del PM, però in sede di riesame, dato che Rispoli Valerio all'epoca aveva la patente? No. Lei aspetti, aveva la patente per il motorino. Per il motorino, parlo di quella dell'auto. Dell'automobile no. Era solito chiederle qualche passaggio in auto per andare in luoghi dove dovevate andare insieme? Ma ci spostavamo spesso in auto e capitava che lui si vedeva con amici sua in giro. Non ho altre domande. Signor Presidente, mi scusi, la Spoleto. Sì. L'imputato per parlare con l'avvocato, ci può chiamare, grazie. Sì. Un attimo che chiama. Ha finito il pubblico ministero? Le volevo chiedere da quanto tempo lei conosceva Del Grosso, Rispoli, queste persone? Se mi riesce un pochino a... Del Grosso dalla prima media, quindi almeno 10 anni. Ma perché facevate la stessa scuola? No, un quartiere. Ma lei vive nello stesso quartiere? Sì, vivo nello stesso quartiere di Valerio Del Grosso. Quindi vi frequentavate, eravate sì, amici? da praticamente bambini, perché avevamo ancora 11 anni, 10 anni, quindi eravamo bambini. Casa al monastero. Sì. E invece le altre persone cui ha fatto riferimento, cominciamo questa Giorgia che ha visto quella sera, era una ragazza che le conosceva, vi frequentavate? Era una ragazza che se la incontravo neanche ci salutavamo, però sapevo chi era di nome. Perché del quartiere sempre? Sì, esatto. Poi abbiamo parlato di Rispoli. Rispoli l'ho conosciuto anni dopo, verso 16-17 anni, però ci ha stretto un legame ancora più tardi, un paio di anni fa. E l'occasione di questa conoscenza qual è stata? Ma sempre al quartiere, ci si conosce un po' tutti, perché piccolo sempre paese. Dello stesso quartiere anche lui? Sì. Poi? E poi sono loro le persone che conoscevo e basta. Che conosceva personalmente, sono solo loro? Sì. In Canimanuel? In Canimanuel pure stessa cosa di Valerio Del Grosso, al quartiere verso gli 11 anni, e poi le altre persone, basta, chi sono? Lei non conosce Princi? Mai visto, mai conosciuto. Conosce De Propis, Armando e Marcello? Marcello lo conoscevo sempre di nome e di vista, come Giorgia, non era una amica. Ma perché è dello stesso quartiere? Non mi pare. No, non è dello stesso quartiere, però... C'è una storia con questi quartieri, no? Che senso? Ogni tanto andavate a trovare, non mi ricordo adesso quale testo, se anche del Grosso, sì, comunque che si andava a trovare ci spostavamo nell'altro quartiere. Ci spostavamo spesso, poi c'ho amici in comune con Marcello, quindi sapevo chi era, ma
me lo potevo reputare un mio amico. Esatto, lo sapeva perché se lo incontravo senza Valerio probabilmente neanche ci saremmo salutati, con Valerio magari mi salutava e lo salutavo. Ma con per Valerio cortesia. sa invece indicare che tipo di rapporti c'erano tra Del Grosso? Erano amici, si sono conosciuti alle superiori all'Americo Vespucci. Perché stavano insieme invece? Stavano loro due a scuola insieme, si sono conosciuti lì. E si frequentavano, erano amici? Sì, erano amici, poi che si frequentavano, si uscivano dopo la È scuola. capitato mai che vi siete incontrati insieme, no? Sì, è capitato. Capitato? Sì, capitato. E dove vi incontravate solitamente? Cioè avevate dei punti di riferimento a parte? No, spesso erano incontri, cioè tipo magari noi andavamo a caffè al parco, arrivava anche Marcello con i suoi amici, si salutavano, ci incontravamo, ma mai di appuntamento o ci vediamo. Senta, dopo che sono successi questi fatti, lei è stato contattato da qualcuno? La sera stessa di No, sto parlando dopo. Dopo, quando c'è, diciamo, vengono fuori le cose, è stato mai contattato da qualcuno? Solo dai giornalisti. Solo dai giornalisti. È venuto qui tranquillo? Abbastanza, un avvocato mi ha detto che sono tranquillo, no, io glielo sto chiedendo perché c'è stato un momento che invece ho colto una sua attenzione, quindi magari ho sbagliato io. No, certo, un po' agitato sono, comunque non è una situazione in cui sono a mio agio, però comunque ho coscienza a posto. Va bene, al momento non mi esaurisco col contraesame pure. Salve, avvocato Carluccio, sempre difesa del Grosso. Sento, sulle domande che le ha fatto il pubblico ministero, quindi in quel periodo Valerio Rispoli non aveva la patente, se ho capito bene? Della macchina no. No. E lei ha riferito che lo accompagnava sovente? Ho detto che spesso ci spostavamo con la sua macchina? Con la mia macchina, e capeva Valerio si incontrava con Rispoli, si incontrava con amici suoi. Quindi lei accompagnava Rispoli ad incontrare degli amici di Rispoli? Non è proprio esatto, cioè noi magari ci andavamo a fare i giri nostri e poi lo chiamavano degli amici suoi e si incontravano. Ho capito. O si incontravano direttamente sul luogo così, sempre per casualità. Ma lei per questa cortesia riceveva delle offerte economiche? No. Senta, prima ha fatto riferimento al fatto che prima di venire qui si è consigliato con qualcuno su che cosa rispondere? Sì, io prima ero indagato, poi mi hanno chiamato in qualità di testimone, quindi avevo un avvocato. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Valerio Del Grosso poi vorrebbe, dopo che abbiamo liberato il test, vorrebbe fare una dichiarazione spontanea. Sì. Allora, l'ho detto, non per metterle paura, dico una brutta notizia nel senso che dovrà tornare, non ha esaurito oggi la sua deposizione. Vabbè. Tutto qua. E quindi dobbiamo trovare una data in cui, perché la prima è il 17 novembre, se vedo bene. Tra l'altro il 17 novembre è la data in cui dovremmo avere l'Aula Europa, ma dalle 10:30. L'Aula Europa è 17 novembre perché non abbiamo più l'Aucorzio, mi avevano dato la Corte d'Assise d'Appello, ma non ricordo se l'ho verificato con voi, era quando c'è, no, il professor Ferraguti e l'altro processo. Comunque insomma ho verificato proprio che purtroppo è molto basso il tetto e non contiene tante persone quante siamo mediamente noi. Più anche il 17, no vabbè il 17 no, sì la CT medico legale, no. È sensibile. È per quello, quindi a maggior ragione saremmo pure diverse persone in più, quindi non credo che sia il caso di farlo tornare il 17. In Aula Europa alle 10:30, segnatevi anche voi giudici popolari. 17 novembre. È previsto il controesame del medico legale più il medico legale di Del Grosso e delle parti civili. Ma non ce ne sono altri.
Presidente, scusi, no, c'è anche il medico legale per la difesa Pirino. No, voi sì, No, volevo anticipare che il 17 ho avuto comunicazione dal professor Giorgio Bolino, che è impegnato negli esami per l'abilitazione all'università, ma ha detto che il 17 non potrà in alcun modo essere presente. Quindi comunque... Com'è? No, lo voglio sentire. L'elaborato lo acquisiremo all'esito dell'escursione, certamente, però no, però è da tanto tempo che avevamo detto, Presidente, che voi capite che ogni giorno ce n'è una, signori, io questo però, processo guardi, lo devo finire. Mi trovo sempre nella necessità di puntualizzare. Qui, signor Presidente, di volta in volta andiamo un pochino così a cercare la migliore allocazione, diciamo, no? Di quello che andremo a fare, e questo è comprensibile, pone un pochino tutti in questa necessità poi di aggiustare. Però nel momento in cui io ovviamente devo coinvolgere il professore universitario che ha già altri impegni, evidentemente. Però il 17 novembre che io mi ha detto avvocato, io non stato... posso il 17, poi per il resto voglio dire le do massima disponibilità. State veramente abusando della mia pazienza e di quella della Corte. Comunque. Non riferirò, però non è neanche come dire mia responsabilità. Mi ha detto avvocato il 17 non posso. Quanto dura, se no lo sentiamo per primo. Allora completiamo Piromelli, facciamo no, Presidente. No, perché io l'esame lo faccio all'esito per ragioni. No, però dopo che avete letto l'interrogatorio, scusate. Forse non riesco a farmi capire. Io ho già detto che l'esame è diretto, non presto il consenso in questo caso all'obiezione, quindi lo sento nella prova di difesa. E quindi allora lo chiameremo, non lo diffidiamo? Lo citerò io. Riceverà per questo io, mi perdoni Presidente, avevo detto. È solo suo come test diretto o anche? Ce l'hanno anche gli altri. Per questo io avevo detto Presidente, non mi sono saputo spiegare, faccio ammenda, finiamo di sentire la polizia giudiziaria perché avremmo potuto concentrare. Questo è il PM che decide l'ordine dei suoi testi, come lei deciderà i suoi, insomma. Io ho solo l'esigenza di chiudere prima possibile, questo sicuramente, senza levare senza far saltare alcuna vostra richiesta, però devo pure invitarvi a... Allora, col pubblico ministero quindi questo test e poi... Allora, tanto lei riceverà un altro avviso, non so quando, dai difensori e verrà nuovamente convocato e dovrà venire. Va bene? Può andare, grazie. Ha bisogno di un'attestazione? No, grazie. Allora, chiedo la collaborazione di tutti, veramente, perché siamo a un punto, cioè anche con le emergenze epidemiologiche, eccetera, io per trovare le aule ogni volta veramente non so quello che faccio e quindi dovete pure venirmi incontro, insomma. Allora, il 17 abbiamo detto che sentiamo sicuramente tutti i medici e consulenti tecnici. A questo punto vuole sentire come 210 Rispoli? Me la presti? No, fai tu. No, il posto, in più. No, i medici abbiamo detto che manca quello di Pirino, però quello di Belgrosso e il controesame del medico, sì. Facciamo prima Rispoli e convochiamo i medici. Presidente, mi pare che fosse stato chiaro che noi su Rispoli ci eravamo riservati di interloquire dopo aver letto cosa ha dichiarato. Il 17 novembre, oggi ne abbiamo comunque lo citiamo. E quindi vuole che interloquiamo per iscritto? Perché per comprendere. Quindi poi voi farete un'ordinanza ammissiva da notificarci fuori, non so. Mi sembra più logico che noi sciogliamo questa riserva in udienza e decidiamo sull'ammissione o no, perché questo è un test non ammesso. No, prima può pure farci risparmiare del tempo, insomma, parliamo con i giudici popolari, perché poi andiamo molto però in là. La Corte d'Assise si deve riunire per fare un'ordinanza. Noi avvocato siamo abituati. Va bene. Poi non abbiamo solo questo processo con loro. Perché la successiva è il 9 dicembre, se ho ragione. Le questioni di impedimenti, Gli altri testi vostri più avanti. Perché per il 9
Per il 9 abbiamo Passante e Massari che sono proprio sulle intercettazioni. Oltretutto questa richiesta di sentire Rispoli sarebbe una richiesta di 507. Non è una No. 507. Non è indicato in lista, non è ammesso dalla Corte, chiede di sentirlo, a mio giudizio, ma è una, scusi, ma no, alla luce del deposito lei chiede di assumere un test che non è stato preventivamente indicato in lista e se fa una richiesta di questo tipo mi pare che sia una richiesta di 507, che tra l'altro prevede che dovrebbero essere acquisite le prove assunte ammesse ex 507 all'esito d'istruttoria. Quindi tutta questa concitazione rispetto a dichiarazioni di un soggetto che non sappiamo neanche che abbia detto, perché non le conosciamo, non sono ancora state depositate, francamente mi sembra un po' eccessivo tutto questo, perché poi se lo vogliamo qualificare giuridicamente la richiesta di una prova sopravvenuta è un 507. È in suo mero ausilio. Cercate allora di darci la possibilità di andare avanti, verificate chi possiamo sentire, come possiamo impiegare seriamente le udienze, così se ci veniamo incontro reciprocamente si riesce, come dire, a conciliare entrambe le cose. Da parte di questa difesa mi sembra che la disponibilità sia stata dimostrata, dato il consenso a sentire il nostro medico legale. Non sto facendo polemiche sul passato, sto cercando che siamo operativi per il futuro. Ma per esempio il 17 non possiamo sentire, lo chiedo al pubblico ministero, non possiamo sentire gli operanti sulle questioni. Allora se Massari sarà lunga, la mettiamo con Allora, i medici? Massari, No, Passante ancora sta male. Però perché si trattava di spostare forse, siccome non c'è il Passante medico. sta male. Ecco. Perché io mi rendo conto, io però ho un'unica esigenza e ve la rappresento. A me mi interessano Passante e Massari perché sono prodromici. Voi li avete fissati per il 9. Io il 9 ho un processo a Messina con imputato detenuto. Processo del CAS dove c'è l'udienza preliminare, dovrò probabilmente discutere un abbreviato. Dico subito, Presidente, per lealtà che siamo in due, però il tema di fondo è che se mi hanno nominato da Roma a Messina un motivo. Scusate, Presidente, scusi, c'è Spoleto perché Pirino deve assentarsi per adempimenti, diciamo. Deve assentarsi, va bene Pirino, ci vediamo al 17. Allora propongo Ferri sulle copie forensi e Massari. L'accento lo sbaglio sempre, però. Questo è il 17. Sì. Senza più medici legali. No, coi medici legali dobbiamo concentrare l'udienza. Ad eccezione di Pirino. Perri è veloce, quindi Massari sarà un po' più complesso, credo. Perché Perri non depone sui contenuti, ma solo sulla procedura della... Perri, Massari e tutti i medici per le consulenze e gli elaborati. Il medico del sì. Dell'avvocato Martini. Cosa si può fare il 9 che non mi pertenga, così mi faccio sostituire? Presidente da Roma. Sì, chi mi chiama? Sì, Roma, Scusate un attimo. Presidente. Chi c'è? Sì, Roma, Presidente, gli imputati dei Provis e del Grosso vorrebbero rinunciare al prosieguo perché a loro dire Perfetto, non tanto la ce data la è fanno più. 17, potete chiudere il videocollegamento, grazie, arrivederci. 17 nuova multivideoconferenza e nuova conferenza con Teams. Ah, io dovrei pure chiamare l'avvocato di domani. Abbiamo detto 4 Presidente, mi scusi. Andiamo a mangiare. Noi la scorsa udienza avevamo chiesto la cortesia di poter ricevere prima le consulenze delle difese, dal momento che comunque noi ci siamo adoperati. Assolutamente sì. E ad oggi ancora non abbiamo ricevuto nulla. Mi scuso per i suoi colleghi, ce l'avete? Non le hanno... Ma com'è possibile che non le avete? Anticipo rispetto all'udienza in modo da poterla consultare. Va bene, vi impegnate, mi raccomando. Non credo che neanche la procura allora le abbia avute. No, sicuramente no, perché almeno non erano state trasmesse, però pensavo che nelle more avessero. Io per il controesame, ecco. Grazie avvocato. Il fatto è che fino a tardi col Covid non è tanto semplice.
Allora. Io mi permetto di essere petulante e di insistere, ma sono costretto. Per il 9 possiamo programmare un'attività che non pertenga... Ma il 9 è oggi, scusa. No, 9 dicembre. Che non pertenga la mia presenza, non necessiti della mia presenza. Allora, abbiamo già deciso il perito di Innella, che dovrebbe essere, non credo, di particolare consistenza. Poi abbiamo Massari che invece lo facciamo il 17. Poi c'è scritto qualcosa, Poi Perri, e poi Perri. Mazzari lo sentiamo il 17, no, Perri il 17. Perri il 17 l'abbiamo ecco, era proprio quello che non volevo. Che quel giorno l'unico, diciamo, test a cui pensa che per l'importante ed eventualmente anche... No, tutti. Allora, quindi per fare il punto, il 17 abbiamo detto tutti i medici legali e in più Perri e Massari. Ecco, il 9 non potremmo fare la residua medicina legale e... Potremmo fare l'esame e il controesame formali. Grazie, proprio questo il suo problema per il 9 dicembre è l'altro test. Ma perché abbiamo 9-10? Perché poi abbiamo finito noi come... Scusate, ma il 10 che facciamo? Ecco, ma allora non potremmo, faccio una proposta presente indecente nei limiti del processualmente lecito, non potremmo abrogarla quella del 9, perché abbiamo udienza il 10. No, cerchiamo di capire un attimo come funziona, che abbiamo previsto. Come abbiamo programmato, cerchiamo di capire, in nessun modo. Praticamente per finire l'istruttore APM noi dobbiamo sapere quando potremo escutere Passante e purtroppo... Ma Passante non possiamo fare previsioni, una cosa... Però per i 10 di possiamo... però probabilmente, a meno che non ha ripercussioni particolari, insomma, no, sta male. Ma è ricoverato, perché voglio dire, tanta gente... Ma non può venire. 10 Sì, dicembre. però sono 15 giorni più un tampone negativo. No, è proprio malato. Sta proprio male. Sì, ma stiamo parlando non di 17 adesso, la previsione è l'udienza del 10 dicembre annullando il 9 e prevedendo per quella data con un altissimo margine positivo 10 dicembre, Passante che a quel punto c'è anche l'avvocato che ha dei problemi, di Snella, poi chi c'era qui? Abbiamo Dinnella, Passante, no, Perri pure l'abbiamo levato e Massari.